è andata. Io spero vi siate divertiti. Abbiamo ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto alla rustica in sol maggiore RV 151, Glauco Bertagnin solista, il concerto per violino e violoncello in si bemolle maggiore RV 547, Glauco Bertagnin sempre come violino solista assieme al violoncellista Giuseppe Barutti. Dopodiché il concerto per violoncello e archi in La minore RV 419, sempre Giuseppe Barutti violoncello solista, le 4 stagioni con Glauco Bertagnin violino solista. In conclusione Paolo Tagliamento ha interpretato la sarabanda e giga numero 2 BWV 1004 di Johann Sebastian Bach. Ha diretto il tutto il maestro Giorgio Ossini. Cari ascoltatori, benvenuti nella puntata di Veneto 1 Classica, una puntata direi straordinaria, perché dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore, un pezzo di storia, diciamo, organistica del Veneto e rappresentato poi in tutto il mondo, la nostra forza artistica. Abbiamo qui il maestro Sergio De Pieri. Grazie per questa introduzione, non aspettavo così tante belle parole. Porca miseria, non si scherza qui. Ma qui non si scherza, ma con un ospite come te... Grazie comunque, grazie. Sono anch'io contento di essere qui con voi. Beh, siamo noi intanto a ringraziarti di essere venuto qui. Ma insomma, potremmo iniziare con un curriculum, no? Poi tra l'altro enorme, perché insomma hai una carriera alle spalle che... Però i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere quando hai iniziato, chi ti ha dato il là iniziale? I tuoi genitori oppure un caso fortuito? È un caso fortuito, io penso proprio a quello che mi hai detto tu. Stavo andando all'asilo, mi mandavano a scuola, dico all'asilo a piedi, avevo un paio di chilometri dalla mia casa e c'era una casa che sentivo passando un giorno, 2, sentivo un suono bellissimo che veniva fuori da un piccolo balconcino lì in mezzo agli alberi. Mi fermai e ma senti che bellezza, dico, ma cosa sta roba? E me lo si messo in testa. Poi passa il tempo, passa ancora 1 anno, 2. Ero sui 5 anni adesso all'asilo e non ho sentito lo stesso suono. Vicino all'asilo c'era una villa e si sentiva una villa storica, veneta, bellissima, con anche un bel fiume vicino che passava, che andava un affluente del Sile, e ho sentito ancora questi suoni. E poi mi dicevano che c'era una ragazza che studiava il pianoforte e quello sarebbe stato il pianoforte per me. Era il pianoforte che ancora non riuscivo a immaginare lo strumento. Da lì sono partito con la musica. Bellissimo questo inizio, questa poi fantasia che ci poi fa. Siccome dopo io ero anche chierichetto nella chiesa, avevo anche una voce abbastanza bella di soprano e cantavo con il coretto della chiesa mia, no? E lì ho avuto un altro colpo. Il primo vespero di pomeriggio, di domenica pomeriggio, ho sentito l'organo. Vedevo queste canne
questo organone, ma non avevo mai sentito, e di colpo ho sentito l'organo. E quello è stato uno shock tremendo, perché ho sentito dei suoni, non ti dico stupendi, ma la continuità del suono, no? Questi accordi che si ripetevano, era una cadenza, uno che sa la musica un po', facevamo la cadenza perfetta, primo, quinto, cioè la tonica e la dominante, e andava giù sulla tonica, e la dominante do, sol, ma con l'armonia grossa. E questo qui era perché non, erano tutti attaccati i suoni, mentre il pianoforte, che mi ricordo, si sentiva la percussione, ben, invece qua, boh, e stava fermi. E questo, caro mio, ma dico, questo è lo strumento che voglio suonare anch'io. E allora tra questo e quello ho cominciato. Quindi tu sei conosciuto in tutto il mondo come, insomma, un organista straordinario, eccetera. Però la mia passione era il pianoforte, capisci? Perché prima di tutto i primi suoni li ho avuti. Poi un altro shock che l'ho avuto, sempre passando vicino a questa casetta. Ho sentito l'orchestra. Mamma mia, dico, non riuscivo a capire questi suonerini del violino così acuti. Ma cosa sono? Sembrava i fischi di un venticello. Ma cosa? Non riuscivo a immaginare. Finalmente mi hanno detto che erano i violini. Forse il violino. E dopo che l'ho sentito ho capito cos'era il violino che avevo sentito. Anche lì è stato un colpo tremendo, no? Sentire l'orchestra. E così è stato il mio inizio alla musica. Diciamo un colpo, ma diciamo un amore sì, a prima vista con la musica, sì. Perché come racconti sì. si sente che hai questa... Sì, non volevo fare più niente, volevo solo imparare a suonare. Poi ho avuto un colpo di fortuna che era nel 44, dopo, e ho avuto un colpo che avevo uno zio prete che abbandonò la sua chiesa per andare gesuita a Roma, era su una piccola Santa Maria di Sala, provincia di Padova, ma la diocesi di Treviso, e aveva un bel pianoforte in canonica, nuovo l'aveva preso, così per la bellezza del pianoforte. E andò gesuita, mio papà ha dovuto portarsi a casa il pianoforte, ma non sapevamo dove metterlo perché la casa non era abbastanza grande, l'abbiamo portato da un altro zio, proprio nel mio paesetto. Abbiamo portato questo pianoforte, però quando ho visto il pianoforte dico, quello è proprio un miracolo. Ma io so che sopra ha chiamato mio zio, vai a fare gesuita, il pianoforte è venuto a casa mia e adesso lo faccio, allora dico. E allora ho detto, adesso suono il pianoforte. E quindi i miei erano... No, non sapevano niente di piano, no? Avevamo una piccola campagna, bellissima. Praticamente eravamo contadini, mio papà era un contadino, no? Vero, un contadino, d'altra parte. Anche Giuseppe Verdi, venuto fuori una famiglia di contadini. E quando ho sentito che volevo suonare il pianoforte, ma dico, ma è matto questo qui. Nessuno ha mai studiato il pianoforte in campagna. E io dico, non vado più a scuola se non voglio imparare. Fortunatamente c'era una maestra sfolata da Treviso, che era una pianista, in un'altra casa di contadini. Erano due sorelle, una violinista e una pianista. E ne hanno detto a mio padre che c'era un insegnante proprio nel mio paese, del Conservatorio di Venezia, che poteva insegnarmi. E così ho preso le prime lezioni di pianoforte. Beh, dai tuoi racconti sembra proprio che i tuoi genitori ti hanno dato quell'input che è la forza della natura unita a questa fantasia musicale, e quindi hai unito queste cose. Sei nato a Treviso, sei trevigiano, anzi esattamente forse Dosson, no? A Casier. Qui sono i luoghi di questi bei racconti. Adesso io abito a Dosson, ma Casier era il mio posto, sì. Ma loro l'hanno presa
per gioco, pensavano. Io invece avevo preso sul serio, no? Quando è stato il momento di decidere cosa dovevo fare, se dovevo fare scuola. Io dico io voglio suonare il pianoforte. No. Come fai a vivere? Le solite storie, no? Non si vive col pianoforte, la musica non si vive. E dico, caro mio, questo, io voglio suonare il pianoforte, insomma. Insomma, a un certo momento hanno ceduto, mi hanno lasciato andare avanti. Ma è stata dura. È stata dura. Beh, è stata dura. Ma a questo punto, insomma, dai tuoi racconti qua, vedo anche negli studi, cameraman, eccetera, sono tutti presi da questa cosa, da questa fantasia, e sono racconti poi, tra l'altro, del tuo vissuto. Volevo chiederti un piacere, una cortesia, infatti siamo tutti curiosi di sentire un tuo brano al pianoforte, lo suoniamo con il pianoforte, questo magnifico pianoforte degli studi di Radio Veneto 1, un brano che... Ti faccio un piccolo, io adesso, a proposito, io sono ritornato dopo tanti anni, sono ritornato al pianoforte e ho fatto un disco anche di Bach e adesso lo inciderò fra poco. Ma anche Federico Chopin suoni? Sì. Adesso sono ritornato al pianoforte e poi qui è un'altra storia. È un'altra storia che poi... Un'altra volta te la racconto. Un'altra volta, sicuramente. Io quando ero studente al Conservatorio di Venezia, no? Ho vinto una borsa di studio del Conservatorio, ogni anno davano a uno studente che si distingueva e quell'anno però sull'organo, studiavo organo. Avevo già fatto il diploma però, a parte diciamo. E ho vinto un premio Rubinstein e un anno me l'ha dato questo premio e è venuto a darmi questa pergamena, no? Era un inverno freddo, mi ricordo nel salone del conservatorio questo uomo con i capelli bianchi mi sembrava ti moriva talmente maestoso, no? Mi consegna questa pergamena e dopo mi fa, finito tutto, mi accompagneresti, dice, che io vado a prendere un caffè in piazza San Marco. Mamma mia, io dico. Il mio maestro, che era maestro dalla Libra, dice, vai. Va bene maestro, dice, ha visto che era un certo imbarazzo, no? Camminiamo, dice, ma io ho letto qua su che tu studiavi il pianoforte, come mai sei passato all'organo? E dico, maestro, e poi sono andato, ho fatto il militare, avevo 19 anni, e ho perso un anno, e fa un anno. Io dico, ho perso la tecnica, adesso come faccio io a diventare pianista? Ho perso un anno, ma io ero torzione. Dice, poi Rubinstein mi fa, ma stai scherzando? Dice, un amico mio, dice, ha cominciato a suonare il pianoforte a 38 anni, adesso ne ha 45, famoso pianista, e tu a quell'età lì hai perso la tecnica. Ma peccato, però, dice, tu ce l'hai dentro il pianoforte. Dice, un giorno, magari quando avrai 80 anni, ritornerai al pianoforte. Ma non è stato vero, che adesso io ho 83 anni. Ho 83 anni. Ho cominciato il pianoforte. Non è mai troppo tardi. Bene, allora, Sergio De Pieri ci fa ascoltare il preludio dal clavicembalo ben temperato, il numero 1, il Do maggiore. Il Do maggiore. Sì. Buon ascolto.
E abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il preludio numero 1 in Do maggiore dal clavicembalo ben temperato, eseguito dal maestro Sergio De Pieri, che abbiamo qui fisicamente nei nostri studi di Radio Veneto 1. È veramente un onore. Questo preludio in Do maggiore è uno dei brani, diciamo, più famosi. Nell'arte. E perfino Gounod hanno fatto l'Ave Maria, ha fatto l'Ave Maria di Gounod, e sarebbe Bach, insomma. Immagino che questo brano tu lo abbia anche suonato negli organi di tutto il mondo, anche a Sydney, perché spesso tu vai in Australia, no? Questo sarebbe più difficile adesso, quando Bach scrisse questi il clavicembalo cioè quel tempo la claviera in inglese, ma il clavicembalo ben temperato, l'ha fatto per tastiera per tastiera. In quel tempo di Bach le tastiere erano il clavicordo, il clavicembalo, vari clavicembali, non c'era il pianoforte, però c'era la tastiera dell'organo. Però se tu trovi un organo meccanico di quel periodo che ha non tanti registri ma le sonorità splendide, viene fuori stupendamente sull'organo anche quello, perché per tastiera non c'è pedale. Ma lei ha suonato non tanto tempo fa, mi sembra, anche, no? Sì. Una serie di preludi. Sì, ho fatti 3 o 4 concerti per 12 preludi a fughe e la toccata a fuga col pianoforte, vero? Col pianoforte. È stato un divertimento, perché passare dall'organo al pianoforte sembra, però dà molta soddisfazione anche il pianoforte. Che ne dicono. La tua scuola viene dalla scuola di Germani, di quella tradizione, diciamo, organistica di virtuosi organisti di grande fama internazionale. Sì, proprio è il primo mio maestro. Cominciamo con i miei maestri prima. Io ho avuto qui a Treviso, io mi sono diplomato con un maestro, guarda, che era una meraviglia, era un uomo stupendo. Mi sono diplomato col maestro Luigi Pavan, privatamente. Prima di entrare in Trevigiano. Sì. È stato il maestro di tutti i musicisti di quel periodo lì nostro. Quanti ne ha insegnati? Quanti diplomi ha fatto il maestro Pavan? Non hai neanche l'idea. Perfino Pasut, il maestro Pasut. Dopo, tutti quanti sono stati allievi nella sua scuola. E dopo io sono passato all'organo. No? Poi ha insegnato per molti anni invece nel nostro Conservatorio Benedetto Marcello. 20 anni. Hai fatto 20 anni al conservatorio. Sì. E lì hai sfornato tantissimi grandi, bravissimi allievi. Sì. Penso che ne hai. Ma mi sembra che avevo avuto un allievo che si chiamava Giorgio Sini. Diciamo, abbiamo scoperto, sì, sono stato tuo sei stato il mio maestro. Eri tu quando mi hai detto io adesso devo continuare a suonare il pianoforte, perché io avevo in mente anch'io il pianoforte, ti ho lasciato andare. Eri nella mia scuola d'organo. Era un po' discolo, però. Ma tu eri pianista proprio. Non volevi sapere delle canne dell'organo. L'amore per Chopin me l'hai dato tu. Almeno quello. No. Maestro Sergio De Pieri, tu hai sfornato tanti, dicevi, anche tanti allievi, eccetera, però tra l'altro sei anche artefice, oltretutto, anche di festival anche importanti, tra cui anche questo importantissimo internazionale che è in Australia. Sì, so che sei più in Australia che a volte qui in Italia, metà sei in Australia. Quasi 9 mesi adesso, ho cominciato con 3 mesi, poi 4, poi 5, poi 6, adesso sono arrivato a 9 mesi, no, 7 mesi in Australia, 7-8 mesi. E quindi è un mondo io ho un anche... festival, però mi sono rifatto col pianoforte anche, perché ho un festival, ho inventato il mio festival. Che si chiama, scusa, diciamo Beethoven Festival a Melbourne. Oh. A 15 anni, ma il grande mio festival di tutta la musica, diciamo, qualsiasi genere, orchestre, cori, tutto, dal 1200 fino ai tempi nostri. È il festival di Ballarat. Di Ballarat. Sì. Che mi dicevi addirittura si fanno 2 concerti al giorno? 3 concerti al giorno, mattina, pomeriggio e cucina la sera. E cucina. Io vorrei anche informare... 30 concerti in 10 giorni. I nostri ascoltatori, che sei tra l'altro anche appassionati di cucina, sì, no? Ma 25 anni.
L'anno prossimo. 25 anni ha fatto questo festival. L'anno prossimo sarà il 25esimo. Quindi sarà un grande... Perché tutti dicevano, il festival di musica classica dura 10 anni e poi... 25 anni. Dopo 10 anni cresceva, dico no, il mio festival non finisce adesso. Chissà quando finirà, siamo arrivati a 25 anni adesso. 25 anni, quindi con programmi poi vastissimi. Sì, sono aperti anche con i concerti d'organo, concerti pianoforte, organo, orchestra, passioni di Bach, tutto. Gli organi in Australia sono degli organi che hanno una buona sonorità, come sono? Certo, sono organi inglesi naturalmente, ma però abbiamo avuto anche un organaro a Melbourne nel 1850-60, dove ho ucciso anche io un disco lì, questo organaro studiò in quel tempo lì in Francia proprio l'organaria e ha fatto dei bellissimi organi con la timbrica francese un po'. E ne ha uno speciale, proprio l'organo di César Franck, bellissimo. Però proprio faceva organi meccanici con impronta un po' di sonorità tipiche inglesi, no? Ispirate un po' anche a qualche organo italiano antico di Ma quel è tempo. in Australia che c'è anche l'organo più grande del mondo, mi sembra? Sì, uno dei Sydney? più grandi del mondo, a Sydney. Quante canne ha? Avrà, non so, di 20.000. 20-30.000 canne. E questi sono organi, tra l'altro, che hanno lui ha 64 piedi, la canna più grossa. 64 piedi? È grosso un tubo così grande, alto 60. E lì andrebbe bene, sicuramente potrebbe suonare la famosa passacaglia, che poi è un tuo cavallo di battaglia, la passacaglia di Bach. Solo gli ultimi accordi, fino butti giù lontano. Si butta giù Melbourne, credo. Ho fatto un concerto. Un concerto ho fatto su quell'organo lì di Sydney, un concertone grosso, che alla fine ho fatto una fantasia fuga di Reger e alla fine ho messo i 64 piedi e lampadario del Town Hall cominciava a muoversi. Si muoveva. Tutti che guardavano sopra, ho tirato via. Dico che non mi venga la parlare in testa. E poi tra l'altro sei conosciuto soprattutto per il virtuosismo del punta-tacco, si dice, no? Andava molto di moda tanti anni fa. La pedaliera. Sì, andava di moda. Gli organi meccanici non esistevano gli organi antichi, con meccanici belli, no? Che li abbiamo preservati come quello di Calido. Poi l'arte organaria ha arrivato la luce elettrica e dico è meglio che facciamo la meccanica elettrica, cioè con un contatto elettrico. Che disastro. Oh. No, è come suonare un campanello elettrico e uno a mano che tiri. Ma non si capiva, dice che bellezza, però andavano forse bene per un certo repertorio romantico moderno. Ma dopo si è capito che non doveva essere più, difatti non fanno più, rarissimi fanno organi adesso. Io ti ho sentito suonare più di qualche volta appunto la passacaglia di Bach, che è un grande capolavoro, credo, insomma. Sì, lo hai inciso, qui vedo che c'è un'incisione anche di questa passacaglia. Un organo stupendo. Che organo è questo? È un organo Radetzky fatto a Meolo di Venezia, vicino qua a Treviso anche. È uno dei più bei organi che sono stati fatti negli ultimi, 20 anni. Quindi la passacaglia che tra l'altro è un io ho voluto un organo giusto no? Proprio per suonare Bach, cioè, perché sennò Bach ci vuole i registri, sonorità belle, classiche, no? E poi ci vuole il pedale, il pedale indipendente, con i suoi tromboni, cioè tutto a posto. Mi dicevi anche che comunque il tuo cavallo di battaglia, ma insomma fra i brani di Johann Sebastian Bach più rappresentativi e quelli che ti piacciono di più, proprio la passacaglia come capolavoro della storia. Ma anche la toccata e fuga in fa maggiore. E la toccata e fuga in fa maggiore anche quella è di un colosso, anche quella.
Qual è il brano che preferisci? Dopo c'è anche quella, la fuga tripla, quella, con 5 voci la fuga, con 5 voci la fuga, sì. Ma poi il preludio è triplo, perché rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che poi arrivano sul finale della fuga. Quella è la più grande fuga, il preludio e fuga, naturalmente. La chiamano gli inglesi la Sant'Anna Fugue. Però il preludio è proprio la Santissima Trinità. E poi c'è il preludio fuga in Re maggiore, quello che è il pedale. Difficilissimo poi anche questo, bisogna calibrare bene punta attacco. Io l'ho fatto con un organo elettrico pneumatico sull'organo di Melbourne Hall. E ho inciso anche quello, fortunatamente l'hanno ripreso. È interessante sentire Bach con un organo pneumatico di quei tempi, no? Si usava, avevi quello, se volevi suonare qualche Bach. Tra l'altro, mentre stai parlando, dalla regia abbiamo mandato dei piccoli immagini delle tue foto, alcune delle tue esperienze, ma migliaia e migliaia di concerti che hai fatto poi in tutto il mondo, perché forse è una domanda così un po' particolare. Qual è l'organo che ti dà veramente vibrazione, che ti ha lasciato dipende, un organo dipende. Di una città o di un paese o che mi dà proprio, cioè io sono innamorato dell'organo di San Nicolò per le musiche, stiamo a Treviso. Sì, per le musiche italiane, però non avendo un organo diciamo bacchiano, c'è uno bacchiano, ma ancora non ho avuto. Scusa, l'organo di Treviso di San Nicolò è cos'è? Una china? No? Callido. Un callido. Io ho fatto diversi. Quindi il callido è che insomma è il mio organo, diciamo, di Treviso. Poi c'è un bellissimo organo in Duomo di Treviso fatto da Radeschi, che ha fatto quello di Meolo, però non ho avuto ancora l'opportunità di suonarlo in pubblico. Bene, allora ancora un piccolo gioiellino che ci regala il maestro Sergio De Pieri, ci fa emozionare. Ho visto qui tra i tuoi CD addirittura che spazi, perché sei poliedrico in tutto, parti appunto anche dalla musica antica fino ad arrivare ai nostri giorni. Ligeti è un mio autore. Ligeti. Ho visto una volta, ero un ragazzino del tuo allievo, il mio pezzo forte. Ho visto che c'era un brano che tu avevi suonato all'organo, c'erano le matite che si incastravano, si incastravano nei tasti. Era una fantasia per elettronica, musica elettronica. Sì, c'era la synthesizer, si chiamava. Synthesizer. Ho visto una matita che avevi collocato era i colori, nell'organo. Era una fantasia di colori. Sei sempre stato aperto, voglio dire, a ogni. Sì, a me piace molto il Ma qui vedo, tra l'altro, Sergio De Pieri suona Morricone al pianoforte, naturalmente. Sì, perché quando sono ritornato, un mio amico che suona la chitarra e che è famoso Massimo Scatulin, abbiamo un ospite anche qui. Mi mette sopra il pianoforte un giorno, viene lì, mi mette sopra il pianoforte dei spartiti di Morricone, degli arrangiamenti di Morricone, e dice: guarda un po' se ti interessa sta roba. E io ho provato. Dice: ma mi sono ricordato tutti i film che ho visto, no, di Sergio Leone. Mamma mia, l'armonica, quello che suona l'armonica, sì. Mi metto a suonare, mamma, mi sono immagato subito. Col col mi, la diesis, mi, la diesis. E col pianoforte facevo un certo, poi tiravo via il pedale, mi sembrava di suonarlo io, no? Mi sembrava quello che. Mi è venuto in mente, ma dico, guarda, mi sono informato, non c'è nessun disco per pianoforte, perché tutti gli arrangiamenti sono con l'orchestra, capisci? Non hanno i pezzi, nessuno che sappia io. Mi sono informato, ho guardato anche su YouTube, non c'è niente. Qui vedo appunto una decina di brani che tu hai registrato di Morricone. Senti, allora ci fai questo
questo di ascoltare Sì, un brano al pianoforte. Sì, una volta c'era in America. Io con questo pianoforte posso farti solo sto pezzetto. Con questo pezzettino. E qui devi avere un'idea, no? E quindi Sergio De Pieri. C'era una volta all'America. C'era una volta all'America al pianoforte. È un film di Morricone, di Morricone si chiama, uno dei film sui in America. Buon ascolto. E abbiamo ascoltato di Morricone Una volta c'era l'America, interpretato dal maestro Sergio De Pieri, al pianoforte e non all'organo, naturalmente, che è stato il suo primo amore, Chopin e il pianoforte, no? Possiamo dire così, vero? Sì. È vero. Ma ecco, nella tua lunga carriera hai avuto anche un'efficienza veramente di grande pregio, che ci ha fatto, insomma, Sì, fare, è vero. È vero, nel 2004. Nel 2005. Sì. È proprio la regina. Ci puoi raccontare questa... sì, è un racconto anche interessante, sì, poi, mi sembra. Si chiama... Allora, in quel tempo era questa onorificenza, no? Non aveva un nome, era Sir in England, nell'Inghilterra. Eri in Inghilterra in quel periodo, no? In Inghilterra, perché questa deriva questa onorificenza dall'Australia, ma l'Australia, la nostra, è la regina d'Inghilterra. Capisci? Noi avevamo... La regina d'Inghilterra dava questa onorificenza, e in Australia un suddito dell'Inghilterra, era Sir. Ma gli australiani adesso l'hanno cambiato, che si chiama OAM, che vuol dire Ordine Australia Medaglia, che è una roba che nessuno capisce niente, no? Questi testoni. Non era molto meglio lasciare Sir? Allora qualcuno, per vendicarsi, qualche mio amico, nel YouTube ha messo Sir Sergio De Pieri, perché OAM corrispondeva a questo titolo. E quando io ho visto... forse qualcuno si ricorda di quei tempi, perché è stato pochissime, cioè è stato, io credo che sia, non credo che ci sia un altro italiano in Australia, forse sono l'unico che ha avuto questo. L'unico che ha avuto questa. Che io sappia, può darsi che dopo che ne salti data fuori. Data mano dalla regina. Sì. Ecco,
E naturalmente è stata una non festa. è cosa da poco, No, una festa perché ti chiamano quando ti danno questa onorificenza. Ho dovuto andare a Sydney, no? Su un parco stupendo, del governatore, nella casa del governatore. Era una donna in quel periodo e lì ti fanno una festa, c'è un concerto prima, poi ti chiamano uno per uno, ti raccontano le storie che hai fatto. Me l'ha dato perché ho promosso tanti autori che erano sconosciuti, musicisti italiani, per esempio Frescobaldi, i Gabrieli, Merolo, eccetera. Conoscevano Vivaldi, ma tutti gli altri grandi musicisti del 600, del 500, Monteverdi per esempio. E io li ho fatti conoscere organizzando questi festival. E poi ero insegnante all'università per 10 anni a Melbourne e ora ho potuto, attraverso la mia scuola, anche impostare gli esami di questi organisti, nei diplomi, preparandoli anche con la musica veneziana e italiana, soprattutto Frescobaldi, che era il mago dell'organo, Frescobaldi, nel 600, organista a San Pietro in Roma. Aveva in un concerto Frescobaldi 30.000 persone in quel tempo. Adesso ci sono 30.000 persone che ascoltano le grandi Beatles. E questa è una cosa che a volte non sappiamo il motivo, oppure, vabbè, tra virgolette, forse si può anche capire, però la musica è partita qua, è iniziata quasi dal Veneto, da Venezia. Venezia ha dato i natali a molte forme musicali anche. Sì, vuoi vedere la prima toccata per organo l'ho incisa io? E 2 paginette stupende di Andrea Gabrieli. Prima incisione mondiale di Andrea Gabrieli. Per tastiera. Meravigliosa. Non esisteva. Nessuna toccata prima, è la prima toccata è arrivato il messo il nome. Perché Bach ha imparato sicuramente anche. Bach conosceva tutti, conosceva Frescobaldi. Ma Bach anche Vivaldi. Bach e Vivaldi hanno preso poco lo stesso periodo più o meno, ma lui, Bach, ha copiato 5 concerti di Vivaldi trascritti per organo, si li ha trascritti lui, Bach ha trascritto. Famosi concerti appunto di Bach e Vivaldi. Bach e Vivaldi, sono bellissimi. Vedi, che bellissimi, lui se li ha trascritti per capire anche lo stile del concerto e come scrivevano gli italiani. Dopo lui è andato avanti per conto suo con quelle toccatone e fughe e tutto il resto che per me Bach è il più grande genio che sia mai esistito per me. Bene. Per me, va bene. Caro Sergio Di Pieri, il maestro di Farman Internazionale, per noi è stato un onore averti qui, siamo giunti un po' al termine di questa trasmissione. Poi hai parlato di musica con una simpatia, ma poi soprattutto con un'anima, una profondità meravigliosa. E questo è il messaggio, il tuo messaggio. Grazie Giorgio, grazie. Grazie a te maestro di essere venuto qui a trovarci. Naturalmente so che avrai un appuntamento importante in Australia, che tornerai in Australia per i 25 anni, mi sembra, del tuo festival. Sì, e quindi faremo l'apertura con San Matteo's Passion di Bach. Capolavoro, la passione. Secondo San Matteo. Aprirai con questa. Sì, l'apertura del festival. Va bene. Del mio festival. Del tuo festival, verrai a parlare qui poi dopo. E pensa che faremo la chiusura nella cattedrale di Ballarat. Pianoforte e orchestra, la chiusura col secondo concerto di Beethoven per piano e orchestra. Pianista? Chi si chiama? Anthony Hallyday, che è un australiano. Sì. Orchestra? L'orchestra è l'orchestra di Melbourne. E l'apertura del concerto col nostro amico Paolo Tagliamento. Paolo Tagliamento. Col concerto che ha fatto a Vittorio Veneto. No. Concerto di Bruch, il numero 1, per violino e orchestra. Per violino. Che sono tutti i solisti di Radio Veneto 1. L'apertura del festival con lui. Fantastico. E la chiusura con Beethoven. Caro maestro Sergio,
dato veramente delle grandi emozioni. Grazie. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Naturalmente saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Veneto 1, ancora un caro saluto e naturalmente spero di averti ancora di averti Grazie ancora ancora Giorgio, grazie. il grande maestro Sergio De Pieri, un pezzo di storia dell'organo e ci ha portato in tutto il mondo grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie ancora a te. Buonasera a tutti, signore e signori, autorità civili, 1 metro per la distanza, brava, giusto, abbiamo cercato. Quindi autorità civili, ospiti, tutti quanti, ringrazieremo tutti quanti, grazie per essere qui questa sera. Mi presento, sono il luogotenente Noviello Iena, che così non vi dimenticate più il mio soprannome. Sono in forza al reggimento Lagunari Serenissima, sono un primo luogotenente dei Lagunari. Ho naturalmente ricevuto subito l'incarico da generale Chiapperini, avrei dovuto essere oggi al triathlon di Lignano, ma grazie generale, mi hai dato questa opportunità di essere qua con te e con voi. Con me stasera presenterà questa grande serata l'avvocato, ma soprattutto Cavaliere della Repubblica, l'avvocato Barbara Denardi. Ciao, un grande applauso. Premiata dal presidente Sergio Mattarella, quindi veramente l'anima di molte attività è in questa zona. Abbiamo condiviso varie attività e quindi ti do la parola un attimino così. Siccome so che c'è un bambino, io dico che il nostro Iena non è soltanto un luogotenente dei Lagunari, ma è anche un personaggio di Geronimo Stilton. Se qualcuno ha letto i fumetti di Geronimo Stilton, il personaggio di Iena è Sono io. qua in 3D, in carne e ossa. Esatto, quindi chi ha figli, vabbè, magari adesso Dopo questo gli fate firmare le copie del libro, dai. non l'abbiamo divulgato perché sennò venivano qua però chi ha dei figli da adolescenti da 8 a 14 anni sicuramente avrà letto. Anche gli adulti li guardano i cartoni di Geronimo Stilton, Iena, lo sai. Ok, comunque questa era una cosa. Bene, dai, poi magari Quindi facciamo un applauso a Iena anche, ok, dai. grazie ragazzi, dai. Bene, benissimo. Quindi avete già capito quale sarà il livello della serata. Ok, cercheremo di dare un tono formale perché questi ragazzi lo meritano, questa banda lo merita, però cercheremo anche di farvi divertire un pochettino, no? Come vi dicevo prima, io vorrei fare un grande applauso a questi ragazzi perché si sono allenati, veramente allenati, proprio nel vero senso della parola, durante il lockdown, veramente. È difficile mantenere veramente alta la motivazione e grazie al loro maestro che tra un attimo presenteremo, ma sicuramente io ieri sono andato a vedere il suo curriculum, è veramente lunghissimo, però grazie ragazzi, veramente non è facile e loro ci sono riusciti a rimanere sempre ad alti livelli in un periodo in cui veramente è stato per tutti molto difficile. E quindi adesso, in questo momento, voglio anche salutare il maestro che è il sergente Taurisano Cosimo. Lui ha un curriculum di grande, vedete, si alzano in grande rispetto. Lui ha conseguito il diploma di tromba presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Grandi collaborazioni veramente con l'Orchestra Nazionale della RAI, insomma, la Scala. Ha veramente un curriculum enorme, una grande esperienza, ma soprattutto anche un grande leader. Quindi veramente il sergente Taurisano Cosimo, che ho avuto l'onore di conoscere negli scorsi giorni, è un grande leader, e un grande musicista. Ok, quindi grazie veramente, maestro, grazie mille. Direi di presentare la fanfara e poi di spiegare perché siamo qui. Fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuto e Friuli. Buon ascolto. Per chi non la conoscesse, 2 note su questa fanfara.
che è stata costituita nel 1992 dalle disciolte fanfare reggimentali di cavalleria. E proprio della cavalleria è portatrice di valori e tradizioni, tant'è che oggi potete ammirare, indossata dai suoi componenti, la bellissima uniforme del più decorato reggimento dell'arma di cavalleria, il Genova Cavalleria IV, contraddistinto dal bavero giallo e l'elmo dei dragoni dei cavalieri di prima linea. Lo stendardo del Genova Cavalleria IV è l'unico in Italia a essere stato decorato con 2 medaglie d'oro al valor militare per lo stesso fatto d'arme. Più precisamente nei combattimenti del Bricchetto, durante i quali i dragoni del re, per coprire la ritirata alla fanteria piemontese impegnata contro Napoleone, si comprirono di gloria sul colle del Bricchetto, caricando e volgendo in fuga la cavalleria francese in numero ben superiore. Questo fatto d'arme fu talmente importante che il re Vittorio Amedeo III decise di concedere 2 medaglie d'oro allo stendardo, ritenendo che una sola non fosse sufficiente per premiare tanto valore. Attualmente la fanfara è composta da sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissata, tutti con incarico musicante. Il repertorio, oltre a abbracciare musiche militari e caratteristiche dell'arma di cavalleria, comprende brani originali per banda, trascrizioni di opere, sinfonie e musica leggera. E insomma, questa fanfara è apprezzatissima in Italia e anche all'estero. E questa sera la potremo ascoltare anche a Vittorio Veneto, anche se non è la prima volta che la fanfara. E sicuramente li avrete visto, loro hanno anche presentato a eventi sportivi internazionali delle nazionali di calcio, quindi cioè veramente, anche ultimamente, quindi 2 nazionali, insomma, ma incredibile. Hanno anche accolto il presidente Mattarella a Vittorio Veneto il 25 aprile dell'anno scorso. Esatto, quindi vedete anche la caratura, poi alcuni di loro anche, oltre a fare i musicisti, hanno partecipato anche a missioni internazionali con i grandi VIP in afflusso nel teatro operativo, veramente ragazzi eccezionali. Io veramente ne conosco 2 in particolare, però veramente bravi. Complimenti maestro, veramente, complimenti. Diciamo 2 parole del concerto di oggi? Vai Barbara, vai che ti vedo in forma stasera. Il concerto di questa sera unirà in un excursus temporale in musica tanti momenti importanti della storia del nostro paese, e avrà anche una serie di riferimenti perché è stato studiato apposta dal maestro Taurisano proprio alla città che ci ospita, Vittorio Veneto. Però a Vittorio Veneto c'è anche un'altra struttura alla quale andranno le offerte che abbiamo raccolto all'ingresso e continueremo, spero, a raccogliere durante la serata, esatto. Che è il Sacrario delle Bandiere. Vai che stai andando alla grande. Quindi ragazzi, poi se vi piace, più vi piacerà e più magari potete lasciare qualcosa, o no? Assolutamente. Ancora, giusto. In proporzione. Poi se volete che smettiamo io e Iena dovete pagare ancora di più. Il Sacrario delle Bandiere è nato nel 2011 per dare spazio a tutta una serie di labari di varie associazioni d'arma. In primis sono conservati quasi tutti quelli dei Cavalieri di Vittorio Veneto, della relativa associazione, che si è di fatto estinta perché ovviamente gli associati dell'associazione via via sono venuti meno. Negli anni, quando qualche sezione appunto veniva chiusa, molto spesso fortunatamente i relativi labari sono stati portati a Vittorio Veneto, dove c'era la sede nazionale, e appunto dal 2011 è stato individuato questo luogo per conservare questi labari, ma non solo, anche quelli delle altre associazioni d'arma. In realtà quello che noi chiamiamo Sacrario delle Bandiere è la chiesetta di San Giuseppe, perché è della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Serravalle, e purtroppo negli ultimi anni ha avuto una serie di problemi per i quali è necessario intervenire con dei lavori di restauro che contiamo di realizzare anche grazie alle vostre donazioni di oggi. Sì, qua condividiamo veramente, come vi ho detto prima, i valori, no? Che contraddistinguono chi porta una divisa come me, che fa parte di un reggimento con delle tradizioni incredibili. Qua abbiamo anche il comandante, poi ve lo presenteremo anche, ma il comandante D'Agostino, tutti coloro che hanno una divisa condividono questi valori. In questo sacrario sono anche
riuniti, va bene? Io vi consiglio, veramente, vi do un consiglio di andare a vedere questo luogo che veramente necessita di essere mantenuto in grande, cioè veramente mantenuto bene, quindi c'è bisogno del contributo di tutti e di tutti quelli che sentono veramente questi valori, no? Che sentono di condividere questi valori. Quindi grazie per quello che potrete fare questa sera. Grazie. Prima di lasciare spazio alla musica, però direi di fare un applauso alla consulta delle associazioni d'Arma di Vittorio Veneto. Assolutamente. Che in questi anni si sta impegnando per conservare il sacrario e con una serie di volontari a turno per tenerlo aperto, perché queste strutture, se non vengono aperte, ovviamente perdono la gran parte del loro valore. Fantastico, giusto. Quindi, ok. Allora, iniziamo con la musica, ragazzi, Via.
grande applauso. Quindi avete appena ascoltato il brano che avete ascoltato. È il 4 maggio, marcia di ordinanza dell'esercito italiano composta dal maestro Fulvio Creux. È consuetudine delle fanfare iniziare i concerti con questa marcia per rendere omaggio alla nascita della Forza Armata avvenuta il 4 maggio 1861. Il 4 maggio, correggimi se dico qualche cosa, abbiamo fatto una bella ricerca ieri. Il 4 maggio 1861, infatti, il ministro della guerra, il generale Manfredi Fanti, a seguito della legge del 17 marzo 1861, che proclamava Vittorio Emanuele re d'Italia, con atto ufficiale affidava all'esercito l'appellativo di italiano, con il compito di portare a compimento l'unità d'Italia. Al nuovo esercito italiano confluirono tutti gli eserciti degli stati preunitari e dell'esercito meridionale garibaldino. Quindi questa è la storia che sicuramente molti di voi conoscono, però veramente è emozionante sentirla. Stavamo parlando prima con Barbara, sempre più bella, bravissimo maestro, grande orchestra, veramente, bravi. E ora un altro bellissimo brano dal titolo Principe Eugenio. Eugenio di Savoia, noto come Principe Eugenio, è stato un generale italiano al servizio del Sacro Romano Impero, noto anche come il Grande Capitano. Ha combattuto la sua ultima battaglia, pensate, addirittura a 72 anni. Per le sue imprese, soprattutto per la battaglia di Belgrado del 1711, gli venne dedicata la canzone Principe Eugenio, divenuta poi marcia di ordinanza dell'Arma di Cavalleria. E questa sera ricordiamo che questa iniziativa è organizzata congiuntamente dall'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e dall'Associazione Lagunari, per cui in ogni caso era obbligatorio, vero? Sì. Ecco, è obbligatorio per la fanfara della Brigata di Cavalleria, però insomma rendiamo anche omaggio all'associazione. Nato e cresciuto a Parigi, fu il Savoia che divenne il principale generale degli Asburgo e che negli anni delle guerre contro il Re Sole e gli Ottomani riuscì a vincere ogni battaglia, sui campi e nei palazzi, gettando le basi di quell'Austria Felix che avrebbe segnato i successivi secoli. Eugenio però era anche un amante delle arti e della letteratura e era appassionato collezionista di libri e di quadri. Possedeva alla morte una collezione di 15.000 volumi, così importante che ancora oggi la Biblioteca del Principe è una delle sezioni più preziose della Biblioteca Nazionale Austriaca. La sua collezione di quadri, invece, è oggi uno dei gioielli della Galleria Sabauda di Torino, dopo essere stata ammirata per secoli a Palazzo Reale dagli ospiti dei sovrani di Casa Savoia. E adesso, Principe Eugenio. Bravissimo, grande maestro.
Taurisano Cosimo, bravo. E naturalmente questi fantastici ragazzi che non smetto di ringraziare questa sera, li ho visti all'opera, veramente incredibile. Molti si dimenticano di questi ragazzi, loro sono musicanti, molti di loro sono maestri, hanno studiato al conservatorio, sono dei ragazzi che portano la divisa come noi, no? E quindi, cioè, voglio dire, oltre all'addestramento e tutto quello che devono fare, naturalmente studiano e si impegnano veramente ogni giorno. Io li ho visti a reparto comando, come lavorano, e veramente non è semplice, fanno tante cose insieme, e veramente mi hanno impressionato tanto, perché prima di presentare questa serata ho dovuto informarmi, andare a vedere di persona sul campo, ed è stata una grande sorpresa. Complimenti maestro. Adesso mi avvicino da questa parte qua, perché il prossimo brano è un brano un pezzo, scusami, ho detto brano ma è sbagliato me. Sono indie, scusa, brano, cosa stai? I villaggi turistici. Ok, mi avvicino da questa parte perché c'è un inno al quale il generale Chiapperini, ma soprattutto abbiamo qua il comandante del reggimento Lagunari Serenissima, il colonnello Roberto Cocco, e quindi è un inno particolare, è l'inno dei Lagunari, ok? Noi lo suoniamo ogni mattina durante la cerimonia dell'alzabandiera, quando tutto il reparto è schierato. Siamo molto attaccati a questo pezzo, che è stato veramente, che è una versione, se non sbaglio, strumentale per organico moderno, giusto maestro? Maestro, questo qua è una versione strumentale per organico moderno, con arrangiamento, col tuo arrangiamento proprio, Sì, strumentata per organico moderno. Fantastico, quindi l'ho anche arrangiato. Quindi abbiamo il colonnello Roberto Cocco qui del Reggimento Colonnelli Serenissima, quindi noi sappiamo che la capacità di proiezione dal mare, ove la brigata di cavalleria Pozzolo del Friuli detiene il ruolo di Coordinating Authority, qua mi hanno scritto in inglese, ok? Coordinating Authority, è giusto? Ok, right. Ho studiato CEPU un po' di inglese, sono 4 parole, ma in generale è così, E quindi quella dei Lagunari è la più giovane specialità dell'Arma, 9 gennaio 1951, che può vantare l'eredità dei fanti di mare dalla Serenissima. Quindi da lagunare in lagunare le tradizioni di quei tempi sono arrivate fino ai nostri giorni, racchiuse tutta nella musica e nel testo dell'inno dei Lagunari. Maestro? Grazie colonnello Cocco. Thank you.
Grazie maestro colonnello, se la ricorda questa ogni mattina, l'alza bandiera? Il colonnello Cocco fra un po' purtroppo lascerà il comando del reggimento, ha guidato il reggimento Lagunare Serenissima nell'ultima missione TAC West in Afghanistan, quindi grazie comandante, è l'occasione anche per ringraziarti, un grande comandante, quindi oggi è qui, grazie, ok? Grazie a voi ragazzi. Adesso però cambiamo completamente stile. Passiamo a qualcosa di completamente diverso. L'incontro tra due delle menti più brillanti del Settecento, come Wolfgang Amadeus Mozart e il vittoriese, anzi più correttamente il cenedese Lorenzo da Ponte, ha regalato alla cultura mondiale 3 grandi opere, facenti parte del trittico italiano di Mozart, Le nozze di Figaro, il Don Giovanni e Così fan tutte. Questa sera la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli vuole rendere omaggio a chi ha contribuito a esportare il nome di Vittorio Veneto nel mondo con l'esecuzione dell'Ouverture dalle nozze di Figaro, che è il brano di apertura dell'omonima opera scritta nel 1786. Il brano è tra le ouverture più celebri eseguite del compositore salisburghese e più in generale dell'intero panorama operistico settecentesco. Lorenzo da Ponte, nato col nome di Emanuele Conegliano, da una famiglia ebraica e poi convertito da piccolo, dopo aver girovagato l'Europa da Venezia a Vienna, da Praga a Londra, divenne il primo docente italiano della Columbia University e il secondo italiano in assoluto a ottenere una cattedra universitaria negli Stati Uniti. Quindi dopo Principe Eugenio, un italiano che ha girato il mondo, Lorenzo da Ponte, un altro italiano che ha girato con grandissimo successo il mondo. Ma la fanfara che abbiamo presentato oggi suona questa sera in una composizione un po' diversa dal solito, vero maestro? Sì, è vero. Sentite logicamente anche senza il microfono, no? Preferisco sempre. Volevo invitare sul palco un vittoriese, stato vostro sindaco già da... credo già vostro sindaco. Puoi raggiungermi per cortesia? Facciamo un applauso. Poi le nozze di Figaro, l'ouverture delle nozze di Figaro.
Grande, veramente immenso, grande maestro, veramente bravissimo. Grandi musicisti oggi per voi qua, per questa grande iniziativa, la banda della Brigata Pozzolo del Friuli, veramente grandissimi questi ragazzi, questi musicisti, questi soldati, veramente bravi, bravi. Un pezzo veramente difficile. Veramente bravi, grazie ancora. E adesso parliamo ancora di acqua, ragazzi. Dico ragazzi, scusatemi, ragazzi. Siamo, oh no, forse il più vecchio qua sono io. Non lo so, forse qualche, no? No, forse qualche lagunare vecchio di là. Allora, ragazzi, dico sempre ragazzi. Il prossimo elemento è sempre l'acqua, ed è che è anche il titolo del prossimo brano, giusto maestro? Ok? L'acqua rappresenta l'elemento fondamentale, basilare, dove si trovano ad operare i lagunari. Voi sapete che i lagunari operano sia sul terreno come degli anfibi, come degli animali anfibi sul terreno e nell'acqua. Si spostano dall'acqua per arrivare sul terreno ed operare. Come un anfibio, come una tartaruga che nuota nell'acqua e poi va sulla spiaggia. Quindi l'acqua è fondamentale per i lagunari. Ed è sempre lo sarà e contraddistingue questa specialità. Tra l'altro anche qui praticamente il maestro ha arrangiato la canzone dei Guastatori, se non sbaglio. Ieri ho trovato questa grande notizia, no? Questa è una cosa inedita. Abbiamo qua anche, tra l'altro, il comandante del Terzo Giano Guastatori, il colonnello D'Agostino. Veramente, lui paracadutista. Lo conosco da tanti anni, lo conosco veramente da tanti anni, veramente ha portato un po' di lagunarità al Terzo Genio Guastatori con la sua mentalità, no? con la sua leadership. Io veramente apprezzo molto la sua opera, cioè la sua opera di comando, dove dal basso veramente arrivano quelli che sono i feedback più importanti. Ok? Quindi veramente grazie comandante, anche a te. Per il tuo lavoro che stai facendo. I ragazzi sono contentissimi, sento spesso, quindi alla grande hai portato la tua mentalità super operativa al Terzo Genio, e poi ci vedremo magari se il colonnello Cocco prima di andare via riesce a far fare anche qualche qualifica in più o no? Colonnello, ci siamo? Può dirlo? Assolutamente sì. Ok, ha visto, in diretta registrato. Lanciamo la sfida, buono, in diretta. Ok, signori, grazie ancora. Maestro, sei pronto con i tuoi ragazzi? Il prossimo brano, l'acqua, come dicevo, rappresenta l'elemento basilare dove si trovano ad operare i lagunari, come vi ho detto prima. In generale, l'acqua rappresenta l'elemento fondamentale della vita dell'umanità. Per una piccola e fortunata parte del mondo è la conseguenza di un semplice gesto, come nuotare, ruotare una manopola o sollevare una minuscola leva. Ed ecco che l'acqua scorre veloce, fresca e pulita, in un flusso continuo e abbondante. Altrove donne e bambini portano i vasi vuoti verso un pozzo lontano, ore di cammino, ed è proprio l'acqua la protagonista del prossimo brano che andremo ad eseguire, fonte di ispirazione per il maestro Marco Somadossi. Molto vicino tra l'altro alla brigata, che ha arrangiato la sua canzone, come dicevo, la canzone dei Guastatori, quindi una cosa inedita che ora sentirete in diretta, ok? Quindi, maestro?
Ricordiamo che questa è una lunga pausa per il Covid, per cui meritano doppiamente gli applausi che arrivano questa sera. E se non sbaglio mi diceva il maestro che è il secondo concerto in assoluto che una fanfara dell'esercito fa. Maestro? Si distrae anche il maestro stasera? Troppa gloria. Scherzavo. Se non ricordo male, questo è il secondo concerto in assoluto che una fanfara dell'esercito fa da quando sono riprese. Vi hanno fregato quelli della Taurinense per qualche giorno. Vabbè. La prossima volta speriamo che non ci sia un altro Covid, ma nel caso ci riorganizziamo. E visto che abbiamo parlato di acqua e che non tutta la platea qui è vittoriese, ma abbiamo persone che vengono anche non solo dalla provincia di Treviso, ma anche da fuori regione, ricordiamo che l'acqua è fondamentale anche per la storia della città di Vittorio Veneto. I maestri spadai di Serravalle infatti forgiavano spade per nobili signori e condottieri della Serenissima Repubblica, e affinché la lama fosse nel contempo duttile e robusta era necessario temprarla in acqua corrente a temperatura costante, e il nostro fiume Meschio, che grande importanza nei secoli ha avuto per le attività manifatturiere del territorio, garantisce un'acqua particolarmente adatta allo scopo grazie al fatto che per tutto l'anno rimane alla temperatura costante di 11 gradi. Così nel Medioevo le spade di Serravalle divennero di fama mondiale, tanto da far concorrenza addirittura a quelle della Spagna, in particolare a quelle di Toledo. Io avrei un co-conduttore che però è scomparso. Lanciamo una missione di soccorso, riusciamo a recuperarlo? Colonnello D'Agostino, lo recupererei? Ero andato a salutare un po' tra la folla, perché veramente ci sono delle persone veramente eccezionali, e veramente anche dei bambini in fondo. Guarda che ci arrestano per il Covid, sei senza mascherina, Iena. Sì, vabbè, comunque dai, adesso mi sposto di qua, no, perché ci tenevo a Fermatelo. salutarvi. Sì, dai, va bene, dai, abbiamo rotto un po'. No, in realtà dovevamo spostarci. Allora, il prossimo prezzo, price in inglese, giusto? Sì, prezzo, il prossimo no pezzo pezzo. è importantissimo, bellissimo, l'hanno provato per giorni interi, è una novità, è una sorpresa, ok? Voi sapete che l'Italia nel mondo musicale è stata ed è ancora tutt'oggi riconosciuta come la culla del romanticismo musicale mondiale. Con il prossimo brano vogliamo rendere omaggio a Gioacchino Rossini, esponente di spicco di questo movimento. Tra le varie opere questa sera andremo ad eseguire l'aria Largo al Factotum del Barbiere di Siviglia. Con il titolo Largo al Factotum si intendeva presentare Figaro, giusto maestro? Figaro. Come il tuttofare della città, che oltre era anche un barbiere, ok? Quindi vantandone anche la popolarità. In questa versione a dar voce al protagonista è la tuba, con l'assolo eseguito dal caporal maggiore capo Daniele Spano, che collabora ragazzi con la Fenice di Venezia, quindi l'arrangiamento è di Matteo D'Agostino, quindi un grande applauso veramente per questi grandi artisti riconosciuti veramente in ambito nazionale e mondiale. Complimenti ragazzi, veramente. Figaro! Cosa vuole lei? Barbiere? Stavamo facendo un concerto veramente. Un concerto? Perché? Io devo fare i capelli da parte. Infatti ne avresti bisogno, comandante. Ma il barbiere arriva? Non lo so, chiamalo, vedi un po'. Figaro? No, nel frattempo siediti, aspettalo. Siediti. Raccomando la mascherina. Mascherina, ma un po' di musica nel frattempo, giusto per l'ambiente. Anche. Ma noi stavamo facendo un concerto. Ah, un concerto. Ma io sono venuto al barbiere. Vabbè, allora mettiamo un po' di musica. Giusto un po'. Ah, è arrivato? Sì, a posto? Sì, a posto. Cercavamo. Un attimo. Ci vedeva,
Facciamogli un applauso, ragazzi, sono incredibile questo. Prego maestro, prego. La ringrazio, gentilissimo. Bene, ma io posso... Un attimino. Adesso arrivo. 2 minuti, eh? Un attimino, ho quasi finito. A posto, tutto avanti. A posto, a posto. Sono sempre qua. Arriva.
Fantastici, incredibile la sorpresa ed è stata veramente grandissimo, interpretazione, grandi, veramente hanno provato questo grande pezzo per giorni interi ed ecco qui per voi, bravissimi. Adesso, anche per far respirare un attimo la fanfara tra la prima e la seconda parte, chiediamo al Cavalier Bertolini se può raggiungerci qui. Facciamo due parole, uno alla volta, sempre per il problema delle distanze. Grazie Presidente della Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma, alla quale andrà il ricavato di questa serata, e che, come dicevamo prima, è occupato nella conservazione e nella valorizzazione del Sacrario delle Bandiere e di tutto quello che è contenuto e conservato nel Sacrario. Per cui prego Cavaliere, Presidente. Buonasera. Le associazioni che compongono la consulta delle associazioni combattentistiche d'arma della città della Vittoria, che ho l'onore di rappresentare, sono un insieme di sodalizi profondamente uniti nella finalità di tenere alti i valori morali, civili e storici e ricordare quanto accaduto nei conflitti mondiali avvenuti durante il secolo scorso. Per mantenere vivi questi valori, la Consulta si propone per il futuro, come già fatto nel recente passato, di programmare una serie di incontri pellegrinaggi in siti che ricordano i fatti più salienti sia della Prima che della Seconda Guerra Mondiale, ove milioni di soldati di cielo, di mare e di terra sono morti per le rispettive patrie. Ieri al Sacrario delle Bandiere, orgoglio della Consulta, ha avuto luogo una significativa conferenza tenuta dal tenente Pasquale Trabucco, volta a sensibilizzare le istituzioni al fine di ripristinare la festa nazionale delle Forze Armate del 4 novembre. Oggi, qui al Palafender, si completa 1 o 2 giorni di iniziative con l'esibizione in concerto della fanfara della Brigata Postuolo del Friuli, che grazie al generale Luigi Chiapperini, presidente nazionale dell'Alta, e dal maggiore Alpio Mugnaioli, presidente nazionale dell'Associazione Cavalieri, coadiuvati dai loro collaboratori, hanno dato vita a questa nobile e generosa iniziativa che permetterà di raccogliere un contributo che sarà devoluto ai lavori di manutenzione straordinaria necessari al Sacrario delle Bandiere, Chiesetta di San Giuseppe. Un grazie particolare va all'assessore al centenario, dottoressa Barbara Denardi, che è sempre disponibile a dare una mano in occasione di questi eventi. Ringraziamo ed accogliamo calorosamente la prestigiosa fanfara ed il suo maestro che con i loro brani allieteranno questa serata. Buon ascolto. Grazie Presidente. Troppo gentile. Adesso il Presidente Bertolini ha un omaggio per i 2 presidenti, Alipio Mugnaioli e Gigi Chiapperini, che quindi pregherei di avvicinarsi. E se il maestro Taurisano scende un attimo, abbiamo perso il maestro? Qua? Eccolo qua, eccolo qua.
Grande maestro che condivide con la sua orchestra questo grande premio. Adesso chiamiamo il padrone di casa, il grande sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto. Eccolo qui tra noi. C'ha veramente la sua presenza, veramente ha conferito a questa giornata veramente un... Sindaco, con questo microfono. Questo qua è il suo microfono, sindaco. E non possiamo passarvi il nostro. Buonasera, benvenuti a tutti, grazie della vostra presenza. Sono onorato di avervi qua e di partecipare a questo evento, che è già un simbolo di rinascita. Abbiamo passato tutti i brutti mesi e questi eventi sono un momento appunto di rinascita che ci fa ben sperare. Ho quotidianamente notizie e dati e ci sono notizie anche negative, nel senso che sembra che la malattia stia consolidandosi, ma vi assicuro che ci sono anche segni di speranza e c'è anche la possibilità reale che ne veniamo fuori fra non molto. I numeri sono strettamente legati al nostro comportamento medio e quindi cerchiamo di portare un po' di pazienza e teniamo duro con queste norme di sicurezza e tutto passerà, confidiamo in questo. Io vorrei unirmi nei ringraziamenti naturalmente per la vostra presenza, per le associazioni dei lagunari, il Truppi Anfibi e della Cavalleria che si sono adoperate per questo evento, alla Fanfara naturalmente, bravissimi, che ci elargiscono la loro arte e sono venuti in soccorso della nostra associazione combattentistiche per riportare ai fasti dovuti ai loro sacrari delle bandiere. Grazie a tutti, grazie. Grazie sindaco, grande sindaco di Vittorio Veneto, molto amato dai suoi cittadini. No, grande, complimenti sindaco, veramente. Allora, prima era andato via, mi aveva detto di salutare tutti, aveva avuto un problema, il sindaco di Conegliano, l'ingegnere Chies, no? Giusto? È dovuto andare via, mi ha detto di scusarsi, ma è venuto, ha impreziosito anche con la sua presenza a questa manifestazione. Adesso chiamiamo come delegato del generale di Corpo d'Armata Perretti Roberto il colonnello Chirico, quindi che rappresenta venga colonnello, del generale Perretti. Ieri era in visita al reggimento Lagunari Serenissima, ci ha detto purtroppo che non sarebbe potuto venire, era veramente molto dispiaciuto, però ha detto che avrebbe seguito con interesse questo evento, quindi anche virtualmente lo ringraziamo a nome di tutti, il generale Perretti, quindi grazie e grazie per la sua presenza. È il generale che ringrazia voi per l'invito, purtroppo come è stato detto impegni gli hanno impedito di essere qui con noi questa sera. Grazie ancora per la serata e siamo qui. Grazie colonnello Chirico, rappresentante del Confop Nord, Comando Forze Operative Nord. Ok, buon lavoro per i prossimi impegni e ci saluti il generale, lo aspettiamo magari al prossimo evento. Vai Barbara. Al prossimo concerto, ormai si sono riscaldati, adesso chi li ferma più. Io vorrei ricordare che tra i tantissimi e gratitissimi ospiti di questa serata abbiamo anche Pasquale Trabucco che è qui con noi, che questa mattina ha sorvolato la città di Vittorio Veneto, qualcuno di voi l'avrà visto, con 3 aerei d'epoca della Jonathan Collection. Con i fumi tricolori ci ha ricordato nuovamente quella che è la campagna che lui ha fatto partire nel 2018 e alla quale si sono unite tutte le associazioni d'arma che si riconoscono in Assoarma e che vuole sensibilizzare per far sì che il 4 novembre ritorni ad essere festa nazionale a tutti gli effetti, anche a quelli civili. Grazie Pasquale per essere rimasto qui dopo la conferenza di ieri sera per goderti questo concerto che vede iniziare la seconda parte. Aspettiamo il maestro. Cosa? Perfetto. Prima di presentare. Presentiamo il primo brano della seconda parte, che è l'intermezzo della Cavalleria Rusticana.
Pietro Mascagni è stato un compositore e direttore d'orchestra italiano e ha occupato un posto di rilievo nel panorama musicale del Novecento, soprattutto grazie al successo immediato e popolare ottenuto con la sua prima opera, scritta nel 1890, Cavalleria rusticana. Quest'anno ricorrono i 130 anni della composizione di questa pagina magnifica di musica italiana e il 75esimo anno dalla morte del suo compositore. Con l'esecuzione delle soavi e coinvolgenti note dell'intermezzo della Cavalleria rusticana, la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli vuole rendere omaggio al notissimo compositore Lino Vornese. In questo caso il brano è arrangiato dal maestro Leo Capezzuto. Un grande applauso, veramente, grande maestro, veramente. Ancora un altro grande pezzo oggi. Rigorosamente in diretta, come direbbe, ok, bravi ragazzi, ok. E adesso mettiamoci un po' di ritmo, o no maestro, mettiamo col prossimo pezzo, mettiamo un po' di ritmo.
E quindi in contrapposizione ai toni soavi della cavalleria rusticana abbiamo adesso un altro pezzo molto importante che è Celebration Fanfare. Quindi è tratto dal repertorio originale della banda, volto a mettere in evidenza tutta l'energia e la solennità che gli strumenti di un'orchestra fiati moderna può trasmettere attraverso le proprie sonorità. Uno dei maggiori compositori di musica originale per banda è stato sicuramente Francesco Cardoropoli, precocemente scomparso nell'ottobre del 2019. Lasciandoci in eredità varie opere, tra le quali spicca sicuramente questa grandissima Celebration Fanfara. Ok, un grande applauso per questi ragazzi incredibili, questi musicisti. Gab, Antonio Messina.
bellissima ancora una volta. Grande maestro, veramente uno dei pezzi più rappresentativi di questa orchestra, la banda della Brigata Pozzolo del Friuli. E adesso velocemente, molto velocemente, andiamo ancora l'ultimo applauso, veramente li meritate tutti. Andiamo subito a ringraziare i nostri sponsor velocemente. Sono Coop Alleanza 3.0, Sirene Wines, Banca della Marca, Banca Prealpi, San Biagio, Aerudine o Aerudine, non lo so, Barbara? Aerudine. Ok. Grafiche e Battivelli Conegliano, questi sono i nostri sponsor, li ringraziamo per il loro supporto. Okay? Però ci sono anche i media partner, Alright. perché questo concerto, oltre ad averlo potuto apprezzare voi che siete qui in sala, potranno apprezzarlo anche i telespettatori, perché è stato registrato, ci sono gli operatori che lo stanno registrando e fra qualche giorno verrà mandato in onda. Infatti, quindi potrete rivedere questa serata, no? Sì, se non vi è bastata la nostra presentazione potete rivederla. Esatto, quindi vi rivedrete in televisione, quindi saluto e ringrazio veramente gli amici di Radio Veneto 1 e Caffè TV 24, sicuramente avrete visto, loro sono Radio Veneto 1 è la radio di Treviso che quest'anno nel 2020 compie 45 anni, quindi è da circa 20 anni svolge di attività di informazione di interesse generale, con un palinsesto, programmi di carattere culturale, almeno pensate il 50% del palinsesto è dedicato all'informazione, il rimanente è dedicato alla musica con grande riguardo alla musica classica, quindi da una decina di anni l'emittente ha creato il laboratorio permanente per la riscoperta della Scola Granda di musica veneta, prima scuola di musica mai esistita al mondo, e un'orchestra filarmonica e una da camera. Più di recenti è stata creata una piattaforma multimediale con la quale la radio opera, oltre che in FM, anche in web, con il proprio portale e il suo canale video. Io l'ho visto, è bellissimo tra l'altro, nei social network e in digitale terrestre, la televisione di casa, no? Quindi potete vederla tutta quanta, grazie anche alla collaborazione di Caffè TV 24, prestigioso network aperto alla cultura che copre col proprio segnale tutto il nord Italia e la dorsale adriatica della Slovenia, quindi quando andate in vacanza là TV 24, ok? Sindaco, quando vai in Slovenia? No, cambia subito, sono veramente grandi. Dal 2019 Radio Web 1 è stata insignita dalla ISTI, prestigiosa istituzione internazionale affiliata al Ministero della Cultura della Corea del Sud, e dal CVAP, Comitato Internazionale per la Cultura e la Pace nel Mondo Corea del Sud. Quindi Corea del Sud Italia, del Korea Award 2019, un grande riconoscimento quindi per questo network. Al lavoro oneroso ma dovuto, se da voi si vuole promuovere la cultura della musica, linguaggio universale e comprensibile a tutti, giusto? Quindi un grande applauso agli amici di Veneto 1 che stanno inquadrando. Ciao ragazzi, okay. Grazie. Però questa trasmissione andrà in onda anche per i vittoriesi sulla Tenda TV, la nostra TV cittadina che nasce nel 2007 per volontà di un gruppo di giovani che operano nella parrocchia di San Pietro e Paolo di Vittorio Veneto, rifacendosi a altre realtà simili presenti nel territorio nazionale chiamate TV di strada. Ora, poi con gli anni Tenda TV è approdata anche al digitale terrestre. I suoi contenuti, che vanno a costituire il palinsesto dell'emittente, sono prevalentemente la trasmissione della messa domenicale in diretta e di rubriche varie riguardanti notizie, attività e gruppi che operano sul territorio, mantenendo imparzialità e correttezza. Da sempre la Tenda TV ospita momenti di approfondimento su tematiche etiche o sociali di particolare importanza e trasmette in diretta eventi speciali quali concerti, feste, iniziative varie, consigli comunali e cerimonie istituzionali. E nel corso dell'anno del centenario ha trasmesso, ricordiamo, con delle maratone faraoniche. Lì dietro c'è Federico Campodall'Orto che le ha vissute praticamente tutte, con delle maratone interminabili, tutti i raduni delle varie associazioni d'Arma che si sono svolti a Vittorio Veneto. Grande Barbara, ok, fantastico. Barbara. Direi un doppio applauso alla Tenda TV per la bravura che hanno dimostrato in questi anni. Torniamo però alla musica, e in particolare al prossimo brano che è un omaggio a Morricone.
Tra le tante avversità e i momenti tragici che hanno caratterizzato il 2020, vogliamo ricordare una grande perdita nel panorama musicale italiano, la scomparsa del maestro Ennio Morricone. Grandissimo compositore che attraverso le sue note, rivolte soprattutto alla musica da film, ha contribuito a far risuonare la cultura e l'arte italiana nel mondo. Questo è un altro ambasciatore dell'Italia. Il maestro Taurisano ha scelto 3 ambasciatori questa sera per l'Italia nel mondo. Col prossimo brano, tratto dall'omonimo film Giù la testa di Sergio Leone del 1971, altro grande italiano che ha dato lustro all'Italia nel mondo, vogliamo rendere omaggio al maestro Morricone, ma soprattutto diffondere un messaggio di speranza in questo momento difficile per la popolazione mondiale. Con queste dolci note ci perdonerà il maestro Morricone se vogliamo per un attimo cambiare il titolo da Giù la testa a Sulla testa Italia, arrangiamento Lorenzo Pusceddo, fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli.
Grande veramente. Grande maestro Cosimo Taurisano. Eccolo ancora, veramente. E naturalmente questa grandissima banda della Brigata Pozzolo del Friuli. Eccoli qua, i grandi protagonisti questa sera. Una kermesse incredibile, rigorosamente in diretta, fantastici. Eccoli, va bene. Adesso siamo quasi alla fine, il penultimo, se non sbaglio, penultimo brano. E qua veramente cominciamo diciamo ad aumentare i toni. Cosa dite voi ragazzi? Mettiamo un po' di jazz, Jazz Band è proprio il nome del prossimo pezzo, no maestro? Ok? Arrangiamento di Sasdelli e Tommasi e naturalmente grande fantasia e toni frizzanti anche grazie al solista, il caporal maggiore capo Massaluca. Dove sei Luca? Detto un professore. Guarda che io trovo tutte queste notizie su di voi. Potrei andare avanti ma siamo nei tempi giusti, quindi grazie veramente al grandissimo qua davanti Massaluca, veramente, grazie. Si può ballare? Si può ballare questo, potete alzarvi. Fantastico, questo c'era qualcuno che ballava anche in sala per scaldarsi un pochettino visto che c'è un po' di fresco qua. Oh no Barbara? Iena, stai facendo impazzire gli operatori di ripresa. Lo so ragazzi, scusatemi ok? Vai Barbara. Quindi avvicinati, sennò la regia dopo ci redarguisce di nuovo. Cambiamo completamente genere di nuovo. Il prossimo brano si intitola Vittorio Veneto. È un inno, una marcia di giubilo e di rimembranze. Brano scritto nel 1956 da Amleto Lacerenza, primo maestro della banda dell'esercito italiano, successivamente modificato nel 1968. Scritto e dedicato per ricordare la battaglia di Vittorio Veneto, che sancì la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Ok, nell'esecuzione della fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli, il brano che porta con orgoglio il nome della città e che ci ospita. A voi Vittorio Veneto, eseguita per la prima volta con questo arrangiamento il 1 luglio 2019 a Firenze
nell'ambito delle cerimonie legate alla ridenominazione della divisione Friuli e della divisione Friuli in divisione Vittorio Veneto, e quindi abbiamo qui sicuramente tra i rappresentanti il colonnello De Caprio. Dov'è? Eccolo qua, il grande colonnello De Caprio, un grande, e naturalmente in rappresentanza del generale Ristuccia, comandante della divisione, che salutiamo veramente con affetto, e del generale Filippo Gabriele, nuovo comandante della Brigata Pozzolo del Friuli, al quale auguriamo veramente un grande periodo di comando. Va bene? Ok, ci siamo? Il tuo comandante, no? Ok, bene.
mitraglia. C'era nell'aria odor di morte, ma l'amor patrio era più forte. Soldati fieri del tricolore, con l'occhio aperto sull'invasore, eran temprati per grandi gesta, il tricolore non si calpesta. Nell'imminenza dell'avanzata vegliava il cuore di ogni armata una falanga d'uomini forti, della contesa mutò le sorti. Era passata la quarta estate, un altro inverno s'avvicinava, ma venne il giorno della vittoria, ma venne il giorno della vittoria. Vola il pensiero ai fanti arditi che dalla guerra non son tornati, a richiamarli nella memoria vive l'onore della vittoria. Si inchina l'asta della bandiera ai difensori della frontiera. Italia, 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 dei tuoi soldati a te la gloria, dei tuoi soldati a te la gloria, a te la gloria. Fantastico. Grande applauso, veramente. Grande, veramente. Bravissimi. Grande interpretazione. Grande interpretazione di Elisa Caretti, brava. Che grado ha? Che non mi ricordo. Che grado ha? Brava Elisa, veramente, Elisa Caretti, veramente un grande interpretazione. Ok, siamo quasi alla fine, maestro. Ok? Allora, E allora dei ringraziamenti. Esatto, sì, dai, siamo quasi alla fine. Allora andiamo a ringraziare veramente tutte le rappresentanti qua presenti, il colonnello Nadir Ruzzon del 51esimo Stormo, grazie colonnello, veramente presente, il rappresentante del Genova Cavalleria, Lancieri di Novara, il Simic Group, i Carabinieri. Beh, ma il Simic potevi lasciarlo a me però. Ah no, giusto, vai. Sai che è giusto, casa tuo. mia. Giusto, giusto. Allora lo ringrazi tu alla fine. Va bene. Il Simic, ok? E Carabinieri e Finanza del Comando Provinciale, e quindi grazie veramente per la vostra presenza che ha veramente dato un tocco ancora più di prestigio a questa grande serata. Ok? Quindi mi Vai. lasci ringraziare Simic anche la Group. rappresentanza del Multinational Simic Group, che è un'altra delle grandi eccellenze italiane. Assolutamente, anche all'estero, in missione, Assolutamente. veramente. Allora, no, presente. Basta, dai, dobbiamo parlare di tutto il reggimento, dai, insomma. Dopo se no rischio di farmi tirare le orecchie dai miei due presidenti nazionali, vero? Per cui basta. Allora, dai, presentiamo il generale Chiaperini. Cosa dici? Sarebbe anche ora. Facciamo? Sarebbe Questa ora. volta sì, attenzione, questo in realtà era un momento importantissimo, ci tenevo a presentarlo io, un grande lagunare, un grande soldato, un grande uomo che ha fatto tanto per il reggimento Lagunari, ovunque egli ha prestato servizio all'estero, in missioni, nelle svariate missioni, in Afghanistan, tutti i suoi lagunari ancora gli vogliono molto bene, ma veramente una grande persona. Lo accogliamo con un grande applauso, presidente dell'Associazione Nazionale Truppe Anfibie, che ieri ha ricevuto il grado direttamente dal generale. Ci avviciniamo di là perché il microfono è sempre quello. Ok. Dal Faccio anche il direttore tecnico. dal generale Perretti, il generale quindi il grado di generale di corpo d'armata, quindi un grande riconoscimento per questo grande soldato per questo grande lagunare anche, direi, e ci tenevo veramente a ringraziarti. Basta, stop.
È un grande, ti voglio troppo bene, capito? Sono grande, sono piccolo. Ho rinunciato a fare il triathlon oggi per venire da te. Sono 1,65 m, quindi non è che sia così tanto grande. Io volevo iniziare, devo stare più qua, sì. Volevo iniziare a ringraziare questa fanfara, bravissimi, questi ragazzi che ci hanno regalato una serata indimenticabile. Ragazzi, poi c'è un intruso, ma un intruso di quelli speciali, il grande Roberto, l'ex sindaco di Vittorio Veneto. Grazie Mino. Cosimo, bravissimo, tu e tutti i tuoi ragazzi. Pensate che siete riusciti ad estasiare me che sono mezzo sordo, quindi se sono riuscito ad apprezzare io, immagino tutti voi. Ringrazio tutte le autorità intervenute, tutte le associazioni d'Arma, in particolare le sezioni dell'Associazione Lagunare Truppe Anfibie di Treviso e sezione ANAC locali, mi pare sia Conegliano Vittorio Veneto. E in particolare ringrazio poi tutti voi che siete qui stasera per uno scopo ben preciso, e non lo dobbiamo dimenticare, che è quello di contribuire al mantenimento del Sacrario delle Bandiere. Il Sacrario delle Bandiere, dove ieri sera ho assistito a una conferenza interessantissima di Pasquale Trabucco, che vi hanno presentato prima Barbara Denardi. Loro ci hanno parlato della Grande Guerra. La Grande Guerra, 2 anni fa della Grande Guerra abbiamo parlato un po' tutti, no? Centenario. Qui a Vittorio Veneto sono stati i raduni nazionali. Beh, non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo continuare a commemorare quella che ritengo una data fondamentale, probabilmente la più importante degli ultimi 2 secoli della nostra nazione. E non esagero, perché quella è stata una tragedia, ma che ha portato grandi valori alla nazione, uno in particolare, che è l'unità, la vera unità della nostra nazione. 650.000 caduti, il sangue di 650.000 caduti. Chi di noi non ha un parente, un nonno, un bisnonno che ha combattuto? E lungo il fronte, sul Grappa, lungo il Piave, in Baia Insizza, Nervesa, Dolomiti, combattevano fianco a fianco il contadino pugliese col contadino piemontese, il pescatore siciliano con quello ligure, il commerciante lombardo con quello laziale, e tutti hanno versato il sangue, e quel sangue si è mischiato lì. Ed è grazie a loro se abbiamo un'Italia unita. È per questo che Trabucco, col suo comitato, sta combattendo per avere il 4 novembre festa nazionale. Lo devono. Non voglio dilungarmi, ripeto, lo scopo di questa serata, bellissima, era quello di raccogliere fondi, anche a nome del presidente nazionale dell'ANAC. Mi hanno appena riferito quanto è stato raccolto, comprese le sponsorizzazioni, quindi al presidente della consulta delle associazioni qui di Vittorio Veneto comunico che siamo riusciti a raccogliere, e quindi vi consegneremo 3.000 euro grazie a voi che siete qui. Complimenti.
lasciamo qualcosa alle generazioni future. Lasciamo qualcosa. È facile lasciare l'arte perché si organizza la mostra col quadro, con la statua di Raffaello piuttosto che di Michelangelo e così via. La storia è facile tramandarla, si va ai fori romani, l'archeologia. La prima guerra mondiale, la grande guerra, dobbiamo lasciare qualcosa di reale, sì, il sacrario delle bandiere e il 4 novembre, festa nazionale. Grazie a tutti, viva Vittorio Veneto, città della vittoria, viva l'Italia. Generale di Corpo d'Armata Gigi Chiapperini, eccolo qua, veramente un grande uomo. Grazie generale, veramente. Vai Barbara. Adesso direi di far venire a dire due parole l'altro presidente nazionale che è stato coinvolto in questa folle iniziativa, che però direi che ha avuto ottimi risultati. Presidente dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria Alipio Mugnaioni, che ci ha raggiunto addirittura da Trieste. È difficile, buonasera a tutti e grazie, è difficile parlare dopo il generale Chiapperini perché mi ha fatto venire i brividi e mi associo alle sue parole che dovrebbero essere il verbo di questa nazione. Il 4 novembre, io sono triestino, non dico altro. Ringrazio la fanfara della mia brigata di cavalleria Pozzuolo e Friuli. Loro sanno che io sono sempre con loro e quando hanno bisogno in mezz'ora sono a Gorizia. E quindi viva Trieste italiana, viva l'Italia e viva Vittorio Veneto. Grazie Presidente. Volevo ringraziare a nome mio e di tutta la fanfara per questa splendida serata che abbiamo vissuto insieme. Per noi è stata un'emozione fantastica, indescrivibile, sia la preparazione con le 1000 difficoltà, il metro e mezzo di distanza sul palco che non è facile, in sala musica, in sala prove, tutto. Però se il fine giustifica i mezzi, voglio dire che tutto il sacrificio che noi facciamo e che le nostre famiglie fanno per stare qui con voi, per fare questa bellissima serata, è ripagato dai vostri applausi. Quindi voglio ringraziare a voi e voglio fare a voi un applauso per questa magnifica serata passata insieme. Inoltre volevo ringraziare il presidente dell'ANAC nazionale, il presidente dell'Alta, perché ci hanno tanto voluti e ci hanno donato 2 strumenti che hanno reso ancora più brioso, brillante l'esecuzione di tutto il concerto di questa sera. Sono 2 percussioni che custodiremo gelosamente, che si custodiranno gelosamente. Ogni volta che le andremo a suonare in giro per il mondo, spero quando il Covid finirà, o per l'Italia, ci ricorderemo di questa serata insieme a voi, della finalità di questa serata e del dono della parte dell'ANAC e dell'Alta Nazionale. Quindi ancora grazie da parte mia, per tutti voi e per i 2 presidenti, per la serata e per i doni. Grazie ancora. Fantastico. Beh, li sentiamo di nuovo gli strumenti allora. Scaldiamo ancora per l'ultimo, dai. Un bis. Un bis lo volete? Volete un bis? L'ultimo lo volete? No, un po' di entusiasmo, lo voglio veramente un'ovazione. Voglio che vi alzate bis. Sì o no? Non vi sento. No, ma se fate così piano non lo fa il bis, Non lo vogliono, vabbè, se non lo volete. No, non lo voglio. Lo vogliono? Beh. Sì, certo. Qualcosa di frizzante? Io non lo attacco, vediamo se loro lo attaccano. Forza, dai, un grande applauso per l'ultimo pezzo, guarda, veramente. Ne abbiamo veramente bisogno, grandissimi. Se proprio devi, io tutti
quanti vogliono fare quello che vogliono stasera. Non solo io, Ti seguono, Iena. Sei un cattivo maestro. Quando sono io che presento, vedi, ognuno poi vuole fare quello che vuole, no? Ammutinamento. Forza, dai, facciamolo. Come ti chiami? Come ti chiami? Come? Soldato? Stanisi. Gli facciamo un applauso che ha preso l'iniziativa, lui. Sta rischiando la sua carriera di musicista stasera. Dai, forza. Allora tutto tua questa, vai. Ragazzi, there we go, in diretta dal Palo Verdes di Vittorio Veneto, eccoli. Everybody, forza, grandissimi, in diretta, Bike Up, il Lando, eccolo, inquadrato il Lando. Bailando. A Rio de Janeiro, ecco. Fantastico, guardate, improvvisazione, ma grandissimi questi musicisti della Brigata Pozzolo del Friuli, eccoli qua, rigorosamente in diretta
Vogliamo fargli un grande applauso. Ovazione in piedi. Ovation per questi grandi musicisti. Bravissimi. Fantastici oggi. Vittorio Veneto, 26 settembre 2020. Una grande atmosfera. Grazie maestro. Cosimo Taurisano. Direi che rimaniamo in piedi. Grazie a tutti. Ci vediamo il prossimo anno. Vabbè. Oh no? Vabbè, ci vediamo. Adesso, ora c'è l'inno, giusto? C'è l'inno nazionale e poi dopo ci saluteremo. Quindi tutti in piedi, standing up please. E quindi, grande momento questo, finale di questa grande serata. Lo so che è tardi, vi rubo soltanto un minuto, un secondo forse pure. L'inno nazionale italiano ha una particolarità. Non è una canzoncina, non è un inno solenne, è un'espressione dell'italianità per vari motivi, perché l'ha scritto uno sceneggiatore d'opera, quindi uno che ha portato comunque l'Italia nel mondo. Come è conservato e come l'ha scritta poi il buon Michele Novaro, ha delle particolarità che differiscono da come si ascolta sempre. Perché appunto l'inno non è soltanto le parole che vengono dette e scritte da Mameli, no? Lui si narra che lui ha letto queste parole e nella notte si sveglia di soprassalto e si mette a comporre l'inno nazionale, la musica dell'inno nazionale, e si immagina tutta una storia dietro, no? C'è un prefetto che enuncia e un popolo che risponde, e come diceva prima il generale Chiapperini, si ritrovano in una platea enorme sia italiani del nord che italiani del sud. L'Italia era appena riunificata, serviva un qualcosa che riunisse le nazioni, e si immagina questo prefetto del re, questa personalità importante che parla a questa platea e dice queste parole: fratelli d'Italia, voi siete fratelli d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio, ricorda la nostra cultura, si è cinta la testa. E poi dopo, nella seconda parte, dove Novaro mette uno squillo di tromba che è una genialata, sarebbero 3 pugni al cuore, il popolo ripete quello che ha detto il prefetto, quindi rendendosi conto di far sue quelle parole che poi Mameli aveva scritto, che tutta la popolazione l'ha proprio resa proprio durante l'Unità d'Italia. Una particolarità importante che sempre viene omessa a volte, non si sa perché, è l'esecuzione tra l'introduzione e la strofa dell'inno di 2 battute di armonia, di armonia, prima dell'entrata del sì. Questo non è, lui lo descrive perché l'entrata di questo prefetto che arriva a parlare alla platea ci vuole tempo, ci vuole importanza, no? Quindi pum, ta, 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 si impone lì e poi comincia a parlare, quindi 2 battute d'aspetto e poi l'inno. Noi lo faremo in questa versione, quindi vi prego di cantarlo insieme a noi e aspettare le 2 battute d'aspetto. Ok? Grazie.
questo chiudiamo questa grande serata, ancora un omaggio a questi grandi musicisti in questa spettacolare serata che si chiude qui, e vi ringraziamo veramente per la vostra presenza. Grazie Barbara. Okay. Grazie Iena, grazie ai presidenti nazionali, alle 2 sezioni che hanno organizzato l'iniziativa, grazie alla fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli e al maestro Cosimo Taurisano. Ben ritrovati a tutti gli amici di Radio Veneto 1, a chi ci ascolta sui 97.500, a chi ci guarda sui nostri canali video, un nuovo spazio di approfondimento. In questa occasione approfondiremo in particolare i temi legati al mondo dell'economia, del lavoro, naturalmente alla luce della pandemia Covid in corso e anche delle misure ormai imminenti per le prossime festività, e lo faremo insieme ad un ospite, il segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentin, qui insieme a me in studio. Ben trovato Visentin, grazie per essere insieme a noi. Buongiorno. Beh, allora, insomma, come dicevamo, le ripercussioni economiche di questa emergenza che ormai purtroppo da molti mesi stiamo vivendo e che ovviamente colpiscono anche il nostro territorio della Marca Trevigiana, le nostre aziende, i nostri lavoratori, e quindi la domanda iniziale al segretario della CGIL naturalmente non può essere che qual è il quadro, qual è la situazione appunto per il lavoro, per l'economia nella Marca che state vedendo in questo momento dal vostro osservatorio. Beh, il quadro è comunque preoccupante, nel senso che ci sono stati momenti per quasi tutta l'economia del trevigiano, dei momenti di fermo. Se penso alla prima ondata di pandemia, quando la cassa integrazione ha toccato più del 50% delle aziende del territorio e quasi il 50% dei lavoratori del territorio, e chiaramente vuol dire meno risorse, meno economia che gira, eccetera, eccetera. Ora, dopo una ripresa estiva che ha dimostrato anche la vitalità delle nostre aziende, del nostro territorio, la capacità di stare sui mercati quando questi ci sono, c'è la seconda frenata che preoccupa forse anche più dell'altra, perché arriva in un momento in cui ci doveva essere ovviamente una ripresa. È ovvio che questa è una situazione che non viene determinata da scelte politiche o da scelte economiche, purtroppo è determinata da situazioni legate all'andamento del contagio. È chiaro che questo lo si ferma o lo si rallenta con il rallentamento della mobilità e ovviamente anche con il rallentamento dell'economia. E questo, ci deve in parte far preoccupare per affrontare la situazione e per chiedere che, vengano
individuate risorse e messe a disposizione per il sostentamento intanto della situazione dei cittadini, dei lavoratori, eccetera. Dall'altra parte è ovvio che questo tempo deve anche servire per provare a riprogettare la ripartenza, cosa che noi vorremmo fare in maniera, come dire, del tutto condivisa con i vari attori del nostro territorio. Anche perché, Visentin, lo dicono in molti, sindacati compresi, finora tutto sommato, compatibilmente naturalmente al contesto, sia il numero di imprese, sia l'occupazione con appunto i disoccupati, tutto sommato hanno tenuto, insomma la perdita non è ancora così grave, però rischia di esserlo invece nei prossimi mesi, per usare un termine che siamo diventati tutti abituati, di cui ci siamo abituati tutti a sentire, il picco deve ancora arrivare? Allora, sul caso della pandemia e del contagio mi auguro proprio di no, nel senso che anche i dati ultimi sembra ci dicano che certo. se abbiamo raggiunto il picco comunque la situazione sembra stia rallentando e forse mi auguro volvendo verso il meglio. È ovvio che invece per quanto riguarda la situazione delle aziende e ripeto la situazione dei posti di lavoro, qua abbiamo avuto una importante accordo fatto con il governo su il pompaggio di economia di risorse. La cassa integrazione è stata, come dire, un aspetto importante che ha dato delle risposte a momenti in cui le aziende non potevano far lavorare o non potevano lavorare. L'altro aspetto importante è che noi abbiamo concordato con il governo il blocco dei licenziamenti e questo blocco è previsto fino al 31 di marzo, ma era in origine previsto fino alla metà di luglio e successivamente al mese di ottobre. È stato prorogato fino al 31 di marzo proprio perché in questa fase non è possibile lasciare la gente senza prospettiva e senza risposte, per cui il blocco di licenziamenti ha fatto sì che questo picco non ci fosse e dobbiamo utilizzare questo tempo per ridurre al massimo il rischio di un picco enorme. Ma andrà prorogato ancora, secondo lei? Noi pensiamo che se continua la situazione pandemica debba essere prorogato. Se invece non continua la situazione pandemica, dobbiamo capire come affrontare la ripresa e se ci sono realtà in difficoltà, queste qua devono essere in qualche maniera affrontate senza far pagare ulteriori costi all'ultimo anello della catena che sono i lavoratori. Peraltro, come in tutte le crisi, ci sono anche aziende e settori che vanno bene, tanto per citarne alcuni, insomma, qui nella nostra provincia, penso a un'azienda come un gruppo come la De Longhi, insomma, che sta facendo vendite e fatturati record, ma insomma ce ne sono anche altri, la stessa Electrolux, no? Ecco. Sì, ci sono settori e aziende che sostanzialmente hanno saputo affrontare anche questa situazione in maniera del tutto, come dire, positiva. Anche qua la dice lunga la capacità di programmare, la capacità di investire, la capacità di, come dire, di essere anche massa critica, nel senso che il piccolo dipende dagli altri e il nostro mercato in parte, anche se, come dire, molto attivo e molto reattivo, in alcuni casi è un mercato con aziende molto ridotte, molto piccole. Se vi ricordate come il refrain di qualche tempo fa, piccolo e bello, che oggi nessuno si azzarda più a ripetere, dico per fortuna, perché piccolo è bello se non ci sono le regole e se non ti devi confrontare con il mercato globale. Se ti devi confrontare con il mercato globale devi essere strutturato. E noi pensiamo che il passo da fare sia proprio quello di intervenire per strutturare il mercato e per far
passare quelle realtà che possono competere anche fuori dal territorio italiano con come dire, una struttura che sia in grado di sostenere il confronto. Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Senta, nella prima ondata uno dei temi di maggior dibattito è stato la chiusura delle fabbriche, proprio per frenare naturalmente il contagio. Anche voi stessi come CGIL, insomma, vi siete schierati anche a favore in molti casi di questa ipotesi. Adesso qui diciamo nell'ondata autunnale il tema sembra un po' sparito, anzi insomma è sparito dalla discussione. Si parla di scuole, di ristoranti, di piste da sci, che ben inteso, sono anche luogo di lavoro per molte persone, però insomma delle fabbriche, delle aziende propriamente dette, sì, non c'è più, nessuno ha più posto questo problema. È perché tutto è risolto, tutto funziona bene, perché ci si è resi conto che sarebbe, come dire, un sacrificio troppo grande? Assolutamente no. Tant'è vero che, come dire, noi ancora a marzo nei famosi accordi con il governo abbiamo stabilito che ci dovessero essere delle modalità e dei comitati di sicurezza da eleggere in ogni luogo di lavoro, da individuare in ogni luogo di lavoro, dove ci sono gli RLS, che sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dove c'è il medico competente, dove c'è l'RLST che è responsabile per la sicurezza da parte dell'azienda, che si confrontano e che capiscono e decidono quali sono le modalità migliori per poter svolgere l'attività all'interno del luogo di lavoro. In molti casi questo è servito, non è servito sempre dappertutto, perché abbiamo avuto anche situazioni di difficoltà, situazioni dove il contagio si è propagato anche in maniera importante. Non sfugge a tutti quanto è successo all'AIA quest'estate, ad esempio, ma proprio anche partendo da quelle situazioni dove noi siamo intervenuti e dove noi abbiamo chiesto che venissero poste alcune modalità per entrare, uscire e stare dentro i luoghi di lavoro, abbiamo potuto salvaguardare alcuni posti di lavoro. Dopodiché sappiamo tutti che il problema non è quanto e come si sta nel luogo di lavoro, ma sono i momenti di assembramento, e questi vanno affrontati ovviamente in ogni occasione, in ogni realtà, per la propria parte. È ovvio che la scuola lo deve affrontare in una determinata maniera, una fabbrica in un'altra ancora, il negozio di parrucchiere o di estetista in un'altra ancora. Senta, la più grande azienda in provincia, forse insomma, almeno come numero di dipendenti, è l'azienda sociosanitaria, l'ULSS. Chiaramente quindi anche voi, insomma, come sindacato siete presenti, siete interessati. Come sta funzionando la cosa secondo lei? Chiaramente non le chiedo un giudizio, come dire, sanitario, perché non è il campo. Ma insomma, come sappiamo bene che il sindacato poi segue anche gli aspetti sociali, ecco, secondo è stata una risposta adeguata finora? Anche qua noi abbiamo sollecitato in più di qualche occasione l'ULSS, ma non solo l'ULSS, ad confrontarsi e a dire come stanno le cose, in molti casi anche con un po' di fatica. Dopodiché devo dire che il confronto c'è stato a fasi alterne anche in merito a ad alcuni momenti. A me è sembrato che in momenti preelettorali ci fosse meno voglia di confrontarsi rispetto a quanto magari era successo in alcuni momenti anche precedenti e successivi. Io credo che l'ULSS, ovviamente ognuno fa del proprio meglio,
e che però ci siano alcune questioni che possono essere affrontate in maniera più attenta e più come dire efficace. Ad esempio, io credo che per quanto riguarda appunto la questione dei contagi, siamo in una fase diversa da quella di marzo, dove potremmo dare delle risposte a famiglie e cittadini, ma anche a lavoratori, ad esempio con i Covid hotel, dove far risiedere come dire, quelle persone magari asintomatiche che non hanno bisogno di cure particolari, ma che non possono risiedere in casa perché rischierebbero di contagiare magari anche altre familiari magari molto più fragili e sensibili, più a rischio, ma gli stessi operatori sociosanitari, nel senso che anche chi come dire, opera in alcune realtà che è a rischio di ammalarsi proprio perché è soggetto di contatto con realtà ammalate, e che dopo magari deve ritornare a casa e non ha magari la possibilità di usufruire di spazi adeguati e pertanto con il rischio di dover infettare familiari e conviventi. Ecco, rispetto a questo abbiamo visto gente che si era attrezzata ad andare a vivere in camper, piuttosto io credo che una società e una realtà come quella del Veneto non si possa permettere queste figure, debba fare uno sforzo perché ci siano anche risposte adeguate sia agli ammalati ma anche verso i lavoratori. Andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata con Mauro Visentin. Due ultimi punti vorrei toccare con lei. Intanto nei giorni scorsi ha incontrato il nuovo presidente di Assindustria Veneto Centro insieme ai suoi colleghi dei sindacati di Padova e Treviso. Ecco, insomma, un incontro positivo, si è parlato di una ritrovata concordia, quantomeno insomma della condivisione di un'agenda. Sì, devo assolutamente dire che l'incontro è stato positivo, mi auguro anche costruttivo, nel senso che in un incontro dove ci si presenta non si possono fare approfondimenti, non si può andare nello specifico, nel dettaglio di alcune questioni, però abbiamo condiviso alcuni temi importanti e due piani di intervento secondo me dirimenti. Uno, riteniamo che ci debba essere un approfondimento per affrontare appunto la situazione di come dire di emergenza del momento, e ci debba essere anche una discussione e un confronto per provare a tracciare una nostra idea e a condividere una nostra idea anche con la politica su qual è il futuro di questo territorio. Se il futuro di questo territorio debba continuare ad essere un futuro manifatturiero e che tipo di manifattura, se e quanto possiamo provare a come dire a immaginare anche sotto l'aspetto dell'innovazione, sotto l'aspetto della digitalizzazione, sotto l'aspetto della sostenibilità, che sono tutti temi che in qualche maniera l'agenda anche europea prova a proporre e di fatto mette anche a disposizione delle risorse, per cui rispetto a questo credo che una discussione approfondita su queste questioni vada fatta. Se c'è la disponibilità da parte anche degli industriali di condividere dei ragionamenti per trovare dei percorsi comuni, io credo sia utile a tutti. Il governatore Zaia di recente ha, come dire, anche ritornato sulla questione dell'IRPEF, dell'addizionale IRPEF regionale, e ha detto di stare in qualche modo anche ripensando alla scelta fatta a suo tempo di eliminare questa addizionale, pensando di poterla reintrodurre magari per i redditi più elevati, una posizione che vi trova favorevoli? Vorremmo dire buongiorno e ben arrivato, nel senso che noi abbiamo
proposto in più di qualche occasione alla Regione di reintrodurre per alcune tipologie di reddito l'addizionale, perché non è vero che togliere le tasse in qualche maniera ne beneficiano tutti, ne beneficia chi risparmia di più. E i redditi bassi e i redditi medio-bassi non ne beneficiano assolutamente se dopo non ci sono anche i servizi che di solito vengono e venivano tagliati, perché la sanità adesso si parla di reimplementare, ma fino all'altro giorno la sanità pubblica era, come dire, era saccheggiata e taglieggiata in ogni piè sospinto, e questo, come dire, ha fatto sì che alcune risposte non siano state all'altezza della situazione in alcuni casi. Pertanto noi siamo anche i propositori di una riforma fiscale che sia più equa e più redistributiva, perché è chiaro che se ci sono risorse e si fa pagare un po' di più a chi se lo può permettere, potremmo star meglio un po' tutti quanti, questo sì, per cui benvenuto Presidente, e lavoriamo in questa direzione. Considerazione finale, cosa lascerà questa crisi, come uscirà secondo lei il mercato del lavoro trevigiano da questa crisi? Ad esempio, rischia di approfondire il solco tra garantiti e non garantiti anche nel nostro territorio? La sfera di cristallo è sempre, come dire, un attrezzo che non è nelle mie disponibilità. Però penso che questa situazione sia una formidabile possibilità per rimettere al centro effettivamente quali sono le reali necessità di una comunità. Nel senso che abbiamo imparato che se ci sono dei lavori, se ci sono delle mansioni, se ci sono come dire, delle attenzioni, queste sono come dire, le questioni che prima lasciavamo ai margini. Ad esempio, abbiamo capito che in alcuni casi il lavoro degli operai è un lavoro essenziale e pertanto va in qualche maniera implementato, va supportato, e mentre i manager potevano benissimo stare a casa e attendere che passasse la pandemia, però le cassiere ci volevano, i panettieri ci volevano, e tutta quanta una serie di operazioni, gli infermieri, i medici, e pertanto credo che come dire, il mercato del lavoro senz'altro avrà una trasformazione. È ovvio che noi dovremmo essere così bravi da provare a scegliere quali sono le priorità, perché uno non si resti indietro nei confronti anche della globalità del mercato, e due perché si facciano veramente valere le questioni che servono a tutti e non a pochi. Grazie a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Grazie anche per questo ultimo tentativo di previsione, quindi ci riaggiorneremo per capire come andrà. Grazie ancora Visentin. Grazie a voi, arrivederci. Grazie anche da parte mia a tutti voi, vi rinnovo l'invito, l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento in audio e in video sui canali di Veneto 1. Ben ritrovati a tutti gli amici di Veneto 1, a chi ci segue sui 97 e 500 di Radio Veneto 1, a chi ci guarda in video sui nostri canali, sul nostro portale, sui nostri canali social. Ben ritrovati ancora da Mattia Zanardo.
Cosa dire? Innanzitutto questa pandemia, questo periodo che stiamo vivendo ci cambierà, questo è poco ma sicuro, ma come ci cambierà? In che direzione? Questo è l'interrogativo che Valentina Calzavara e Daniele Ferrazza si sono posti e soprattutto hanno posto ad alcuni protagonisti, a 9 personaggi del nostro tempo, 9 figure eccellenti del nostro paese. Poi hanno raccolto questi colloqui, hanno dato forma di libro, un volume, eccolo qui, che ve lo mostriamo da poco in libreria, diversi da prima, appunto con una presentazione di Dacia Maraini, queste conversazioni oltre il Covid, Elvezia editrice, 152 pagine, 16 euro. E proprio Valentina Calzavara e Daniele Ferrazza abbiamo nostri ospiti quest'oggi, ben trovati, grazie per essere con noi. Grazie per l'opportunità. Valentina Calzavara, Daniele Ferrazza, giornalisti, entrambi scrivono, lavorano soprattutto per i quotidiani del gruppo Gedi, Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Mattino di Padova in Veneto, ma poi collaborano insomma anche con altre testate di livello nazionale, hanno scritto anche altri libri, questo è il primo insieme se non sbaglio. Come dicevo, appunto, una serie di interviste da bravi giornalisti hanno soprattutto fatto parlare alcuni dei protagonisti su quest'epoca, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, il sindacalista Marco Bentivoglio, ex segretario generale della FIM dei metalmeccanici CISL, insomma definito sindacalista eretico, insomma anche per certe posizioni non sempre ortodosse, Paolo Cognetti, scrittore, Silvio Grattini, insomma uno dei più noti farmacologi italiani, l'olimpionica Sara Simeoni, insomma medaglia d'oro in salto in alto, Silvia Costa, politico europeo, Alessandra Gazziottin, ginecologa, sessuologa, Roberto Ferrucci, scrittore, critico cinematografico, e poi Pippo Baudo, che insomma non ha bisogno di presentazioni, il Pippo nazionale, il re della televisione. Ecco, questi sono i protagonisti che avete intervistato, appunto riflettendo insieme a loro su tanti temi, dall'economia alla società, alla cultura, all'ambiente, la politica e via dicendo. E allora adesso, insomma, così ci faremo presentare un po' in anteprima alcune di queste risposte, però io vorrei innanzitutto cominciare con Valentina. Partiamo dalla seconda parte del titolo del volume, diversi da prima. Ecco, prima lo dice forse anche Dacia Maraini nella presentazione, insomma, che fa una sorta di elogio della lentezza. Ecco, prima correvamo molto, adesso abbiamo rallentato. Sì, Dacia Maraini sottolinea questo aspetto, cioè il fatto che prima appunto eravamo forse troppo presi da tante cose, però è forse arrivato il momento, e questa pandemia, questo shock globale ce ne dà l'occasione di interrogarci su quelle che sono le cose davvero importanti e su quelle che sono le sottolineature che dobbiamo fare della nostra vita in tutti gli ambiti. Lei pone molto l'accento per esempio sulle relazioni. Questa pandemia ci ha tolto il contatto fisico, ci ha tolto anche la vicinanza, e anche il Natale che si sta, che sta per essere alle porte, pone questa cosa, cioè come riusciamo ad essere, come possiamo essere vicini anche se siamo lontani. E quindi questo elogio alla lentezza è un elogio a prendersi del tempo e a fare in modo che questa crisi che stiamo attraversando non vada sprecata, ma sia l'occasione di un cambiamento anche radicale, quindi coraggioso. Ecco, Daniele Ferrazza, appunto, come dicevo, come accennavamo, voi avete intervistato personaggi molto diversi che operano in tanti campi, quindi una riflessione ad ampio raggio, ma allora cosa emerge? È possibile, sintetizzando appunto tutti questi colloqui che avete avuto e che avete raccolto e raccontato, qual è un po' l'eredità che ci lascia questo periodo? Insomma, saremo davvero diversi dopo?
Ma l'auspicio è quello di essere migliori di prima in qualche maniera. Questo libro nasce durante il primo lockdown, quando tutti quanti noi siamo rimasti basiti per una situazione inedita che nessuno di noi, nemmeno i nostri genitori, avevano mai vissuto, perché una sospensione delle relazioni, delle attività, delle imprese come quella che abbiamo vissuto in primavera, come quella che speriamo di no, ma che sembra profilarsi all'orizzonte per il prossimo Natale, per le prossime settimane, è una situazione appunto che nessuno di noi aveva mai vissuto. E quindi noi pensiamo che sia stato davvero un elemento di grande rottura, ma non di fine di qualcosa, ma di inizio di una pagina nuova. Dalle chiacchierate che ovviamente abbiamo fatto usando gli strumenti che ci ha offerto la tecnologia, perché non abbiamo potuto in quella fase di preparazione del libro incontrare fisicamente nessuno, li abbiamo incontrati dopo le presentazioni, le persone che abbiamo con cui abbiamo condiviso questo percorso, ci restituiscono una forte esigenza di cambiamento, ciascuno nel proprio ambito, quello della scienza con Silvio Garattini, quello della spiritualità con l'arcivescovo Paglia, quello delle relazioni affettive e anche insomma sentimentali con Alessandra Grazzottin, il cambiamento che potrà avere lo sport, il cambiamento che potrà avere il mondo del lavoro. Questi personaggi ci hanno restituito appunto una fortissima diciamo esigenza, necessità di cambiare qualcosa. Questo è un po' lo spirito con cui abbiamo voluto dare questo nostro contributo al dopo, nel senso che questo è un tempo di sospensione, ma anche di analisi, di riflessione, è un'opportunità. È una pagina nuova che si sta aprendo, dobbiamo saper cogliere appunto le cose che ci sono attorno e che ci vengono date da questa situazione. È appunto una riflessione sul dopo mentre la pandemia è ancora in corso, anzi come accennava, insomma adesso c'è quella che viene definita più o meno propriamente seconda ondata, insomma, però è possibile già provare a traguardare? Ma intanto, secondo me, dobbiamo un po' porci tutto alcune risposte. Che cosa sarebbe stato anche il mondo dell'economia senza l'apporto dell'Europa? In questi mesi si è fatto un grande, anche in queste settimane si sta parlando molto dei fondi del Recovery Fund, di questo programma che si chiama Next Generation, che riguarda proprio il futuro. Se noi fossimo stati fuori dall'Europa, come qualche forza politica pensava fino a un paio d'anni fa, in quale situazione saremmo, in quale situazione sarebbero le nostre imprese, in quale situazione sarebbero le nostre partite IVA. Questo è un elemento che secondo me viene fuori abbastanza bene da più chiacchierate, cioè senza l'Europa noi non saremmo nelle condizioni di poter progettare qualcosa per il futuro. E poi una seconda visione è il criterio della competenza. In questi mesi hanno parlato molte persone, molti virologi, molti medici, molti scienziati, ecco, cioè la competenza fino a qualche anno fa sembrava un elemento distorsivo della realtà, sembrava una supponenza di alcuni strati della popolazione. Non è così, cioè la competenza è importante. Pensiamo a quello che stanno facendo in questo momento i medici, i sanitari, gli infermieri, gli OSS nelle nostre strutture ospedaliere. Cioè non ci si fa curare dalla ricerca su Google, ci si fa curare da persone fisicamente preparate, competenti, addette a curare le molte persone che sono ricoverate negli ospedali. E quindi il criterio della competenza e la partecipazione, l'appartenenza all'Europa, secondo me sono due elementi che vengono fuori abbastanza bene in questo libro. Valentina Calzavara, ma ne accennava in qualche modo anche Daniele Ferrazza prima, in questi vostre chiacchierate e dalle riflessioni che avete colto, poi emerge una visione di cambiamento positiva oppure no? Perché certo, come si diceva, questi colloqui risalgono al primo lockdown, al periodo primaverile, in cui forse c'era magari uno spirito un po' più positivo sugli effetti, i canti sul balcone, andrà tutto bene, una solidarietà, insomma un senso di solidarietà che forse adesso si è un po' perso invece, insomma anche purtroppo nella routine della pandemia. Da questi colloqui, insomma, cambiamento, ma anche un cambiamento alla fine, nonostante i morti, le sofferenze, i problemi economici, un cambiamento positivo.
Allora, sicuramente la prevalenza è quella di un cambiamento positivo, anche perché alle domande che abbiamo posto ci sono state delle risposte. Quello che diceva Daniele rispetto per esempio al tema dell'Europa, al tema dei giovani, sono due elementi che emergono in maniera molto trasversale in molte conversazioni, perché per esempio Silvio Garattini sottolinea l'importanza di una regia europea, sottolineava all'epoca l'importanza di una regia europea per esempio per l'avvento del vaccino, che è forse, come dire, il pungolo di speranza a cui siamo legati ora. Paolo Cognetti, anche lui, come dire, riflette, da un lato si interroga sul ruolo della dimenticanza, perché i grandi traumi a volte vengono dimenticati, è come dire, un percorso umano che ci porta a fare questo, però si interroga anche, per esempio, su quello che la pandemia lascerà nel modo di concepire e di rivedere le nostre città, perché abbiamo visto tutti quanto importante sia avere una casa con un giardino o con un terrazzo. Prima chi ci pensava quanto fosse importante avere uno spazio vitale che ci portasse per esempio ad affacciarci all'esterno e così via. Pensiamo solo agli uffici, il modo con cui il lavoro si è modificato durante questi mesi. Siamo davvero sicuri che torneremo a come eravamo prima? E che cos'è la normalità? Che cosa sarà la normalità? Sarà il passato o sarà un futuro diverso? Ecco, tutti, devo dire, sembrano propendere verso questa seconda risposta. Lo stesso Pippo Baudo, insomma, che pure aveva, come dire, un po' messo in conto il fatto che potessimo avere una seconda ondata, perché ci aveva pensato nella sua riflessione. Ecco, e lui sottolinea il ruolo della cultura a tutti i livelli. La televisione, certo, che è stato il suo pane quotidiano per molto tempo, ma la cultura in generale e la necessità di tenere aperte le scuole, per esempio, un'altra cosa che Sara Simeoni ha fortemente caldeggiato. Ecco, tutti hanno, come dire, provato a sondare il futuro, mettendo in conto anche il fatto che non saremo usciti proprio così presto da questo momento. Avete usato un qualche criterio per selezionare gli interlocutori, le persone da intervistare? Quello della competenza, direi, cioè abbiamo cercato di... Qualcuno in ogni campo, sì, che avesse qualcosa da dire. Che avesse qualcosa da dire e che avesse anche, come dire, un percorso alle spalle solido, perché la competenza è sicuramente un elemento che farà la differenza. L'improvvisazione forse in questo momento, non lo so. E anche forse il profilo che abbiamo scelto è di persone che in qualche maniera possono essere percepite come autorevoli, diciamo, ciascuno nel proprio campo. Faccio l'esempio di Sara Simeoni perché avevamo attorno a noi moltissimi esempi di atleti sportivi, soprattutto calciatori che sono delle star, no? Però ci siamo chiesti, ma non è forse il caso di uscire dal cliché classico del campione del calcio, quindi degli atleti che sono sempre molto in televisione, eccetera. Proviamo a prendere un volto su quali nessuno di noi ha nulla da dire, perché credo che un volto pulito come quello di Sara Simeoni ce ne siano pochi nel mondo dello sport. E quindi, e poi insomma l'impressione che ci ha dato è stata proprio, ha confermato questa nostra immagine, questa nostra percezione che abbiamo sempre avuto. Sara Simeoni, dopo aver vinto un sacco di medaglie alle Olimpiadi, a fare il record del mondo del salto in alto, eccetera, ha fatto l'insegnante di educazione fisica alle scuole medie del suo paese. Ecco, è andata in pensione pochi mesi fa. A proposito di calciatori milionari e televisivi, insomma, il sport è vero. Sport e cultura, lo citava anche prima Valentina Calzavara, Daniele Ferrazza, un settore che avete indagato e che forse è tra i più penalizzati in questa fase. La cultura è molto importante in questa fase qua, non solo la lettura, ma anche gli spettacoli teatrali, cinematografici, le occasioni di intrattenimento. Questa è una cosa che è un pugno nello stomaco della società e quindi davvero alcuni settori della società pagheranno non solo le persone che lavorano nel campo culturale, ma anche i fruitori di cultura, anche noi stessi. Voglio dire che amavamo andare al cinema, andavamo andare a teatro, andavamo insomma a partecipare a qualche conferenza in presenza, ai convegni, a qualche approfondimento, insomma ci sentiamo privati di questi appuntamenti e quindi ci sentiamo più poveri rispetto a prima, quindi c'è una fortissima necessità di riprendere, diciamo, il cammino, la strada degli approfondimenti. Tutti gli webinar, queste cose nuove che abbiamo dovuto fare di necessità virtù non danno la stessa impressione. Anche noi che facciamo il giornale tutti i giorni, insomma, parlarci da remoto, parlarci in smart
bellissimo, efficace, bellissimo, però non è la stessa cosa. Ecco, i giornali nascono anche perché dentro le redazioni ci si confronta, ci si vede, ci si confronta anche in maniera duramente, ma poi ne esce sempre un prodotto diverso ogni giorno. Insomma, ecco. Daniele Ferrazza, mi serve un assist, era la domanda che volevo fargli questa volta, appunto, diciamo all'autore proprio, non solo per l'interposta persona degli intervistati. La chiedo a lui perché come esperienza professionale chiaramente ha magari una visione un po' più ampia. Ecco, saremo diversi anche nel giornalismo? Domanda un po', come dire, di fatto privato in atto pubblico. Domanda difficile nel senso che i media hanno una grande responsabilità in questo tempo, in questo periodo, di tenere unite le comunità, di dare un'informazione corretta, autorevole, precisa. Secondo me il mondo dei media nel suo complesso ha contribuito anche un po' alla confusione. Ha amplificato certi messaggi, rischiando di sminuire poi la gravità della situazione che stiamo vedendo ad esempio in queste ultime settimane qua. Quindi abbiamo detto prima liberi tutti, poi adesso tutti dentro, cioè stiamo un po' dando messaggi diversi. Una certa ridondanza del messaggio, no? Che genera confusione. Sì. Io spero che anche per il mondo dell'informazione questo sia un periodo in cui poi si esca diversi da prima. Andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata con Daniele Ferrazza e con Valentina Calzavara sulle loro conversazioni con personaggi importanti del nostro tempo sul Covid. E allora è un po' come le domande, vuoi più bene alla mamma, al papà, però c'è una di queste interviste, magari per un passaggio, per il tipo di personaggio che ha colpito di più, che è rimasta più impressa, o forse che magari anche, perché no, è stata più complicata? Ma devo dire che è stata sorprendente l'intervista a Silvio Garattini, perché lui ha 92 anni, è uno scienziato che insomma nel corso della sua vita ha creduto nella ricerca e ci crede tuttora, ma insomma quando ha fondato l'Istituto Mario Negri di Milano erano gli anni 60, c'era grande fermento, però insomma la scienza, la ricerca scientifica non erano proprio in cima all'agenda politica, e devo dire che lui fa della ricerca uno dei punti di uscita da questa pandemia, cioè non c'è progresso e non ci sarà crescita economica se non metteremo al centro la salute dell'uomo. Daniele Ferrazza? A me ha colpito le chiacchierate come un signor Paglia sul tema della spiritualità, perché se pensiamo bene quell'immagine che abbiamo tutti nella mente del Papa in piazza San Pietro che prega solo davanti a una piazza deserta alla fine di marzo, all'inizio del lockdown, cioè insomma è un'immagine fortemente evocativa. Lui Monsignor Paglia chiama il pontefice in questa vicenda come il grande intercessore. Lui in quel momento era un uomo che si faceva intercessore presso l'aldilà, diciamo, di tutta l'umanità, bianchi e rossi, gialli e verdi, musulmani e cristiani, senza distinzione, perché il tema della spiritualità ha reso anche un'altra risposta a questo tempo, la nostra provvisorietà su questo mondo, cioè basta veramente un microscopico bacillo di questo virus e siamo fuori gioco, cioè insomma ci può cambiare la vita ai nostri cari, quindi insomma siamo davvero piccoli, infinitamente piccoli di fronte a una cosa più grande di noi. Allora, per cercare, se volete, qualche spunto per magari provare a analizzare un po' meglio questa cosa davvero più grande di noi che ha segnato, sta segnando e continuerà probabilmente a segnare il nostro tempo, diversi da prima, in libreria, in biblioteca, anche disponibile appunto anche sulle piattaforme online, anche in formato ebook, a proposito delle nuove tecnologie. Un bel regalo di Natale, ecco. Siamo nel periodo giusto, insomma non sappiamo ancora bene, anzi probabilmente no, potremo muoverci poco, non sappiamo con quanti potremo ritrovarci a Natale, ma un libro è sempre un regalo gradito, è sempre ottimo. Diversi da prima, conversazioni oltre il Covid, Elvezia editrice, grazie agli autori Valentina Calzavara e Daniele Ferrazza, grazie per essere stati con noi. Grazie a te Mattia, grazie a Radio Veneto 1.
Bentrovati ai nostri ascoltatori in FM sui 97.500 MHz di Radio Veneto 1. Ben trovati anche a chi ci sta seguendo dal video, dal portale www.veneto1.it e dalla pagina Facebook. Prima di iniziare l'appuntamento odierno con il concerto di musica classica, diamo spazio ad una iniziativa intrapresa con la collaborazione dell'avvocato Marco Serena e della dottoressa Eleonora Rosso, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del comune di Villorba, che hanno messo a disposizione un piccolo contributo per qualche minuto di assolo ai nostri musicisti, così un pensiero per dare un ristoro in questo periodo per loro tristissimo, perché da un mese non lavorano e probabilmente non lavoreranno per almeno altri 2 mesi. Oggi abbiamo come ospite Leonardo Galligioni, un giovanissimo contrabbassista che interpreterà il secondo movimento della sonata per viola da gamba di Johann Sebastian Bach. Sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Manuel Tomadin, docente di organo presso il Conservatorio di Trieste. Buon ascolto e buona visione.
Abbiamo appena ascoltato da Leonardo Galligioni un brano di Johann Sebastian Bach, il secondo movimento della sonata per viola da gamba. Leonardo era accompagnato dal maestro Manuel Tomadin, accompagnato al pianoforte, docente di organo al Conservatorio di Trieste. Oggi vi offriamo uno degli incontri musicali dei venerdì di luglio, tenutosi presso la chiesetta di San Vigilio a Col San Martino, in collaborazione con il comune di Farra di Soligo e ovviamente di Don Carlo Maccari, parroco della chiesa arcipretale appunto di Col San Martino. Ma un ringraziamento va anche alla Curia, che ci ha sempre dato piena disponibilità per l'utilizzo dei luoghi di culto in favore dei concerti. Voi sapete che offrono un'acustica incredibile, e quella di San Vigilio è storicamente considerata uno dei templi dell'acustica, oltre che tempio di culto. In questa puntata due autentiche eccellenze. Giulio Paduin, giovane violoncellista, è figlio di Roberto, docente di organo al Conservatorio di Venezia e valente organista ovviamente. Giulio ha conseguito il diploma con il massimo dei voti al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto sotto l'insegnamento del maestro Vestidello, al quale, è bene ricordarlo, va il merito di aver forgiato molti autentici talenti. Giulio ha poi approfondito la prassi esecutiva barocca con diversi insegnanti e, tra i vari corsi, certamente merita menzione il master che gli ha permesso di conseguire il degré, la laurea in pedagogia musicale. Ha poi suonato e suona con diversi ensemble, prevalentemente in Italia, ma anche in tutta Europa e nel mondo. Oggi, come la gran parte dei nostri grandi talenti, vive all'estero, a Basilea, in Svizzera. In questa esibizione lo ascolteremo accompagnato dalla graziosa Elena Abbiati, la sua ragazza, anche lei autentico talento. Sentirete che coppia. Anche Elena è appassionata musicista votata alla ricerca della prassi storica. Anche lei ha suonato con celebri ensemble in Italia, Francia e Svizzera, ma non ha disegnato puntate molto lontane, in Bolivia ad esempio o nel Kosovo, solo per citarne un paio. Dal loro repertorio ascolteremo la sonata in re maggiore opera 4 numero 6 per violoncello e basso continuo di Francesco Geminiani, la serenata per violino e violoncello in la maggiore opera 12 numero 6 di Francesco Bonporti, il capriccio in do minore per violoncello di Giuseppe Dall'Abaco, la sonata in do minore RV 5 per violino e basso continuo di Antonio Vivaldi e, per concludere, il duo in la maggiore opera 5 numero 2 per violino e violoncello di Heinrich Hoffmann. Vi auguro buon ascolto e buona visione.
Terminato anche questo appuntamento con la musica classica in tempi di coronavirus. Io mi auguro che vi siate divertiti, che abbiate passato un'oretta di buona musica direttamente a casa vostra, così costretti, e mi auguro che abbiate apprezzato questi due giovanissimi talenti, Giulio Padoin ed Elena Abbiati. Da loro abbiamo ascoltato la sonata in re maggiore opera 4 numero 6 per violino e basso continuo di Francesco Geminiani, la serenata per violino e violoncello in la maggiore opera 12 numero 6 di Francesco Bonporti, il capriccio in do minore per violoncello solo di Giuseppe Dall'Abaco, la sonata in do minore RV5 per violino e basso continuo di Antonio Vivaldi, e ultimo brano il duo in la maggiore opera 5 numero 2 per violino e violoncello di Heinrich Hoffmann. Vi do appuntamento nelle nostre frequenze dei 97.500 MHz, nel nostro portale www.veneto1.it per la visione e nella nostra pagina Facebook. Spero vi siate divertiti, grazie e alla prossima puntata. La Veneta Serenissima Repubblica fu la più longeva della storia, perché il suo primo nucleo si formò nel V secolo. Lo smembramento dello Stato veneto avvenne quasi 14 secoli più tardi con il Trattato di Campoformido. Era il 17 ottobre 1797, quando ne fu decretata la spartizione tra Francia e Austria. Dopo un ventennio di guerre e la definitiva sconfitta di Napoleone nel 1815, il Congresso di Vienna restituì la sovranità a tutti gli stati travolti dall'invasione francese. In quell'occasione, Vienna non volle restaurare la Repubblica Veneta, ma la incorporò in un regno lombardo-veneto, assoggettandola al proprio dominio. Dal 1797 al 1866 si susseguirono nelle Venezie 2 periodi di occupazione da parte della Francia e 2 da parte dell'Austria. Il regno lombardo-veneto si incrinò nel 1859, quando il regno di Piemonte occupò la Lombardia con il sostegno militare francese.
Conquistata la Lombardia e di seguito occupati il Granducato di Toscana, i Ducati di Parma, Piacenza, Modena, Reggio, vasti territori dello Stato Pontificio e infine il Regno delle Due Sicilie, il Parlamento di Torino, con legge del 17 marzo 1861, nominò re d'Italia il re del Piemonte, ossia Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II of Piedmont came to the throne in 1849. Vittorio Emanuele II salì al trono nel 1849 dopo l'abdicazione di suo padre causata la sconfitta per mano degli austriaci tra il 1848 e il 1849 nella prima guerra di dipendenza italiana. A questo riguardo, credo che questa guerra possa essere vista più come una guerra d'espansione piemontese e non italiana, mirata ad espandere i territori della casata Savoia verso la Lombardia e automaticamente bloccare Venezia. La seconda umiliante sconfitta del 1849 condusse Vittorio Emanuele II al trono. Fu un uomo totalmente diverso rispetto a suo padre, addirittura fisicamente, tanto da dar adito ad alcune leggende, basate su apparenti verità, per le quali non fosse realmente figlio di Carlo Alberto. Quest'ultimo, alto 2 metri e 3 centimetri, molto attraente, coraggioso, estremamente religioso, era molto diverso dal figlio, Vittorio Emanuele II, 1,58 m di altezza, di mediocre presenza e piuttosto ridicolo. Dedito a una condotta licenziosa, nonostante si credesse un gran generale, non era particolarmente coraggioso, era piuttosto pigro e un po' stupido. Nel 1861 i piemontesi erano ormai padroni di gran parte della penisola, ma restavano da conquistare 2 grandi stati, lo Stato Pontificio e in buona parte il Regno Lombardo-Veneto. Il pensiero dominante nelle cerchie politiche italiane risuonò il 25 marzo del 1861 in un celebre discorso tenuto alla Camera dal conte di Cavour. In un suo passo stentoreo, così egli arringava: Ho detto, signori, e affermo ancora una volta che Roma e Roma sola deve essere la capitale d'Italia. Queste mire egemoniche cozzavano con la protezione accordata allo Stato Pontificio dall'imperatore di Francia, Napoleone III. I Savoia non potevano permettersi attriti con Parigi, perciò l'esercito piemontese fu spedito sull'Aspromonte a bloccare con la forza i volontari garibaldini, già in marcia alla conquista di Roma. Per superare l'opposizione francese, Vittorio Emanuele firmò con Napoleone III la Convenzione di Parigi del settembre 1864. Le truppe francesi dello Stato Pontificio sgomberavano da Roma, mentre il Regno d'Italia metteva nero su bianco la finta rinuncia a quella che aveva designato come la capitale. Quando divenne re d'Italia nel 1861, a seguito dell'annessione della Lombardia, di ampie zone dell'Italia centrale, di parte dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie, prese il titolo di Vittorio Emanuele II, sicché vedeva l'espansione attraverso gli stati italiani, inclusa la violazione di stati neutrali, come un'espansione della sua casata e non, come invece si crede, la creazione di una nuova Italia unita basata sulla volontà popolare. Tendenzialmente portato a vanagloriarsi e abituato spesso a vantarsi, tanto da dire alla regina Vittoria che stava scrivendo un libro su come fosse sempre riuscito a controllare i suoi primi ministri da una parte e a come avesse fatto pressione su Massimo d'Azeglio dall'altra. Pensate che Denis MacSmith, il più grande storico britannico esperto in storia italiana, scrisse a riguardo di Vittorio Emanuele II che difficilmente poteva essere stato in grado di scrivere una sola pagina, dato che non era un intellettuale e non capiva la politica molto bene. Si annoiava con gran facilità, l'unica cosa che lo affascinava veramente era la guerra, e condusse la sua vita con una sola forte convinzione: lui era un gran generale. Per tranquillizzare gli animi, la capitale del regno fu trasferita da Torino a Firenze. Messa per il momento da parte la questione romana, prendevano il via i piani di annessione delle Venezie.
Veniamo così al 1866. 150 anni fa furono annesse al Regno d'Italia le attuali province venete, insieme a quelle di Mantova, Udine e Pordenone. Per sottrarle all'impero austriaco serviva un potente alleato, che fu individuato nella Prussia, intenzionata a strappare a Vienna i principati tedeschi vicini ai propri confini. What happens in 1866 is in many senses tragic. Ciò che accade nel 1866 è per molti sensi tragico, anche per coloro che vogliono celebrarlo. Penso sia importante rendersi conto che quello che lo Stato italiano fece fu quello di combattere una guerra totalmente inutile e anche se avesse voluto tenere il Veneto e il Friuli poteva agire diversamente. Nel 1864-1865 gli austriaci si trovavano in una situazione finanziaria disperata e c'erano numerose persone nel governo, in particolare il ministro delle finanze, che erano aperte alla possibilità di cedere Venezia al nuovo Stato italiano. Una compensazione finanziaria in cambio della cessione di Venezia. Quando la guerra tra Prussia e Austria stava per scoppiare nel 1866, gli austriaci si dimostrarono ancora una volta molto disposti a cedere Venezia al nuovo Stato italiano, pur di ritornare alla neutralità. Il trattato italo-prussiano, firmato a Berlino l'8 aprile 1866, stabiliva che il re d'Italia, appena informato dell'offensiva prussiana, avrebbe dovuto dichiarare guerra all'Austria. Le due parti si impegnavano a non concludere armistizi senza il reciproco consenso, ma la Prussia non era obbligata a difendere l'Italia. Uno stato di belligeranza strisciante contro l'Austria avrebbe potuto scatenare la guerra solo contro il regno sabaudo. Bismarck, allora, tirò in ballo la Francia. Napoleone III si impegnava a soccorrere i Savoia se l'Austria avesse attaccato l'Italia. Il sovrano francese amava il doppio gioco, tant'è vero che gli Asburgo, poco dopo, a Vienna stringevano con lui un patto segreto che garantiva la neutralità della Francia durante l'intero conflitto. E guerra fu. Bismarck, tra il 16 e il 28 giugno, invase la Sassonia, Hannover ed Assia, mentre il 20 giugno era la volta dell'Italia. I più stretti collaboratori di Bismarck affermarono che una delle principali condizioni per una vittoria prussiana era il supporto italiano, non perché Bismarck avesse realmente una qualche stima per l'esercito italiano. Anzi, lo riteneva totalmente patetico, ridicolo, senza speranze. Ma sapeva anche che gli austriaci avrebbero dovuto così combattere su due fronti e questo avrebbe dato alla Prussia la possibilità di una rapida vittoria. Il piano prussiano era di puntare sul Danubio e su Vienna. L'esercito sabaudo doveva invece avanzare su Padova e marciare verso l'Isonzo, appoggiato dalla propria flotta ed agevolato in Dalmazia da una spedizione garibaldina. Alfonso La Marmora fu incaricato di trasmettere la dichiarazione di guerra annunciando l'inizio delle ostilità per il 23 giugno. Capo di Stato Maggiore era proprio Alfonso La Marmora. La Marmora lo chiamavano il generale della patata lessa, perché nelle caserme piemontesi il vero esercizio militare consisteva nell'andare nell'osteria del Cavallino Bianco, che serviva praticamente agli alti ufficiali, i quali con la mano sinistra dovevano prendere una patata lessa per l'appunto, immergerla in una specie di bagnetto e poi mangiarla. Chi perdeva la patata doveva pagare il conto. Questo era l'esercizio più importante, più significativo, più autorevole e anche più oneroso, perché chi perdeva pagava, dell'esercito italiano. La Marmora l'avevano soprannominato il fantasma, perché a un certo punto compariva nelle caserme e nelle camerate per distribuire cazziatoni e punizioni a chi aveva la fibbia dello zaino che non funzionava. Una caserma prussiana, ma soltanto nell'estetica, perché dal punto di vista delle operazioni militari erano indietro gli anni luce.
La fanteria si schierò su 2 tronconi ai confini con le Venezie. Sul Mincio la Marmora comandava 12 divisioni, mentre il generale Cialdini, munito di larga autonomia d'azione, doveva avanzare dal Basso Po con 8 divisioni distaccate a Ferrara. Cialdini era un altro zuccone che però aveva un'altra tradizione militare. Lui veniva dalla rivoluzione, aveva fatto la guerra rivoluzionaria in Spagna, dopodiché si era trasferito, diciamo, nello Stato piemontese, che diventava lo Stato italiano, e lì doveva superare 2 handicap. Il primo che non era piemontese, perché l'esercito italiano era soprattutto piemontese, che parlava il piemontese, che ragionava in piemontese, che considerava l'Italia l'estensione del Piemonte. Quando parlavano criticando i piemontesi dicendo voi volete piemontesizzare l'Italia, dal punto di vista di chi criticava faceva un rilievo significativo che soprattutto paghiamo adesso, ma dal punto di vista di chi riceveva la critica era un elogio, perché loro precisamente quello volevano fare. Allora lui scontava il difetto di non essere piemontese e scontava il difetto di venire da sinistra, perché era inizialmente un democratico, quindi lui dura fatica a imporsi e lo fa con atteggiamenti arroganti. Erano famose le litigate che lui faceva con gli inferiori, che si preoccupava di fare ad alta voce in modo che tutti quanti lo sentissero, in modo da accreditare la fama del duro. Duro che era duro quando doveva risolvere problemi di importanza militare limitata, cioè il bombardamento di Ancona quando Ancona si era già arresa, il bombardamento di Gaeta quando Gaeta era già morta, bombardamento di Messina quando Messina non c'era già più nessuno. Con l'esercito vero è bastato che la Marmora venisse sconfitto per convincere Cialdini a ritirarsi a Bologna, cioè una cosa che giura vendetta al cospetto di Dio, al punto tale che una sconfitta formalmente limitata sul piano strategico ha comportato l'annientamento dell'esercito. Il Corpo Volontari Italiani, al comando di Giuseppe Garibaldi, doveva prendere alle spalle le forze austriache con un attacco su Trento. Era formato da 40.000 uomini, supportati da artiglieria, genio e carabinieri reali. Il suo quartier generale fu portato a Salò. Il 21 giugno Cialdini telegrafò da Bologna che avrebbe passato il Po nella notte tra il 25 e il 26 giugno, ma chiedeva che la Marmora operasse una seria dimostrazione il giorno prima sul fianco orientale. La Marmora valcò il fiume Mincio a Valeggio e a Goito il 23 giugno. Resta un mistero perché le 2 armate italiane non abbiano optato per una più efficace avanzata simultanea. In questo caso l'esercito si divide in 2. Metà se ne sta, un po' più della metà se ne sta con la Marmora e passa il Mincio, l'altra metà se ne sta con Cialdini che dovrebbe passare il Po, iniziativa assai più complicata perché il Po è un fiume impegnativo e costruire un ponte di barche lì. Dopodiché la Marmora riesce a dividere ancora l'esercito in 2, metà lo manda a, virgolette, sorvegliare Peschiera e l'altra metà si avvia verso Somma Campagna e Custoza. L'arciduca Alberto aveva 1/3 delle forze degli italiani, che erano 250.000, ma questo terzo non era tutto utilizzabile perché doveva mantenere alcuni presidi sulle piazze forti, quindi aveva circa 90.000 uomini e capisce che per lui è questione di tempo. Se lascia gli italiani l'iniziativa lui è morto, deve aggredirli per primo. Si mette a cavallo degli eserciti, trascura Cialdini perché Cialdini ha bisogno di tempo per attraversare il Po e vede che cosa fa la Marmora. Quando si accorge che la Marmora divide in 2 l'esercito, colpisce la parte alla sua destra, che sarebbe la sinistra dello schieramento italiano, e li fa fuori a Custoza. La strategia degli italiani era una strategia che prevedeva che non ci fosse uno Stato Maggiore perché il re se ne va da una parte e la Marmora dall'altra, che non ci fosse la previsione di una battaglia, nessuno gliel'aveva detto, ma loro erano convinti che gli austriaci fossero dietro l'Adige e quindi c'erano 100 e più chilometri da fare a piedi, una grande scampagnata. La grande scampagnata senza mangiare, perché arrivò l'ordine di partire alle 2 di mattina quando stava arrivando il risotto e nella maggior parte dei casi dovettero svuotare le pentole quando il risotto stava per essere cotto, il che significa che hanno combattuto tutto il giorno dopo a stomaco vuoto, con armi approssimative, con un abbigliamento non appropriato perché erano vestiti, avevano ancora i pastrani, e la metà che ha combattuto ha dovuto combattere in condizioni ignobili, la metà che non ha combattuto, che stava ad aspettare non si sa che cosa, la battaglia vera l'ha fatta contro i Tafani.
La Marmora piazzò le 12 divisioni su di un lungo fronte oltre il Mincio. Così facendo, affrontò il nemico con metà divisioni, circa 50.000 soldati italiani contro i 70.000 dell'arciduca Alberto. La battaglia di Custozza è stata combattuta il 24 giugno 1866 e straordinariamente è stata scelta quella data per iniziare la campagna perché era la data di Solferino e San Martino. Gli italiani credevano già di avere vinto e hanno condotto una campagna militare come sono soliti fare, cioè baruffando fra di loro i comandanti, non organizzando i reparti ausiliari, non organizzando i servizi e andando avanti alla rinfusa. All'alba del 24 giugno, l'avanguardia della quinta divisione di Sirtori avanzò fino a Castelnuovo del Garda, ma gli austriaci contrattaccarono e il generale italiano Onorato Rei di Villerei morì. Dopo 4 ore, la prima divisione era in rotta. Il comandante Durando fece occupare la collina di Montevento, arrestando l'avanzata austriaca. Fu ferito all'addome anche il figlio del re, Amedeo di Savoia. Gli austriaci si riposizionavano su Montevento e sul ciglione di Santa Lucia sul Tione, lasciando 2 battaglioni a Monte Torre e a Monte Croce che furono ripresi dalle truppe sabaudie. E le cartine non ce l'aveva nemmeno l'esercito. C'è stato il generale di Villahermosa che perde tempo e pensa di aver perso la strada perché sta cercando un fossato da guardare e il fossato che gli avevano registrato chissà quanti anni prima non c'era più e lui pensa di essere fuori strada e continua a girare per le cascine attorno a Custozza bussando alle porte dei contadini per chiedergli qual è la strada giusta e perdendo delle ore significative. Intorno alle 11, alla sinistra dello schieramento italiano, il generale Pianell della seconda divisione, a guardia di Peschiera, attaccò con la brigata Aosta, ma poi dovette ripiegare su Salionze. Alle 11:30 i Sabaudi perdevano di nuovo le alture di Custozza. Il generale Govone chiese invano rinforzi. In particolar modo a Custozza si distinse la cavalleria imperiale ed in particolar modo quello che effettivamente, i cui attacchi effettivamente scompaginarono la fanteria italiana furono quelli portati dal 13° reggimento Ulani, comandato dal colonnello Rodokowski, che anche a prezzo di grandissime perdite però ebbe il merito di scompaginare e di impaurire, si può dire, la fanteria, che a un certo punto cominciò a ripiegare, dando quindi la vittoria ai fanti dell'arciduca Alberto. Alle 14:30 la quinta divisione fu di nuovo attaccata dal quinto corpo austriaco, che conquistò Santa Lucia e Montevento. L'arciduca Alberto sferrò l'attacco finale contro Custozza, dove resisteva la 9ª divisione di Govone. 15.000 austriaci avanzarono contro circa 8-9.000 italiani. Cadde dapprima il Monte Croce ed anche Govone, ormai ferito, restò accerchiato. Alle 17 Custozza era perduta. I difensori combatterono fin quasi alle 19, poi il generale Govone si ritirò e giunse a Valeggio verso mezzanotte. La sconfitta non sarebbe stata nemmeno drammatica, perché l'esercito che si è ritirato aveva ancora almeno 3/5, forse 4/5 di esercito buono, che poteva avanzare di nuovo e contro un numero esiguo avrebbero potuto avere successo. In realtà si erano così spaventati, per cui lo shock è stato così tragico, per cui non sono più stati in grado di imbracciare le armi. Le altre 3 divisioni del terzo corpo italiano ripiegarono su Goito. La 7ª divisione di Bixio, respinti gli attacchi di cavalleria, abbandonò Villafranca alle 21:30, tornando al di qua del Mincio. Gli austriaci non inseguirono il nemico, ma il bilancio delle perdite decretava la sconfitta del Regno d'Italia, che contava 714 morti e ben 4.101 feriti, tra dispersi e prigionieri. Gli austriaci, invece, avevano subito 1.170 morti e 2.802 prigionieri. La Marmora, temendo l'aggiramento da nord, fece saltare tutti i ponti sul Mincio e ordinò la ritirata fino al Basso Oglio.
Vittorio Emanuele aveva telegrafato al generale Cialdini l'ordine di avanzare subito oltre il Po, ma questi rispose che l'avrebbe fatto l'indomani, secondo i piani. Il 25 giugno, però, questa azione fu bloccata da un telegramma di La Marmora diretto a Cialdini. Austriaci gittatisi con tutte le forze contro corpi di Durando e La Rocca, li hanno rovesciati. Non sembra finora inseguano. Stia quindi allerta. Stato armata deplorevole, incapace agire per qualche tempo. 5 divisioni essendo disordinate. Il 26 mattina La Marmora chiese a Cialdini di non abbandonare le posizioni, ma Cialdini ordinò la ritirata sul fiume Panaro. Il capo di Stato Maggiore presentò le dimissioni che furono respinte. Garibaldi aveva intanto occupato con 4 reggimenti le posizioni su Monte Suello e Ponte Caffaro, al confine bresciano con il Tirolo. Respinto un attacco austriaco a Ponte Caffaro, il 25 giugno il Nizzardo ricevette dalla Marmora l'ordine di ripiegare su Brescia, vista la sconfitta italiana. Il 29 giugno furono mandati a Garibaldi altri 3 reggimenti. Il 2 luglio, con questi rinforzi, il Nizzardo si mise in marcia verso Trento. A Monte Suello riprese le posizioni abbandonate, ma i suoi uomini subirono gravi perdite. Persino Garibaldi fu ferito alla coscia sinistra dallo sparo di un suo soldato. L'incidente lo costrinse a muoversi su una scomoda carrozzella. Il 4 luglio i garibaldini furono sconfitti a Vezza d'Oglio. La Prussia aveva ormai invaso la Boemia con 3 armate. Il 3 luglio 1866 ottenne nella battaglia di Sadovà una decisiva vittoria. In quelle lande le truppe venete combatterono nelle fila del 45° Imperial Regio Reggimento Arciduca Sigismondo e si coprirono di gloria sul campo, conseguendo 21 medaglie d'argento, di cui 9 di prima classe, 12 di seconda classe. Nel 1866 i Veneti combatterono con onore in difesa dell'Austria e non per l'Italia. Già il 4 luglio 1866 Vienna offrì il Veneto alla Francia, a patto che il Regno d'Italia uscisse dalla guerra. Il 5 luglio Napoleone III telegrafò la proposta austriaca a Vittorio Emanuele II. Qui il colpo di scena. Il capo di Stato Maggiore La Marmora e il primo ministro Ricasoli considerarono umiliante l'offerta di ricevere le Venezie dalle mani francesi. Il 6 luglio La Marmora spronò allora Enrico Cialdini a passare il Po. Mentre l'esercito austriaco si ritirava nei presidi fortificati, l'11 luglio gli italiani entravano a Rovigo, ma neppure allora tra le genti venete nessuno si mosse contro l'Austria per facilitare la conquista sabauda. La situazione italiana divenne surreale. Per Austria, Prussia e Francia la guerra è finita e i giochi sono fatti. Solo l'Italia volle riprendere le ostilità contro Vienna, ma non è chiaro come, senza il forte sostegno prussiano. Il 14 luglio 1866 si riunisce a Ferrara il quartier generale, presieduto da Vittorio Emanuele II, presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Guerra, il Ministro della Marina e il Capo di Stato Maggiore La Marmora, con il generale Cialdini. A Cialdini fu ordinato di occupare la pianura veneta, mentre La Marmora doveva assediare le fortezze del Quadrilatero e inviare una divisione in Valsugana. L'ammiraglio Persano aveva 8 giorni per attaccare la flotta austriaca, pena la destituzione. Attraversando il Veneto, Cialdini non incontra nemici nel suo cammino. Garibaldi avanza lungo l'alta valle del fiume Chiese, ma il Sud Tirolo è difeso. Azioni austriache di contenimento ostacolavano l'avanzata garibaldina. Dopo uno scontro a Condino del 16 luglio 1866, i garibaldini espugnano con l'artiglieria il forte d'Ampola e il 21 luglio, avanzando verso Riva del Garda, fanno l'ultima effimera conquista.
il paesino di Bezzecca che costa loro ingenti perdite. Per sostenere Garibaldi, il 19 luglio Cialdini manda in Valsugana da Bassano del Grappa una divisione ai comandi del framassone Giacomo Medici, ex garibaldino, forte di 9.000 uomini, tra cui 6 pezzi di artiglieria e reparti di cavalleria. Il 22 luglio occupa Primolano, tentando di accerchiare i circa 800 soldati asburgici di Franz Pichler, in inferiorità numerica di circa 1 a 10. Si tratta di episodi minori in quanto Vienna tiene a bada la fastidiosa incursione italiana con il grosso delle truppe spostato sul fronte settentrionale. Il generale Kuhn, intanto, attesta le truppe su posizioni strategiche intorno a Trento. Cialdini occupa Padova il 12 luglio, il 14 Treviso, San Donà di Piave il 18 luglio, Valdobbiadene ed Oderzo il 20, Vicenza il 21, Udine il 22, il 24 luglio Cadorna entra a Palmanova, ma ormai la guerra è finita. Dopo aver preso Borgo Valsugana e Levico Terme, il 27 anche le truppe di Medici si arrestano davanti al complesso fortificato di Civezzano e devono dire addio a Trento. Ormai, il 21 luglio 1866, nel castello di Nikosburg si firmano i preliminari di pace tra Austria e Prussia. Napoleone III allora scrive a Vittorio Emanuele II: Mio signor fratello, appresi con piacere che Vostra Maestà ha aderito all'armistizio ed ai preliminari di pace firmati tra Prussia ed Austria. È dunque probabile che una nuova era di tranquillità si aprirà per l'Europa. Vostra Maestà sa che io ho accettato l'offerta del Veneto per preservarlo da ogni devastazione e prevenire un'inutile effusione di sangue. Il mio intento fu sempre di renderlo a se stesso. Padrone del suo destino, il Veneto potrà esprimere la sua volontà col suffragio universale. Garibaldi è raggiunto dall'ordine di ripiegare. Vecchio e ferito, risponde al comando supremo con il famoso obbedisco, scritto su un telegramma spedito da Bezzecca il 10 agosto. A ricordo di tali fatti guerreschi c'è rimasta una canzone trentina che fa così. Quei pel de Garibaldi, che faremo dei tamburi, tiroesi, ste sicuri, Garibaldi non ven più. Al comando della Marina Militare, i primi di maggio 1866, il ministro della Marina Diego Angioletti aveva designato l'ammiraglio Carlo Pellion di Persano, che davanti ai problemi della flotta considerò l'idea di dimettersi. Persano era originario del Vercellese, della provincia di Vercelli, che è la provincia proprio accanto a quella di Novara dove io vivo. Lì l'acqua più profonda è 1,5 palmi delle risaie e infatti lui non sapeva nuotare. Quando era sulla nave si faceva affiancare sempre da 2 marinai che le cronache precisano dovevano essere robusti, perché se per caso lui cascava in acqua ce ne voleva 2, quello che lo aiutava ed eventualmente una riserva per salvarlo. Ora, che un ammiraglio possa essere ammiraglio senza conoscere sufficientemente l'acqua è paradossale, ma è ancora più paradossale perché la sua esperienza di gioventù l'ha consentito di mettere a repentaglio per 2 volte la vita del re d'Italia, quando ancora era soltanto principe. Erano in Liguria, facevano una scampagnata per mare e riesce a fare naufragare lo yacht, una barca da diporto, sulla quale però c'era il re e devono salvarlo. In un'altra occasione c'era il re, questa volta era il re, con tutti e 2 i figli, ed era sulla costa della Maddalena in Sardegna, voleva fargli risparmiare un'ora di viaggio e ha tagliato, ha preso uno scoglio, per cui sono dovuti arrivare in fretta e furia a salvarli. La sua difesa poi è stata quella che lo scoglio non doveva essere lì. Vi ricordate cosa ha detto Schettino? Dice: ho battuto sullo scoglio, ma non doveva essere lì. Ora Schettino adesso avrà probabilmente i suoi guai, Persano invece no. Hanno accolto la sua difesa che lo scoglio doveva stare dall'altra parte, che era colpa dello scoglio e non sua. Dopodiché lui diventa ammiraglio perché firma la nomina a se stesso.
Nel momento in cui lui faceva parte del Ministero della Marina, convince il ministro che lui è la persona più indicata ad assumere il ruolo di numero 1 della Marina. Il ministro alla fine si convince e lui firma per se stesso la nomina di ammiraglio con i risultati che si vedono. Le sue campagne militari consistono nell'arrivare con le navi a bombardare Ancona, che era praticamente già resa, a bombardare Gaeta, che era praticamente già resa, ma in questi suoi movimenti riesce anche a meritarsi l'accusa di vigliacco che gli attribuisce Cialdini, perché le navi stavano sempre sufficientemente indietro in modo tale da non essere colpite, ma quindi anche nello sparare inutilmente, perché se non eri colpito neanche colpivi. Lui è ancora più indietro delle navi che già stavano indietro, tant'è vero che risultati poi fisicamente non ne porta. Il neocostituito Regno d'Italia aveva formato la marina quasi da zero, dovendo fondere comandi ed equipaggi eterogenei provenienti da zone della Liguria, della Sicilia, del Napoletano. Per l'arretratezza dell'industria navale italiana aveva inoltre commissionato navi moderne a cantieri statunitensi, francesi e inglesi. La più ristretta flotta austriaca era però uscita dai propri cantieri a Pola, Fasana, Trieste, Muggia e Venezia, plasmata dall'esperienza sul campo e con uniformità di materiali. L'istruzione nautica era impartita nella Scuola Navale di Venezia. I comandanti erano compatti, gli equipaggi erano stati ben addestrati nella baia di Lussino. L'arsenale era a Pola. Comandava la flotta austriaca l'esperto Wilhelm von Tegethoff, già alla testa dei combattimenti navali contro i danesi nel 1864. L'ammiraglio von Tegethoff nacque a Maribor, nell'attuale Slovenia, nel 1827. A 13 anni, nel 1840, lo troviamo qui, nella nostra capitale, come cadetto di marina nel collegio che era situato all'ex convento di Sant'Anna. Dopo qualche anno, ancora giovanissimo, è il trionfatore della battaglia navale di Helgoland nel mare di Nord, dove dimostra capacità di manovra, dove dimostra anche una certa dose di spregiudicatezza, che poi diventeranno fondamentali nella battaglia di Lissa. Nella battaglia di Lissa von Tegethoff riesce a stravolgere l'equilibrio della battaglia, perché la superiorità della marina tricolore era schiacciante, sia per i mezzi che per gli uomini. Ricordiamo che l'ammiraglio Persano, comandante in capo della marina tricolore, disse all'arrivo delle navi austriache: stanno arrivando i pescatori. Il 20 giugno 1866 si insediò il secondo governo Ricasoli con il nuovo ministro della Marina Agostino De Pretis, il quale sollecitò Persano a muovere le navi da Taranto. All'alba del 27 giugno 1866 fu avvistata una squadra nemica in avvicinamento. Persano fece uscire dal porto di Ancona 9 corazzate per inseguire le navi asburgiche, le quali si dileguarono. Dopodiché decise di procrastinare l'attacco. Il ministro della Marina De Pretis approvò. In una lettera del 4 luglio 1866 esortò Persano ad una vigile difensiva, in accordo con il primo ministro Ricasoli, propenso a non impegnare la flotta che con la sicurezza della vittoria. Saputo della vittoria prussiana a Sadovà, che metteva il governo italiano nell'urgenza di evitare che le Venezie fossero date alla Francia, la situazione si capovolse. Il 6 luglio 1866 il ministro della Marina De Pretis emanò nuovi ordini. Tenersi più che mai all'idea di combattere e di ricercare la flotta austriaca e di attaccarla. Il 7 luglio De Pretis ordinava di attaccare la costa vicina a Trieste per rompere la linea del telegrafo e il collegamento ferroviario tra Vienna e Venezia. Persano fece a modo suo. Dal 9 al 15 luglio scorazzò senza attaccare vicino alle coste dalmate. Così gli venne l'idea dell'attacco a Lissa,
quest'isola gli doveva sembrare un obiettivo alla sua portata. Il consiglio di guerra, tenuto a Ferrara il 14 luglio 1866, ingiunse all'ammiraglio Persano di agire, pena la destituzione. Persano disponeva di navi costose, ma aveva trascurato le istruzioni di tiro e le manovre di squadra. Il primo a peccare di inesperienza era proprio lui. Mai aveva affrontato una flotta nemica. Gli austriaci sembrano in svantaggio. L'inferiorità dei navigli è di circa 1 a 2 per tonnellaggio, mentre nell'armamento l'inferiorità si aggrava, perché la Prussia ha bloccato la fornitura dei nuovi cannoni a canna rigata della Krupp alla marina asburgica. Dovendo superare l'inferiorità di tiro, l'originale tattica di Tegethoff si basa sullo sperone. Bisognava lanciarsi in formazione contro lo schieramento avversario, circondare e isolare alcune navi nemiche e poi sfondare la loro chiglia. Tuttavia, qui entra in gioco un fattore umano fondamentale in guerra, l'esperienza, che va ben oltre i mezzi a disposizione. Gli equipaggi asburgici riflettevano la composizione della gloriosa flotta veneta. In gran parte era gente di mare proveniente dalla Dalmazia, dall'Istria, dal Veneto e dal Triestino. Tegethoff ha un forte legame con i suoi uomini e può dirsi veneziano d'adozione. A bordo i marinai parlano il veneziano. Le navi, per quanto non di ultima generazione, sono però ben costruite e maneggevoli. Le navi dell'Aquila Bicibite sono quasi prive di corazza, così Tegethoff dispone che i cantieri montino rotaie e catene sulle fiancate delle navi più grosse. In una lettera ad una baronessa triestina, l'ammiraglio alluse ai propri equipaggi scrivendo che anche dietro la fiancata di legno battono cuori di ferro. Gli italiani vogliono prendere Lissa, ma non avendo mappe ignorano le sue postazioni difensive. Nessuno dei comandi si decide a consultare i subalterni che conoscono l'isola. La ricerca di carte topografiche presso i rigattieri di Ancona va a vuoto, così il capitano di vascello D'Amico è mandato in ricognizione a fare dei rilievi e circumnaviga la costa battendo falsa bandiera britannica. D'Amico può comporre così tutti gli schizzi dei forti e batterie, ma il suo lavoro risulterà impreciso. Poiché i cavi telegrafici sottomarini sono stati spostati, le cannoniere mandate nell'isola di Lesina a tagliarli vi riescono solo in tarda mattinata del 18 luglio. Perciò l'attacco manca dell'effetto sorpresa. Tegethoff è avvisato dei fatti dai bollettini ricevuti. Pensa dapprima ad una mossa diversiva di Persano, ma l'indomani capisce che Lissa era l'obiettivo del nemico, quindi è autorizzato ad uscire con la flotta, avendo carta bianca sul da farsi. Persano mira a neutralizzare i forti di Lissa. L'armata si articola su 3 squadre. La prima, condotta da lui stesso, è la squadra da battaglia che attacca Porto San Giorgio. Poi c'è la squadra d'assedio sotto il vice ammiraglio Giovan Battista Albini, che deve sbarcare a Porto Manego. Infine, una squadra sussidiaria sotto il contrammiraglio Vacca. È composta da fregate e corvette ad elica e deve bombardare Porto Comisa, lanciando un secondo sbarco. Il 18 luglio le unità di Persano tempestano di ferro e fuoco le fortificazioni di Porto San Giorgio, ma le altre 2 squadre abbandonano il posto senza eseguire lo sbarco. Alla riunione serale, Persano rimprovera Albini e Vacca, che replicano tirando in ballo l'eccessiva altezza delle difese da colpire con le artiglierie. La vanagloria di Persano lo induce a cantar vittoria. Comunica ad Ancona che la Gibilterra dell'Adriatico è stata presa. Neppure il 19 fu lanciato lo sbarco, nonostante i rinforzi provenienti da Ancona. Arrivano l'agognato Ariete corazzato affondatore e nuovi reparti da sbarco che innalzano a 2200 le unità di fanteria italiana ormai superiori alla guarnigione isolana. Persano riprende a bombardare e ordina ad Albini di prendere Porto Carobert, ma l'azione
è intrapresa solo alle prime ombre del tramonto, poi si arresta davanti alle fucilate delle truppe asburgiche. Persano si dice soddisfatto, quasi avesse tutto il tempo davanti a sé per coronare i suoi obiettivi. La mattina del 20 era spazzata da vento di burrasca e Persano aveva di nuovo messo l'assedio all'isola. Di colpo è segnalata la flotta nemica. Le navi italiane da combattimento sono 28, di cui 12 corazzate. Il mare si ingrossa e Persano fatica a riunire la flotta. Nonostante gli ordini ricevuti, Albini si attarda a recuperare le lance messe a mare per lo sbarco. A bordo della Herzog Ferdinand Max, Tegethoff guida le 3 formazioni disposte in formazione a Cuneo. Aprono lo schieramento 7 unità corazzate, seguono 8 fregate guidate dal pirovascello Kaiser. Infine, altre 7 cannoniere e naviglio minore. Alle 10 Lissa è ormai in vista, così pure le unità italiane. Alle navi di Albini, Persano ordina di formare una seconda linea a distanza, ma ad un tratto fa fermare l'ammiraglia Re d'Italia, dalla quale scende per imbarcarsi sull'Affondatore, perla della cantieristica britannica. Alcuni comandanti italiani non si abbiddero del trasbordo, aspettando ordini dal Re d'Italia, ma pare che Vacca e Albini finsero di non accorgersi di nulla. Persano sfilò davanti le unità austriache virando a destra, in modo da mettere in azione le batterie sulla fiancata sinistra. La manovra fu disordinata. Osservati i varchi nello schieramento sabaudo, la flotta austriaca si allineò e vi penetrò in mezzo. Si accesero scontri furiosi. La Drache, sull'estremità destra dell'ala austriaca, fu colpita 17 volte da proiettili pesanti. Perdette l'albero maestro e rimase quasi senza propulsione. Il comandante von Moll restò poi decapitato da un proiettile, ma il secondo in comando, Weiprecht, riportò la nave in combattimento. Sono le 11. Il contrammiraglio Vacca cerca di aggirare la squadra nemica accostando sulla sinistra per assalire le navi in legno. Così facendo, lascia le navi italiane centrali sole contro tutta la flotta austriaca. Il Re d'Italia, la Palestro e la San Martino restano circondati. Allora Persano punta con l'Affondatore contro il vascello a 2 ponti Kaiser, cercando di speronarlo, visto che era privo di corazza, ma la nave austriaca lo scansa e finisce con uno scambio ravvicinato di bordata. La Re di Portogallo imita Persano sparando sulla Kaiser. Il commodoro Anton von Petz allora vira di colpo ed esegue un controsperonamento. Non avendo lo sperone, la grossa fregata Kaiser fracassa il grosso albero di Bonpresso contro il fianco della Re di Portogallo. Subito la Maria Pia assale la Kaiser in un terzo scontro a cannonate e la priva dell'albero maestro e della ciminiera. Il fumo di spari e incendi si alza denso, i 2 avversari non si vedono più e cessano i tentativi di speronamento. La nave di von Petz, in fiamme, va a rifugiarsi a Porto San Giorgio, scortata dalla sua squadra. Persano segnala alla seconda squadra di Albini di inseguirla, ma nessuno si muove. Tegethoff cerca di speronare la Palestro sulla poppa, tanto che si schianta il suo picco posteriore da cui sventola il tricolore, che è subito predato dalla nave austriaca. La San Martino si sfila e la Re d'Italia diviene il solo bersaglio. Un colpo d'artiglieria le scardina il timone colpendola da 700 metri, sicché diviene ingovernabile. Il capitano di vascello Emilio Faa di Bruno vide l'ammiraglia Herzog Ferdinand Max che irrompe con le macchine lanciate a oltre 11 nodi. Per schivare la collisione ordina macchine indietro, ma il Re d'Italia non ha scampo.
Lo sperone austriaco centra la fiancata sinistra della nave italiana, che sbanda prima a dritta per l'impatto, poi a babordo per l'arretramento della nave austriaca. L'acqua inonda l'enorme squarcio ed il Re d'Italia in breve affonda, inabissandosi con gran parte dell'equipaggio. L'unità austriaca Kaiserin Elisabeth cerca di prestare un pietoso soccorso, ma la Palestro e la San Martino la prendono a cannonate, facendola desistere. La corazzata Ancona punta contro la Herzog Ferdinand Max, ma l'ammiraglia austriaca la schiva. Le due fiancate si sfregano in uno stridore assordante. Poi l'Ancona si scaglia contro il ricognitore Elisabeth, ma termina la sua folle corsa addosso ad un'altra unità italiana, la Varese. La cannoniera Palestro ha la peggio con le fregate austriache. La Novara la colpisce a ripetizione a poppa finché prende fuoco. I comandi di Alfredo Cappellini cercano di scongiurare l'incendio delle munizioni e del carbone raccolto a poppa e più tardi fallisce il tentativo di farsi trainare da un'altra nave. Verso mezzogiorno Persano dirige l'affondatore contro il malconcio Kaiser per darle il colpo di grazia. Il Don Juan e la Prinz Eugen aprono il fuoco di sbarramento. Infine l'affondatore sbaglia manovra e manca l'obiettivo. Dopo le 13, sano e salvo, il Kaiser entrava a Porto San Giorgio. Mentre l'ammiraglio Tegethoff riunisce la flotta per riportarla a Lissa, Persano lancia inutili ordini di inseguimento. Nel pomeriggio la flotta asburgica è ormeggiata a Lissa, manca solo la Herzog Ferdinand Max, ancora a guardia del porto. Alle 2:30 circa, l'Adriatico è sconquassato da un tremendo fragore, udito fin sulla costa dalmata. È la Palestro incendiata che esplode, uccidendo 225 naviganti. Sono passate le 18 quando von Tegethoff entra in porto. L'ammiraglia annuncia la vittoria ottenuta con le segnalazioni di bordo, terminando il messaggio con «Viva l'imperatore». Alcune testimonianze a questo punto riportano un fatto sbalorditivo. Gli equipaggi rispondono euforici al segnale, gridando «Viva San Marco!» e facendo volare i berretti in aria. Si manifestava così il legame affettivo ed identitario con la gloriosa patria veneta e la sua tradizione marittima. Persano a Lissa dice facciamo una dimostrazione, poi ce ne rientriamo, e invece gli altri combattono, con il risultato che uomini di ferro, veneti e veneziani, su navi di legno l'hanno avuta vinta di una testa di legno, che per l'appunto Persano, su navi di ferro. E sarà lecito ricordare che tutte le volte che sparavano una cannonata, i marinai della marina austriaca urlavano Leon o San Marco, a seconda se fossero della città di Venezia o dell'entroterra, al punto tale che qualcuno dice che questa qui è stata l'ultima battaglia civile, perché erano italiani contro italiani, ma più appropriatamente bisogna dire che questa è stata l'ultima vittoria della Serenissima. Persano torna ad Ancona, proclamando la sua vittoria e incoraggiando festeggiamenti, ma la festa si spegne quando si conoscono gli esiti della battaglia. All'indomani dello scontro sulla scorta del rapporto mendace di Persano, il Ministero all'Interno dà l'annuncio della vittoria italiana, farneticando su un'immaginaria ritirata austriaca. La flotta italiana rimase padrona delle acque del combattimento. Concludeva il dispaccio. A livello diplomatico si sprecano invece le battute di scherno di Napoleone III. Un'altra sconfitta e mi chiederanno Parigi. La flotta austriaca lamentava 38 morti, 138 feriti e nessuna unità persa in combattimento. La flotta italiana sopportava il peso di 643 morti, 161 feriti e la distruzione in mare di 2 unità corazzate, il Re d'Italia e la Palestro. La sconfitta di Lissa scatena l'indignazione generale. La gente inveisce contro i comandi italiani, scoppiano persino disordini sulla riva del porto anconetano. Ad ottobre il Senato del Regno sottopone Persano ad un lungo processo.
Il 15 aprile 1867 è ritenuto colpevole di negligenza, imperizia e disobbedienza, ma prosciolto dalle accuse di alto tradimento e viltà di fronte al nemico. Condannato alle spese di giudizio, è deposto dal grado e perde la pensione. Alla sua vecchiaia provvede un vitalizio elargito da Vittorio Emanuele II. Vacca e Albini sono anch'essi rimossi dal comando. Al fatto d'arme, Trieste dedica varie celebrazioni e vi attribuisce un rilievo politico, vedendovi il rilancio del suo ruolo marittimo. Gaudio generale su tutta la costa istriana e dalmata e solidarietà generale con l'impero asburgico. Dagli elenchi dei decorati e dei feriti emerge la composizione etnica della flotta austriaca. La provenienza prevalente è dagli ex domini della Serenissima. Un articolo del 78 di Pietro Giorgio Lombardo enumera 2 medaglie d'oro e ben 47 d'argento, concesse dall'impero ai marinai delle province di Venezia, Rovigo e Padova. Oltre alla medaglia d'oro conferita al timoniere chioggiotto Thomas Penzo, va ricordato il marinaio di Pellestrina Vincenzo Vianello, detto Gratan. Il contrammiraglio von Petz lo ha decorato con medaglia d'oro per aver afferrato il timone dalle mani del timoniere Lenaz, colpito a morte, e per aver condotto con maestria la fregata Kaiser allo speronamento della re del Portogallo. Questo alle nostre spalle è sicuramente uno dei monumenti meno conosciuti della nostra capitale. È dedicato all'arciduca Massimiliano e fu eretto in Pola all'indomani della battaglia di Lissa nel 1869. Fu poi portato qui a Venezia nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, nonostante le fortissime proteste della popolazione di Pola. Un altro monumento eretto nel cimitero di Lissa fu trasportato, anche quello dopo la Prima Guerra Mondiale, nell'Accademia Militare di Livorno. Qualcuno si chiederà perché a Livorno, ma è una domanda che è destinata a restare nel vuoto. E mi è caro ricordare come un grande intellettuale veneto del secolo scorso, Guido Piovene, che citava spesso Lissa nei suoi appunti come l'ultima vittoria della Marina austro-veneta. Tutte le volte che andava o per lavoro o per svago a Vienna si recava al monumento a Tegethoff e portava un mazzo di fiori proprio per omaggio a questo grandissimo ammiraglio, a questo grandissimo condottiero. Dopo la disfatta italiana di Lissa, l'armistizio di Cormons è stipulato il 12 agosto 1866 dal generale Agostino Petitti Bagliani e dal generale Carl Möning. Si intima agli italiani di sgomberare dal Trentino. L'armistizio congelava le posizioni raggiunte e disponeva lo scambio dei prigionieri. Gli austriaci si mantenevano nei settori fortificati di Venezia, Gradisca e del quadrilatero di Mantova, Verona, Legnago, Peschiera. Il destino delle Venezie era rimesso al trattato di pace definitivo. Il negoziato di Napoleone III con l'Austria imponeva condizioni umilianti per la Casa Savoia, sconfitta 2 volte sul campo. I delegati italiani a Parigi insistettero con il ministro degli esteri francese Édouard Drouin de Lhuys perché la convenzione franco-austriaca non prevedesse commissari francesi, ma Drouin fu irremovibile. Il 3 agosto 1866 Metternich, in veste di ambasciatore a Parigi, scrisse al suo ministro degli esteri Mensdorff-Pilly che si poteva arrivare all'indipendenza delle Venezie sotto un governo autonomo, com'era la vecchia Repubblica.
Ci si aspettava, infatti, che i Veneti reclamassero un proprio governo, ma su di loro pesava la funesta eredità del 1848-49, quando si batterono da leoni contro l'Austria, ma restando privi di appoggi da parte di Francia, Piemonte e Inghilterra. Il conflitto fra Austria e Prussia si chiudeva con la pace di Praga il 23 agosto 1866. Il giorno dopo si concludeva a Vienna la convenzione tra Austria e Francia. Una volta firmata la pace fra Austria e Italia ed evacuate le truppe, il regno lombardo-veneto sarebbe passato a Napoleone III tramite commissari, che assumevano il ruolo di garanti dei diritti nazionali dei Veneti. A metà settembre Napoleone III inviò a Venezia il commissario Edmond Lebeuf, assegnandogli dettagliate istruzioni, tra cui: Terzo, il commissario francese riceverà dal commissario austriaco le piazze del quadrilatero ed in seguito le rimetterà alle autorità comunali. Quarto, il commissario francese si recherà poi a Venezia, dove la consegna del Veneto sarà fatta dal commissario austriaco. Egli riunirà un comitato di 3 membri, a cui farà la retrocessione del Veneto. La commissione determinerà, in accordo con le autorità comunali, modalità e tempi del plebiscito, che si terrà liberamente, a suffragio universale e nel più breve tempo possibile. Il 14 settembre 1866 il governo italiano incaricò Thaon di Revel come commissario militare per l'esecuzione degli accordi sulla consegna del Veneto. Le istruzioni del ministro degli esteri Visconti Venosta si leggono in una nota confidenziale. Il regio commissario militare dovrà concertare coi 3 commissari ai quali Lebeuf farà la consegna del Veneto tutte le precauzioni perché sia evitato ogni intervallo nella chiamata delle regie truppe per parte del municipio di Venezia. Insomma, Thaon di Revel doveva mettere sotto controllo le autorità venete con l'ausilio dell'esercito. La fonte che meglio documenta l'impostura del governo italiano è scritta di proprio pugno dal massimo protagonista. Si tratta della cessione del Veneto, ricordi di un commissario regio militare, monografia pubblicata nel 1890 dal conte Genova Giovanni Thaon di Revel. Il 30 settembre 1866 il primo ministro Ricasoli gli trasmette questo comunicato. Sono i municipi che devono apparecchiare ed eseguire il plebiscito e per questo fatto io sono perfettamente tranquillo per le 6 province che già sono rette da funzionari a nome del governo italiano. Vi sono 3 province ancora, Venezia, Verona e Mantova, che sono oggi in uno stato prossimo all'anarchico. Vi occorre la installazione di commissari italiani e la composizione immediata di municipi di buona fattura, cosa che può aversi solo col mezzo dei commissari. Per queste ragioni credo non si possa convocare il plebiscito se non immediatamente dopo l'ingresso delle nostre truppe nelle 3 città suddette e l'arrivo dei regi commissari. Inoltre si baderà bene che il commissario francese abbia ad usufruire largamente della sua ridicola posizione. Conviene tentare tutte le vie per annullare la presenza del Lebeuf ed io pubblicherò anco prima il plebiscito, se ciò potesse valere a questo fine. Più che l'austriaco vedrà l'impegno nostro di far partire le truppe austriache, con decoro, più annulleremo la presenza stupida ed inutile del commissario francese, vero camorrista su larga scala, che vuol profittare delle altrui fatiche senza aver fatto 1-0. Esistevano quindi istituzioni venete in grado di gestire il plebiscito. Erano i municipi. Per eludere l'imparzialità del voto, il governo italiano prende 2 provvedimenti, l'occupazione militare e la nomina di ben 9 commissari straordinari che nei fatti scavalcano le municipalità, veri e propri soggetti di autogoverno del territorio.
Il 3 ottobre 1866 si firma a Vienna una convenzione tra Francia, Austria e Italia. Quanto ai confini, l'arciduca Alberto si oppose a frontiere diverse da quelle del Regno Lombardo-Veneto, quindi niente Trento e Trieste. Tra le clausole generali si stabilisce che Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi si dichiara pronto a riconoscere la riunione del detto Regno Lombardo-Veneto agli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Nell'occasione, l'Austria restituì al generale Menabrea la corona ferrea, risalente ai tempi di Teodorico. La corona ferrea era, per tradizione, conferita presso il Duomo di Monza a chi deteneva il titolo imperiale di Re d'Italia. Con il gesto di rimettere la corona si ribadiva un principio di sovranità, per secoli appartenuto in prevalenza alla Veneta Serenissima Repubblica. La dicitura Regno Lombardo-Veneto riconosceva ai Veneti uno status di potenziale sovranità, coerente con la dignità di nazione, che Vienna aveva sempre attribuito loro, il tutto confermato dall'obbligo di consultare dette popolazioni. Il Regio Decreto del 7 ottobre 1866 indiceva il plebiscito, indicandone una data e fornendo le istruzioni per il voto, che in gran parte differirono da quelle poi impartite ai commissari. Così Thaon di Revel riferì al ministro Visconti Venosta l'incontro a Verona del 15 ottobre con il commissario francese. Il generale Lebeuf mi parlò lungamente del decreto reale col quale si vuol fissare il plebiscito. Crede che sarà considerato a Parigi come contrario agli accordi presi. Mi rilesse per la 100ª volta le sue istruzioni, che lasciano ai notabili di determinare il plebiscito. Gli risposi che così volendo non si troverebbero i notabili, o trovandoli non vi sarebbe plebiscito. Le popolazioni vi si rifiuteranno come cosa inutile, perché già fatta nel 48. Per soddisfare la sua vanità, chieggo di essere autorizzato a far fare dai notabili una risposta insignificante al discorso che egli pronunzierà a nome dell'imperatore, il quale rimarrà ignoto perché non lo lascerò pubblicare dai giornali di Venezia. Il ministro Visconti Venosta ordinò a Thaon di Ravel di negare l'esistenza del decreto reale e di spacciarlo come semplici istruzioni ai municipi veneti, ma ben presto fu pubblicato su un manifesto, scatenando le ire di Lebeuf, che minacciava di non cedere il Veneto e di far sbarcare un reparto di marina dalla sua nave, la Provence, ormeggiata a Venezia. Altro che cessione! Il 17 ottobre, alle 8 del mattino, mi vedo arrivare Lebeuf con in mano un giornale, nel quale era stampato tutto il decreto reale. Era fuori di sé. Urlava che era una violazione del trattato, un insulto alla Francia, e protestava che senza un ordine preciso del suo imperatore non cedeva il Veneto. Avevo davanti ai miei occhi il Regio Decreto, in data 7 ottobre, firmato Vittorio Emanuele, che fissava il 21 e 22 dello stesso mese per la votazione del plebiscito. E non solo lo leggevo stampato nel giornale, ma sapevo che era affisso in tutta la provincia di Treviso. Ne avevo 1300 copie per Venezia ed Estuario. Lebeuf me ne aveva portato una copia e si voleva che dicessi al commissario francese che egli si sognava un Regio Decreto che non esisteva. 6 ottobre 1866, siamo a Verona, in piazza Bra, nel centro della città. Ci sono ancora le truppe imperiali e le truppe austriache che, pur avendo sconfitto gli italiani a Custozza e a Lissa, diplomaticamente poi dovranno cedere il Veneto a seguito di un plebiscito che dovrà consultare le popolazioni. Gli italiani, ovviamente, i filosabaudi, i filorisorgimentali, i liberali, sono stizziti del fatto di queste sconfitte e quindi cercano la provocazione in tutte le maniere. Si è formata la Guardia Nazionale, un gruppo paramilitare
costituito da ovviamente simpatizzanti per i Savoia, massoni, liberali, che a seguito ormai della notizia certa della cessione del Veneto all'Italia ovviamente ormai spadroneggia per la città. Anzi, addirittura cercano la provocazione, vogliono la rivalsa a seguito della sconfitta, e qui avviene l'episodio che ha visto come vittima innocente Carlotta Schieri, una giovane veronese che aspettava un bambino, e il proprio marito. In buona sostanza i garibaldini, i mazziniani vanno a provocare i soldati e gli ufficiali austriaci che si trovano presso il Caffè Europa, che era proprio il caffè militare dove appunto questi ufficiali pacificamente stavano aspettando le notizie dell'eventuale ritirata verso il Tirolo, e qui avviene il parapiglia, il tumulto, le provocazioni, gli insulti che poi porteranno accidentalmente alla morte di Carlotta Schieri, che morirà appunto colpita da un calcio, non si sa se dagli austriaci piuttosto che dai garibaldini. Questo episodio è stato poi enfatizzato dalla propaganda risorgimentale, sono state poste delle lapidi, si sono scritti anche dei testi, quando invece la situazione oggettiva invece della città era di tutt'altro tenore. Vari documenti raccolti nel libro L'arciprete e il cavaliere di Federico Bozzini descrivono la condotta dei commissari distrettuali. L'11 ottobre le truppe austriache si ritirano dalla Bassa Veronese. Di conseguenza, dal 12 corrente, lo scrivente ufficio assume la rappresentanza e l'ingerenza del governo italiano. Con tal giorno tutti i pubblici documenti dei comuni, notai, ingegneri e istituti dovranno essere intestati con l'indicazione Regno d'Italia, e da tal giorno la Chiesa ha l'obbligo di non più invocare la benedizione divina sopra un governo straniero e legalmente cessato. Raccomando alle deputazioni comunali di invigilare a ciò che la consociazione di questa nostra esistenza nazionale sia festeggiata nel pubblico col dovuto onore, al grido festante di Viva l'Italia! Leboeuf era preoccupato riguardo ai notabili da scegliere come rappresentanti del Veneto, ma Taon di Revel così lo raggira. Qual è la base sulla quale poggiate il vostro criterio per scegliere i notabili? Avere delle persone notabili che rappresentano il Veneto, mi interruppe Leboeuf. Benissimo, ma come potete essere sicuro della buona scelta? Chi ve ne dà informazioni sicure, certe, coscienziose e che non si rinchiudano in città ma comprendano tutto il Veneto? Mi ammetterete che le 3 città di Venezia, Verona e Mantova costituiscono la parte più importante del Veneto. Chiamati i rappresentanti di queste 3 città, sono naturalmente i capi dei loro municipi. A loro retrocedete il Veneto. In realtà, i 3 notabili suggeriti da Taon di Revel erano già stati istruiti dagli emissari della monarchia. Erano De Betta per Verona, Emichelder per Mantova e Michiel per Venezia, e questi ultimi 2 non erano neppure potestà. Per far posto a Michiel, Gaspari fu fatto dimettere. Il commissario Leboeuf voleva esaltare con cerimonia il passaggio del Veneto ai notabili veneti, ma il governo italiano lo impedì. Bisognava impedire all'opinione pubblica di sapere che la sovranità del Veneto doveva passare alle municipalità. Fu impedita l'esposizione di bandiere francesi. Annota Taon. Scegliendo gli individui proposti da Parigi, si creava un'autorità speciale sul Veneto, che poteva dar luogo a qualche aspirazione autonoma od anche repubblicana per Venezia. Era una questione che poteva sorgere e recare imbarazzi. Se invece i notabili fossero rappresentati dai capi dei municipi principali, Mantova, Venezia e Verona, questi, ricevuta la consegna, ordinavano subito il plebiscito. L'azione governativa non rimaneva sospesa e gli animi naturalmente portati a votare per il Regno d'Italia non rischiavano di essere disturbati da faccendieri politici ai quali, all'uopo, l'autorità municipale, rinforzata dalla militare, avrebbe imposto il silenzio. Miniscalchi, Strozzi, Giustiniani ed altri erano degnissimi e perfettamente adatti per tale scelta, se non vi ostassero le considerazioni sovraesposte. Perciò
Pensai bene di esporre le mie idee a ricasoli, fra le quali vi era quella di far sentire a quei signori che sarebbero richiesti dalle BEF, direttamente o per intermediario, che il governo desiderava che essi declinassero l'invito. Mi riservavo poi di condurre le BEF a richiedere Michiel, De Betta e De Michelder. Il commissario militare italiano avvicinò attraverso agenti segreti sabaudi i rappresentanti veneti su cui stava cadendo la scelta di Leboeuf, mandandogli a dire di farsi da parte. Valendomi del comitato segreto, fece sapere a chi era necessario essere volontà del re che non si accettasse l'invito, salvo comunicazioni speciali da me trasmesse. Un trafiletto del 20 ottobre 1866 de La Gazzetta di Venezia annunciava che il mattino precedente, in una camera dell'Albergo Europa, si è fatta la cessione del Veneto. Il 19 ottobre, infatti, chiusi nella stanza vicina a Calagrande dove alloggiava Leboeuf, ebbe luogo la consegna del Regno Lombardo-Veneto dalle mani del commissario austriaco Karl Möning a quello francese. Di seguito ci fu la retrocessione del Veneto dalla Francia alle autorità municipali, nelle persone di Michiel, De Betta e De Michelder. Addirittura al termine della cerimonia, il conte Michiel rilasciò al generale Leboeuf una presa d'atto dove si dichiarava che Venezia era rimessa a se stessa. Ecco che cosa appare nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 19 ottobre 1866. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi, alle ore 10:15 antimeridiane, il seguente dispaccio da Venezia. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. Firmato generale Di Revel. Si glissa sul fatto che le frenetiche grida provenivano dai rappresentanti municipali e dalla Guardia Nazionale, unici presenti all'alzabandiera eseguito con un blitz. Secondo il piano di Taon, fatta la cessione alle ore 8, alle 9 dovevano issarsi 3 enormi tricolori sabaudi in piazza San Marco e solo alle 11 la sua divisione sarebbe smontata dai treni in piazzale Santa Lucia. Ben 4.000 soldati avrebbero marciato verso piazza San Marco in 3 colonne, una su barche per il Calagrande, una per l'Accademia ed una attraverso le mercerie. Durante la marcia per ponti e calli, i veneziani avrebbero accolto con giubilo le truppe sabaude, sicché tanti soldati si distrassero dai loro compiti e non raggiunsero piazza San Marco. Il plebiscito si svolse in 2 giornate, sabato e domenica 21 e 22 ottobre. Vi poterono votare gli uomini di età superiore a 21 anni, ma non ne ebbero diritto le donne. Su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, votarono in circa 650.000. Domenica e lunedì 21 e 22 ottobre 1866 i veneti furono posti davanti a un quesito che non aveva precedenti nella storia dei plebisciti. Non fu chiesto loro di quale Stato volessero far parte, ma fu chiesto di aderire o meno al seguente testo. Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il governo costituzionale di Vittorio Emanuele II e dei suoi successori. Una spiegazione per tale stranezza può venire da discorsi dell'epoca, riportati nel libro di Ettore Beggiato sulla grande truffa del plebiscito. Il comunicato del Presidente del Consiglio Bettino Ricasoli, datato 16 ottobre, poneva la seguente questione. Ma i Veneti non hanno già scelto un re ed un governo proprio fin dal 1848, con solenne e spontaneo plebiscito? Gli emissari di Carlo Alberto, infatti, tra il 30 maggio e il 5 giugno 1848, avevano chiamato al voto le sole città di Treviso, Padova, Vicenza e Rovigo che avevano il nemico alle porte.
Tale pronunciamento di 20 anni prima fu parziale e rimase privo di efficacia, in quanto gli austriaci subito occuparono di nuovo quelle città. Proprio il 1848 aveva infatti dimostrato che i Veneti volevano rifondare la Serenissima. Nel 1866 il governo Ricasoli era preoccupato dalle possibili reazioni dei Veneti, perciò li fece votare su una dichiarazione preconfezionata che non ammetteva alternative. Il concetto di plebiscito non fu democratico, bensì napoleonico. Sia Napoleone I che Napoleone III fecero uso del plebiscito per legittimare i rispettivi regimi e tutti i plebisciti avvenuti in Italia furono utilizzati per giustificare l'unificazione e la maggior parte di essi venivano eseguiti nelle maniere più corrotte. Il massiccio voto favorevole all'unificazione non si identifica in alcun modo con il sostegno popolare all'unità, bensì rappresenta un'estesa opera di intimidazione, giustificata dal fatto che alle persone non fu offerta nessun'altra possibilità. La martellante propaganda di Stato si incaricò di infamare chi votava contro. La natura coercitiva del plebiscito emergeva dai manifesti affissi sulla via pubblica. In uno di questi si legge: Chi dice sì mostra sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia. Chi dice no, la prova d'animo di schiavo, nato al bastone croato. Il sì lo si porta all'urna a fronte alta, sotto lo sguardo del sole, con la gioia nell'anima, con la benedizione di Dio. Il no, con mano tremante, di nascosto, come chi commette un delitto, con la coscienza che grida, traditore della patria. Insomma, cos'è questa storia? Non viene nessuno qua. Eccellenza, finché a non venire sono i contrari è meglio, no? La Gazzetta di Verona, il 17 ottobre 1866, annunciando il plebiscito, scrisse: Sì vuol dire essere italiano ed adempiere al voto dell'Italia. No vuol dire restare veneto e contraddire al voto dell'Italia. L'espressione restare veneto dice tutto. Il clero cattolico fu reso oggetto di minacce, con frasi di questo tenore. Ricordino i parroci che ove in alcune parrocchie questo voto non fosse sì aperto, sì pieno, quale lo esige l'onore delle Venezie e dell'Italia, sarebbe assai difficile non farne mallevadrice la suddetta influenza clericale e contenere l'offeso sentimento nazionale dal prendere contro i preti qualche pubblica e dolorosa soddisfazione. Queste cautele, adatte ad una terra da sottomettere a forza, facevano a pugni con l'unanimità di consensi che fu sbandierata. L'occupazione militare era in corso a Venezia dal 19 ottobre. Il sì era già un dato di fatto che nulla poteva mutare. Generalità. Angelo Pavan fu Giuseppe e Agnese Mazzon, 22 settembre 1803. Intenzione di voto? No. Che cosa? Ci prendi in giro? Abbiamo forse un anti-italiano qui? Io veramente... Ignorante! Ecco che cosa sei. Ci farai vergognare di fronte a tutti i seggi della provincia. Rideranno di noi! Sì! Va bene. Mi scusi, Ser Gradenigo, mi scusi. Scrisse Taon di Revel. Le autorità comunali avevano preparato e distribuito dei biglietti col sì e col no, di colore diverso. Inoltre, ogni lettore, presentandosi ai componenti del seggio, pronunciava il proprio nome e consegnava il biglietto al presidente, che lo depositava nell'urna. Il fatto che ci fossero urne separate nelle quali venissero inserite le schede dimostra quanto tutto ciò rese più facile identificare chi fosse contrario.
La gente percepì di non aver scelta e alla fine non ebbe scelta perché erano presenti anche soldati armati di baionetta. Qualcuno doveva pur consegnare il biglietto da votare e ciò permetteva ai funzionari di segnalare quello più gradito. Verso i tanti analfabeti di allora, la procedura negava sia ogni margine di scelta che segretezza nel voto. Altre istruzioni recitavano: vi devono essere 2 urne separate sopra un tavolo. Sopra una sarà scritto ben chiaro il sì, sopra l'altra il no. I protocolli sono 2, uno per i votanti che presentano il biglietto del sì, l'altro dei votanti che presentano il biglietto del no. Così i dissidenti restavano schedati. Per non farsi mancare nulla, le istruzioni di un commissario del Veronese disponevano che la commissione quindi conclude il presente protocollo gridando: viva l'Italia unita sotto lo scettro della Casa di Savoia. Il giorno 27 ottobre 1866 il presidente della Corte d'Appello di Venezia, Tecchio, dichiarò al mondo i seguenti risultati: votanti 647.495, favorevoli 647.426, contrari 69 e voti annullati 567. Il plebiscito del 1866 fu chiaramente fasullo, fu organizzato in maniera molto maldestra e di fatto il risultato era già noto in anticipo. Non si può dar credito ai risultati ufficiali. Però è interessante che quel voto abbia avuto luogo. Ed ebbe luogo perché le potenze riunite a Vienna il 3 ottobre decisero che il passaggio del Veneto all'Italia dovesse trovare una sua legittimazione nella volontà del popolo veneto. Anche allora le diplomazie decedevano, ma avevano bisogno di un sostegno appunto popolare, di una legittimazione. È interessante tutto questo perché 150 anni dopo siamo messi in un certo senso peggio. Una legge decisa dal Consiglio regionale Veneto, che indiceva un referendum perfino solo consultivo, è stata prima rigettata dal governo nazionale e poi addirittura bocciata dalla Corte Costituzionale. In altri termini, nel 1866 fu tenuto un referendum fasullo, ma almeno si finse di chiedere alle popolazioni venete se volevano stare in Italia oppure no. Oggi siamo in una situazione perfino più illiberale. Il 4 novembre 1866 a Torino le rappresentanze municipali consegnarono a Sua Maestà il riscontro del plebiscito. Fu emesso allora l'imperioso decreto regio numero 3300 che così disponeva: le province di Venezia e quella di Mantova fanno parte integrante del Regno d'Italia. Un'amara ironia traspare oggi dalle battute finali del discorso tenuto dal podestà di Venezia, Giustiniani, nella Sala del Trono. Sire, quei 641.757 sì raccolti nelle nostre province offrono all'Europa tutta una novella testimonianza della concordia italiana e danno alla nazione la certezza che l'era dei sacrifici è chiusa per sempre ed incomincia quella di uno sviluppo progressivo di tutte le nostre forze. Furono le classiche ultime parole famose, prima di lacrime e sangue. Alcuni storici importanti sono arrivati a giustificare le falsità, gli imbrogli del referendum del 1866 sulla base di una sorta di contestualizzazione. Cioè dicendo che in fondo era normale nell'Ottocento che fossero le diplomazie soltanto a decidere, che fossero i poteri e che le popolazioni fossero consultate così in maniera puramente formale. Non credo che questo sia vero. Non stiamo parlando di quale età strana, stiamo parlando del 1800, cioè di un'età nella quale il principio di nazionalità stava affermando e le idee democratiche da molto tempo circolavano ovunque. Se il 3 ottobre a Vienna fu deciso di far votare i veneti è perché nello spirito del tempo non c'era in realtà possibilità di ignorare questo passaggio. Era importante per l'Italia e per altre potenze che ci fosse davvero l'appoggio dei veneti, un appoggio, come dire, che fu allora puramente formale, ma che era ritenuto
fondamentale per legittimare l'italianizzazione del Veneto. Il 7 novembre faceva trionfale ingresso a Venezia Vittorio Emanuele II. Come per Bonaparte, fu preparato un grande corteo acqueo, al quale seguì l'immancabile Te Deum in Basilica di San Marco e un discorso dalla balconata. Furono elargite 100.000 lire alle famiglie povere dei patrioti che avevano fiancheggiato il nuovo ordine, ma non furono disimpegnati i beni dei poveri presso il Monte di Pietà, che coprivano debiti ammontanti a 765.128 fiorini. Era arrivata l'Italia. Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa: l'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi. In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? Iniziò il calvario della gente veneta, segnato da un'esorbitante pressione fiscale, lunghissimi servizi militari obbligatori, fame, miseria, disperazione. Sotto il nuovo Stato italiano la tassazione divenne molto, ma molto più pesante nel Veneto da come era precedentemente. Altre semplici ragioni pratiche per avvalorare il tutto. Quando l'Italia divenne un paese unito, il governo fece fronte a consistenti spese per cercare di costruire nuove infrastrutture, come ad esempio le ferrovie per unire le diverse parti d'Italia. Inoltre, spese moltissimo per le armi e la flotta e spese enormi somme di denaro per reprimere coloro che ancora resistevano all'unità in questa parte d'Italia. La guerra del 1866 fu estremamente costosa. Quindi, quando il territorio veneto divenne parte del nuovo Stato italiano, divenne parte in realtà di uno Stato in bancarotta. Subito dopo l'annessione, ecco il manifestarsi di episodi di dissenso nei confronti del nuovo regime, che comporta una grave crisi sociale dovuto all'inizio subito di un fortissimo aumento della tassazione, dello spirito anticattolico che il nuovo governo mette subito in campo, tanto è vero che avviene questo fenomeno, duplice fenomeno. Da un lato la popolazione veronese diserta, non partecipa assolutamente alle più importanti feste, diciamo così, che il nuovo Stato introduce, come quella del 2 giugno, che è la festa dello Statuto Albertino. A Verona e nei paesi dove viene celebrata la festa viene completamente disertata dalla popolazione, e dall'altro lato per reazione invece si partecipa in massa alle processioni cattoliche che caratterizzavano la vita, diciamo così, cultuale dei cittadini. Ad esempio la più importante è quella del Corpus Domini. La reazione da parte dei sabaudi è nel cercare di limitare il più possibile queste processioni, che ovviamente comprendono essere motivo di dissenso, addirittura sopprimendone alcune, sfruttando anche i pretesti più così inventivi come quello della diffusione del colera, per impedire la diffusione del colera, o addirittura sopprimendole d'ufficio, come una delle più importanti a Verona, che era la processione dedicata al copatrono San Pietro Martire.
I fatti sono documentati da Federico Buzzini nella Battaglia del Corpus Domini. È il 20 giugno 1867, quando i borghesi di fede liberale, ex garibaldini e gruppi di massoni, tentano di bloccare la processione religiosa di Verona e poi l'assaltano, mentre prefetto, questore e carabinieri sono conniventi e restano inerti a guardare. Sono organizzate spedizioni punitive contro i fedeli, una carrozza a cavalli cerca di travolgere il corteo, l'ufficiante è scaraventato a terra, si spara sulla folla, lasciando sul terreno parecchi morti e feriti, mentre altri facinorosi rovesciano da alcune finestre acqua e pece bollente. Si scatena la guerriglia urbana, i fedeli, in gran parte contadini veneti e cattolici, malmenano gli aggressori con le aste processionali. Per tutto il 1867 la campagna veronese è contraddistinta da una serie di insorgenze nei confronti, diciamo così, della nuova elite filosabauda. Quasi tutti i paesi più importanti del centro, della bassa pianura, Terrazzo, San Giovanni Lupatotto, Cerea, sono contraddistinte da questi attruppamenti di contadini, i quali vogliono, spesso al grido di viva l'Austria, viva la religione, abbasso i luterani, vogliono in qualche modo recuperare, diciamo così, una situazione che ormai però purtroppo è perduta. Gli austriaci dimostrarono di possedere un forte senso di buon governo, di diritti individuali e cercarono di nutrire l'economia a beneficio della popolazione. L'idea di uno Stato veneto trattato alla stregua di una mucca da mungere per essere intensamente sfruttata è un'idea completamente sbagliata. Cioè è vero per Napoleone, ma non lo può essere per quanto concerne gli Asburgo. Non era il metodo utilizzato dagli austriaci. Non tenevano questo comportamento in nessuna parte del loro impero. Nel periodo post-unitario, il nostro contado compone varie filastrocche che denigravano l'Italia, l'occupante italiano e i Savoia. Cosamarco comandava, se disnava e se senava. Coe cara libertà, sa disnà, no sa senà. Coe casa de Lorena, no se disna e no se sena. Viva a casa de Savoia, che ne fa patir na fame troia. Si diffuse l'endemico morbo della pellagra, un male che affliggeva la pianura padano-veneta con un'intensità mai vista. Questo flagello dei poveri pareva un contagio, ma era solo l'esito della denutrizione e della scarsità di igiene e cura personale, esiti del tracollo dell'economia agricola. Le insostenibili condizioni di vita introdotte dall'Italia unita inflissero il peggior castigo per i veneti. Lo Stato espropriava ogni bene di chi, privato di mezzi di sostentamento, non poteva soddisfare il fisco. La soluzione italiana fu la deportazione di massa. Agenzie a carattere speculativo spalleggiate dal governo svuotavano interi paesi, sindaco e parroco in testa, per mandarne gli abitanti a popolare i continenti lontani. Furono composti versi in Veneto pieni di dolore inconsolabile per le umiliazioni subite dal popolo e di odio per il nuovo Stato, avvertito come un padrone crudele, sordo, spietato. Dalla penna del veronese Berto Barbarani scorse la poesia più vivida. Come in un quadro struggente, egli pennella l'agonia della nostra gente, stritolata dal Regno d'Italia, costretta a perdere tutto. Ecco il suo componimento, I va in Merica. Fulminati da un fraco de tempesta, l'erba dei pre parna a metà passia. Brusa le vigne dalla malattia che non lascia i vilani mai depesta. Ipotecato tutto quel che resta, col frumento che vanno a carestia, ogni paese ga e a sua agonia, e le famiglie un pelagroso a testa. Crepà la vacca che la dadea il formaggio, morta la donna a partorir una fiola, protestale cambiale dal nodaro
una festa seradi in osteria. Con gran pugno battù sopra la tola, porca Italia, i biastema, andemo via. E se conta infra tutti, in quanti sio, appena diese che puol fare strapasso. Del resto, donne coi putini in brasso, il resto veci coi puteletti ad rio, ma star qua non se magna, no, pardio. Bisognerà pur far sto gran passo. Se l'inverno e ne capita col giasso, porino altri e ne fa un desio. Drento l'ottobre carghi de fagotti, dopo aver dito mal di tutti i siori, dopo aver fusiato 3-4 gotti, coi a testa sbarlota, imbriagata, i sedadu struconi tra de ori, e tontonando i giappa sulla strada. Una pulizia etnica chiamata emigrazione. Una cosa da sottolineare è il fatto che ci siano ancora 7 milioni di persone che parlano veneto, cosiddetto dialetto, e molte volte erroneamente denominato Talian, in Brasile. Ciò indica quanto vasto sia stato il numero di persone che lasciano questa parte d'Italia per cercare una vita nuova e migliore nel nuovo mondo. E credo che sia un fenomeno che non possiamo tralasciare, perché queste persone non lasciarono il Veneto per ricercare una brillante prospettiva di vita, ma bensì costrette a prendere questa decisione a causa dell'incredibile povertà nella quale si trovavano. E questa povertà ci porta direttamente all'unificazione. Beh, gli storici ne avranno da discutere. Perché è lampante che prima dell'unificazione non ci fosse stato alcun fenomeno di immigrazione. E penso sia ragionevole trarre chiare conclusioni da questo semplice fatto. Alla nostra regione spettò un triste primato, quello della più alta percentuale di emigranti, tra tutti i territori che in quel torno di anni ebbero la sventura di vegetare, all'ombra del tricolore.
A Palazzo Corner Mocenigo in Campo San Polo a Venezia, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, si è svolta in collaborazione con la sezione distaccata del Museo Storico del Corpo una giornata di studi in occasione dei 300 anni dalla morte del 101° Doge della Repubblica di Venezia, Giovanni II Corner, tra i più illustri esponenti della famiglia Corner del ramo appunto di San Polo. Una giornata di studi su un protagonista della storia di Venezia organizzata dalla Guardia di Finanza in una sua sede, forse la più prestigiosa. Un'altra occasione per declinare i concetti di cultura e legalità. Viene spontaneo chiedere al generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti, comandante interregionale dell'Italia nord-orientale della Guardia di Finanza. Cultura e legalità sono per noi un binomio inscindibile, perché cultura significa consapevolezza e legalità significa regole, quindi dunque consapevolezza dell'importanza delle regole che sono alla base della convivenza civile e del progresso. Non può esserci progresso se non c'è il senso di appartenenza ad una comunità esiste nella misura in cui tutti quanti i suoi componenti accettano nell'interesse comune di rispettare delle regole. Noi siamo un paese di diritto nel quale le leggi sono democraticamente approvate e condivise e il nostro compito nel settore della polizia economico-finanziaria è quello di tutelare e preservare il perimetro della legalità che consente al Paese un sano sviluppo e quindi un aumento di benessere per tutti. Tutto questo passa attraverso la consapevolezza della nostra storia e delle nostre radici, alla quale la Guardia di Finanza intende dare un contributo anche divulgando e facendo cultura. E appunto in questo senso la Guardia di Finanza a Venezia ha scritto pagine importanti della sua storia, generale Buratti. La presenza della Guardia di Finanza a Venezia è assai risalente nel tempo. Sin dai tempi della Serenissima Repubblica possiamo trovare le origini del nostro lavoro, perché una Repubblica che fondava la propria fortuna sul commercio naturalmente vedeva nel commercio illegale, nel contrabbando, un attentato al proprio benessere e alla propria sopravvivenza e quindi affidava sin da allora a corpi specializzati la vigilanza in questo settore. Abbiamo un luogo storico della città che è la Punta della Dogana, attraverso cui passavano tutte le merci per pagare i dazi e naturalmente c'era chi cercava in tutti i modi di evitare questi controlli. Ebbene, su quella stessa Punta della Dogana noi abbiamo avuto per molto tempo un nostro comando e vi sono delle bellissime immagini di fine Ottocento che raffigurano i finanzieri di guardia. La Guardia di Finanza, come oggi la conosciamo, trae la sua origine dall'imperiale Regia Guardia di Finanza dell'impero austro-ungarico, poi divenuta Regia Guardia di Finanza con l'Unità d'Italia che noi sappiamo in questi territori risalire al 1866. Noi siamo alla Giudecca, sull'isola della Giudecca sin dal 1868, la nostra caserma storica, quella in cui è più risalente l'insediamento della Guardia di Finanza, e ci troviamo in questo meraviglioso palazzo storico da oltre 100 anni. È pertanto corretto dire che anche per questo la Guardia di Finanza si sente particolarmente legata a Venezia, generale Buratti? Assolutamente, la nostra presenza in questa città è una presenza avvertita nelle nostre tradizioni, noi ci teniamo ad esserci, abbiamo il privilegio e l'onore di occupare delle sedi storiche e occupandole anche di preservarne le caratteristiche, le vogliamo rendere fruibili alla cittadinanza e alla collettività e riteniamo che prestare il nostro servizio per la città garantendo la legalità e l'ordinario sviluppo di questa città sia ciò che ci è dovuto proprio per ricambiare l'affetto che questa città ci riserva sin da quando noi operiamo in questo territorio. Il 111° Doge della Repubblica Veneta Giovanni II Corner, a 300 anni dalla sua morte, è stato ricordato nel suo palazzo, oggi sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza. Una pagina di storia e cultura di legalità da conoscere e condividere. Ma come nasce questa passione per la cultura? Lo chiediamo al comandante regionale veneto della Guardia di Finanza che ha sede nel Palazzo Corner Mocenigo, il generale di divisione Giovanni Mainolfi, che ha fortemente voluto
questa giornata di studio. La passione per la cultura nasce da un'esigenza imprescindibile che oserei dire è nel mio DNA, non tanto perché sono finanziere, ma perché credo che la cultura è l'anima del progresso, è l'anima dell'uomo, ma soprattutto la cultura è lo strumento per affermare che esiste qualcosa che si chiama legalità. Vede, io sono convinto che se tutti rispettassero le regole non ci sarebbe bisogno delle leggi, perché le leggi intanto ci sono perché c'è qualcuno che non rispetta le regole. E allora le regole si basano anche sulla cultura, le regole sono l'espressione del momento, della composizione di certi equilibri in un certo momento storico, allora occorre cultura. Ma la cultura da sola non va da nessuna parte, perché la cultura è la base ed è il senso della legalità, perché chi ha cultura rispetta le regole e quindi è una persona legale. Io sono un finanziere, però sono anche un finanziere. Per me la cultura è diventato lo strumento per veicolare un messaggio di legalità. Vede, quando nel 2008 ho deciso di fare di questa sede un museo storico, io l'ho fatto con il preciso intento di aprire attraverso la cultura questo palazzo storico alla città di Venezia, ma non solo, a tutti quelli che transitano in Campo San Polo, affinché possano capire che attraverso la cultura io faccio anche legalità, educazione alla legalità meglio. E questo è stato un successo straordinario. Vi do un dato, io ho creato un sito che si chiama www.palazzomocenico.it. Questo sito in 15 mesi ha avuto 900.000 visite. Delle 900.000, 800.000 sono state visite per più di 6 minuti, il che significa che non sono visitatori occasionali che si sono imbattute nel sito Palazzo Corner Mocenico, ma sono persone che una volta che hanno visitato il sito si sono soffermati nel sito. E questa è una vittoria straordinaria. Vede, le mostre che noi facciamo, quella mostra che oggi voi avete potuto vedere, in soli 2 giorni ha avuto 1.000 visitatori. 1.000 visitatori è una cosa fantastica. 1.000 persone sono entrate dalla Guardia di Finanza e hanno apprezzato come la Guardia di Finanza utilizza la cultura. Oggi abbiamo voluto, nella manifestazione che abbiamo fatto oggi per i 300 anni della morte di Giovanni II Corner, abbiamo voluto riportare qui un pezzo di storia, perché quel busto che era esposto sotto, nel 1800 era in questo palazzo. Per l'illegalità di qualcuno quel busto è stato trafugato. Noi lo abbiamo intercettato in una casa d'aste a Viterbo, qualche soggetto veneziano di buon animo ha fatto una colletta tra imprenditori, sono stati reperiti i fondi e quel busto è stato comprato a 36.000 euro. Attenzione, il busto in realtà non era stato aggiudicato a Venezia, ma poiché si è saputo che la Guardia di Finanza aveva messo gli occhi su quel busto, chi se l'era aggiudicato ha rinunciato, dice io non lo voglio questo busto, prendetevelo voi per il prezzo di aggiudicazione. Perciò questo busto è ritornato a Venezia. Allora questa è cultura, questa è legalità. E non può esserci davvero ombra di dubbio che una sede di prestigio come Palazzo Corner Mocenico rappresenti l'habitat, se così possiamo dire, l'ideale per sentirsi perfettamente a proprio agio nello svolgere un lavoro essenzialmente fatto di cultura e legalità. Generale Mainolfi. Assolutamente sì, la legalità è lo strumento, la legalità e la cultura sono un binomio inscindibile. E sono i 2 strumenti che hanno nell'animo del finanziere un carattere pervasivo. Pensi che i miei uomini, i 200 uomini che lavorano in questo palazzo, oggi hanno l'orgoglio di venire a lavorare in questo palazzo e lo testimonia un fatto: il sabato e la domenica, quando il palazzo è visitabile in maniera massiva dalle 9:30 di mattina fino alle 17 di pomeriggio, io ho un problema. Sa qual è il problema? Che i militari vorrebbero essere di servizio per accompagnare i visitatori all'interno del palazzo. E questa è una cosa semplicemente fantastica, perché il sabato e la domenica sono fatte per riposarsi, per stare a casa con i propri cari. Quindi quei militari che mi chiedono di fare servizio il sabato e la domenica lo fanno con orgoglio e sono militari che hanno sedimentato dentro di sé l'importanza di essere qui. Ne potrebbero fare a meno, in fondo è un'opera di volontariato.
invece loro mettono a disposizione il loro tempo per diffondere la cultura e per far conoscere qual è l'istituzione in cui lavorano e di che cosa è in grado questa istituzione. È in grado di favorire, o meglio dire creare una sezione museale e in Palazzo Correr Mocenigo addirittura uno spazio espositivo anche per l'arte di ogni tempo, più in generale di notevole pregio artistico, solo per dire dai presepi d'arte alle prestigiose esposizioni nel figurativo, generale Mainolfi. Questa è stata un'idea che avevamo ben chiara. Quando abbiamo parlato prima del binomio cultura-legalità, legalità-cultura, ci siamo chiesti quali potevano essere i mezzi, quali potevano essere gli strumenti per veicolare questo messaggio. E lo abbiamo trovato sicuramente nelle mostre, lo abbiamo trovato sicuramente nella scrittura di opere, il libro che è stato presentato oggi ne è l'esempio, che sono gli strumenti divulgativi di cui noi ci siamo serviti per realizzare questo obiettivo. Ci siamo accorti ad un certo punto che c'è fame di cultura in giro, perché la cultura che noi diffondiamo è una cultura che diffondiamo a costo zero. Il visitatore viene dentro alla Guardia di Finanza senza spendere un centesimo. E l'esempio è stato che la mostra che noi abbiamo fatto su Francesco Morosini ha avuto ben 4 repliche, alla polveriera francese, alla polveriera austriaca a Forte Marghera, alla Torre Civica a Mestre, al Museo Atestino a Este. Anche la mostra che è allestita attualmente, che quindi sarà smobilitata la prossima settimana, probabilmente una parte sarà riproposta altrove, perché non siamo riusciti a soddisfare tutta l'utenza che voleva venire, perché dobbiamo cercare ad un certo punto di ricordarci sempre che noi siamo una caserma. E essendo noi una caserma dobbiamo contingentare gli accessi, siamo in epoca ancora di pandemia, e quindi qualcuno che non aveva il Green Pass non è potuto entrare in questa caserma. I gruppi non potevano essere gruppi più numerosi di 15 persone, quindi qualche rallentamento lo abbiamo avuto. Qualcuno magari aveva una fascia oraria di 2 ore, non è riuscito a vedere la mostra e ci chiede: ma possiamo vedere qualcosa? Bene, ci sarà probabilmente una replica. Quindi questo è un altro aspetto straordinario di questa opera che noi stiamo facendo. Quindi le mostre, le pubblicazioni come mezzo per veicolare la cultura, e non dimentichiamoci mai la legalità. La mostra che adesso è in atto è una mostra in cui il binomio cultura-legalità si lega attraverso il contrasto al falso. All'ingresso della caserma, avrete notato, ci sono i 2 angoli dei falsari. L'angolo del pittore che realizzava dei falsi de Pero e l'angolo dell'expertise di colui il quale realizzava l'expertise per dire quella è un'opera autentica. No, è un'opera assolutamente falsa. E quindi anche qui abbiamo trovato il modo di far vedere il falso, come si realizza il falso, dare il senso plastico di che cos'è il falso, perché ci sono alcuni quadri che sono falsi, e poi proporre il vero, la mostra che avete visitato. La Guardia di Finanza ha la sua prestigiosa sede caserma nel nobile palazzo nel quale vissero 3 dei 4 dogi Corner. Notevole e storicamente unica l'iniziativa di dedicare una giornata di studi al 111° doge della Repubblica Veneta, Giovanni II Corner, e a 300 anni dalla sua morte ricordarlo con una pubblicazione. Guardia di Finanza è appunto cultura, legalità, ma non solo, generale Mainolfi. No, la Guardia di Finanza è qualche cosa in più. La Guardia di Finanza è un pezzo delle istituzioni dello Stato di cui dobbiamo essere orgogliosi, che insieme ad altri pezzi di istituzioni, quindi insieme ad altre istituzioni, realizza quello che è una società civile, una società che può essere degna di questo nome, nel senso che è una società in cui certi valori hanno un senso. Certi valori vanno tutelati, certi valori vanno alimentati, perché la cultura va anche alimentata. Che senso ha celebrare oggi il 300° anniversario della morte di Giovanni Corner? Ha un senso profondo. Ci ricorda che qui dentro c'è stata la storia, in questo ufficio dove noi siamo. Ha lavorato un doge. Per me è un orgoglio essere nello stesso posto dove probabilmente c'era la scrivania del doge. La sala di fronte è la sala degli ambasciatori, è la sala dove le ambasciate straniere venivano in visita al doge per gestire gli affari domestici, affari privati, affari pubblici, e quindi è semplicemente un orgoglio.
Cioè camminare in questi luoghi, vivere in questi luoghi, significa respirare la storia. Vede, questo ufficio è pieno di opere d'arte. Qualcuno oggi ha ricordato come questo palazzo nel 1600 avesse la collezione d'arte più ricca. Il nostro obiettivo è quello di cercare di restituire questo palazzo il più possibile come era alla città di Venezia, e noi lo stiamo facendo un poco alla volta. Alcune opere che sono state mostrate, le opere del Tiepolo che sono esposte nella Sala degli Specchi, nella sala in cima alla scala tipo del Bovolo, sono la dimostrazione plastica di come noi abbiamo a cuore questo palazzo. Questo palazzo è la storia e noi siamo orgogliosi di alimentarla, questa storia. Vede, questo palazzo, posso dire con orgoglio, oggi credo sia l'unico palazzo di Venezia che, a parte il Mose, non teme più l'acqua alta. Perché? Perché abbiamo creato un sistema per cui l'acqua non può più entrare in questo palazzo. Abbiamo creato un sistema di 14 paratie. Sembra una cosa banale, però intanto nel 2019, quando io ero appena arrivato, questo palazzo ha avuto 60 centimetri di acqua al piano terreno. Dopo quella volta ci siamo interrogati, ma che possiamo fare noi per difendere questo pezzo di storia? Benissimo, abbiamo speso qualche decina di migliaia di euro, abbiamo fatto delle paratie, abbiamo risistemato la porta d'acqua, abbiamo dato una pendenza in un angolo, abbiamo creato una pozzetta di raccolta, 40.000 litri di acqua all'ora, quella che affiora dal terreno, perché a Venezia la marea non arriva dall'alto, ma l'acqua bullica dal terreno. L'acqua viene raccolta in questa pozzetta e al malapena si bagnano i lati, perché avrete notato la porta d'acqua è fatta a schiena d'asino, quindi nella parte centrale si può camminare sempre tranquillamente, non ci si bagna mai. Ecco, questo è il senso di vivere in un palazzo come questo. Questo è un orgoglio poter fare queste cose ed è un onore, se mi è consentito, per me aver avuto la possibilità di vivere in questo palazzo. Bentrovati amici all'ascolto, in visione sul canale www.veneto1.it, sul canale video, in ascolto sulle frequenze di Radio Veneto 1, ovviamente 97.500 MHz per il Veneto, e nelle pagine Facebook della nostra realtà, come nelle pagine Facebook anche delle comunità che stanno condividendo questa nostra iniziativa. Ma c'è una novità. Siamo in onda anche su Caffè TV 24, una prestigiosa televisione che trasmette sul canale 95 per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, 274 per il Trentino Alto Adige, 273 per l'Emilia Romagna, 113 per la Lombardia, 98 per il Piemonte. Eh sì, va dato un grande ringraziamento alla famiglia Righetto,
a Massimo, Sandro, a papà Beppi, un pioniere come i loro figli ovviamente della radiofonia. Grazie per averci dato l'opportunità di portare a tantissima gente in casa la cultura, per averci dato l'opportunità di dare un po' di amenità in questo tristissimo momento dove siamo costretti ai domiciliari, mettiamola così. Oggi vi proponiamo uno dei concerti d'inverno, una rassegna che la nostra realtà, la nostra radio organizza da qualche anno con il comune di Villorba. A proposito, è il caso di, per chi non ci ha mai ascoltati, di far sapere che Radio Veneto 1 è l'unica radio italiana con la sua orchestra filarmonica, con la sua orchestra da camera, e che organizza rassegne, iniziative di promozione alla cultura, manifestazioni didattiche a carattere educativo, così si dice in termine tecnico, e per portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. Noi stiamo facendo un lavoro complementare e ci teniamo moltissimo a questo. Hanno aderito, ci danno una mano grandissimi professionisti. Oggi ne abbiamo solo uno degli esempi. Andremo ad ascoltare appunto, come vi stavo dicendo, dall'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba, e penso sia il caso di dare voce all'assessore alla cultura di Villorba, che partecipa molto volentieri a questa nostra iniziativa di portare la cultura in casa questa volta alla gente. Accogliamo con piacere l'iniziativa di Radio Veneto 1 di riproporre i concerti che abbiamo ospitato presso l'Auditorium Mario del Monaco a Catena di Villorba. Da anni infatti la nostra amministrazione comunale organizza la rassegna Concerti d'inverno in collaborazione appunto con l'Associazione Culturale di Radio Veneto 1, che ringraziamo ancora una volta per le proposte di altissimo livello. Sarà quindi sicuramente un piacere rivivere quei momenti e le emozioni che questi grandi musicisti riescono a trasmetterci ad ogni singola nota. Buona visione. Un saluto lo vuole dare anche il maestro Massimo Scattolin con la sua chitarra, un saluto bene augurante, perché questa reclusione duri il meno possibile.
In questi periodi così particolari mi viene da dire una cosa. Mi viene in mente quella vecchia canzone, quel vecchio verso che dice: ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lei ce l'avrà fatta, la musica è passata. Ciao. E non poteva mancare il saluto anche dall'altro grande artista coinvolto in questa puntata, Giuseppe Barutti, violoncellista di rango internazionale. I suoi colleghi dicono sia uno dei più grandi violoncellisti italiani e non ne abbiamo dubbi. Buongiorno a tutti, un messaggio di speranza. Un messaggio di speranza a chi sta a casa, a chi giustamente è obbligato a stare a casa, ma soprattutto un messaggio di speranza a chi sta in prima linea. Ricordando a tutti che la musica ha questo grandissimo miracolo di poter unire due coscienze. Buon ascolto. Ed eccoci finalmente alla parte succosa, il concerto del 10 gennaio 2019, tenutosi all'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba, dal duo inedito, così si sono definiti Giuseppe Barutti, violoncellista, e Massimo Scattolin, chitarrista. Il programma è stupendo, fidatevi. Inizieranno con Tango in Adamas, un affabulante arrangiamento da autori vari per violoncello e chitarra, ovviamente, di Massimo Scattolin, e in questo brano sentirete che intesa tra chitarra e lo strumento più vicino alla voce, come viene definito il violoncello, di Giuseppe Barutti. Seguirà Franz Schubert e la sonata in La minore di 821 per arpeggione. L'arrangiamento per violoncello e chitarra è sempre di Massimo Scattolin e con lui appunto Giuseppe Barutti. Per finire 3-3-2, un brano tributo ad Astor Piazzolla, autore è Massimo Scattolin, un tratto di simbiosi anche questo unico. Sentirete che atmosfera sanno creare. Dopodiché ci sarà un bis, ma lo presenterà direttamente Massimo Scattolin alla fine. Mi pare sia tutto, io direi di dare la linea a Massimo Scattolin, che presenterà brano per brano direttamente. Buona visione e buon ascolto.
Allora, il primo pezzo che andiamo ad eseguire questa sera è un medley che io avevo un po' messo insieme, che racconta un po' la mia esperienza che ho avuto un po' con il tango argentino, ancora dalle prime volte che frequentavo Buenos Aires fino alle ultime volte, e francamente anche un po' mi manca. Per quello ho fatto questa compilation e ho messo insieme soprattutto lavori di Astor Piazzolla, ma accenni così, e anche di altri autori, una sorta di tanda, come chi fa il tango sa cosa vuol dire. Cioè, la tanda è quando i ballerini, quando nelle milonghe fanno un set, ballano dei tanghi e anche dei valzer insieme, perché la tradizione argentina è così, di ballare insieme tango e valzer. Allora, senza aggiungere niente altro, direi tango y nada más.
Adesso passiamo a qualcosa di veramente serio. Non che non lo fosse quello di prima, però era più, come dire, da nostalgico e da intrattenimento. Adesso passiamo a un grande autore, un autore che io amo, credo sopra la maggior parte dei grandi compositori dell'epoca romantica, ed è Franz Schubert. Adesso andiamo ad eseguire la sonata per arpeggione, che è una sonata divisa in 3 movimenti, e la particolarità è che Schubert scrisse questa sonata per questo arpeggione, che è praticamente una specie di chitarra solo che si suona con l'arco, e nessuno la suona. È diventato un brano così, come dire, fondamentale della letteratura violoncellistica. E questa sera facciamo una versione che io ho fatto qualche anno fa, ho realizzato qualche anno fa, cioè portando il pianoforte alla chitarra, così per dare una visione un po' più intima di questa musica meravigliosa. Come dicevo, appunto, è divisa in tre movimenti, e quindi buon divertimento.
Per concludere, un brano che io originariamente avevo scritto per chitarra, bandoneon e orchestra, l'ho ridotto per violoncello e chitarra, è una specie di dedica alla musica di Astor Piazzolla, che tanto mi ha influenzato nei miei trascorsi argentini. E il titolo, non sapevo che titolo dare, e allora ho dato 3-3-2, cioè il tempo che usa Piazzolla per le sue milonghe, per il suo tango, cioè 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Adesso non voglio fare troppo ridicolo, però per rendere l'idea un po'. E quindi mi sembrava così una specie di omaggio a questo grande compositore da un suo fan, che sarei io. Allora 3, 3, 2.
Carlos Guastavino, uno dei miei compositori latinoamericani preferiti, lui di Cordova, in Argentina, famoso per aver scritto tantissime opere stupende e anche una serie di canzoni prendono spunto da dei testi di poeti latinoamericani, volevo dire. Adesso vi eseguiremo senza la voce, ma con la voce del violoncello, una delle sue canzoni che secondo me è più struggente, più belle, La rosa e il salice. Speriamo davvero vi siate divertiti, speriamo di aver reso un pochino più amena
la vostra, la nostra solitudine, e con la cultura, almeno per qualche attimo, è anche possibile sognare, spaziare. Possiamo lasciarci trasportare oltre i muri dentro i quali siamo costretti. Possiamo percepire la sensazione che stiamo per farcela, noi ce la faremo, perché dobbiamo dirci ce la facciamo, con pazienza e con dignità. Un ringraziamento a voi tutti per la vostra qualificata presenza, un ringraziamento a Caffè TV24 che ci ha ripetuti sul canale 95 in Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul canale 274 in Trentino Alto Adige, sul canale 273 in Emilia Romagna, sul canale 113 in Lombardia e sul canale 98 in Piemonte. Al prossimo appuntamento. Grazie.